Sore questi pavot din l'enchiaus, segnan cubo de cor enamoram, din lur cupes de cristal, veuren lundo del sulei, talamen brandum de fiames che lur incendi brusoi ciampes terminam, din lur cupes enfuecam, veuren belues de steles, ei sore cubo la caio estrema, entre gli blat che calignum ducemen, din lur cupes escarlates, veurem lusandes res, clinazulinis des aluetes, flotum cubo de repas de rairus, din lur cupas de rubin, veurem la promesso la primo, sore queiren li pavot, ma la fiamo, en poso din l'incenditon feudal virginal, din lur cupas delicat, veurem li fuec de giu. Buongiorno a tutti e a tutte e buon pomeriggio e ben ritrovati per questa seconda giornata del Premio Ostana. Abbiamo, come avete visto, ieri, per chi ci ha seguito, abbiamo avuto una bellissima introduzione grazie anche all'intervento di Fredo Valla che ha, con dei relatori molto preparati, presentato il suo film Vogre, che è stato ed è trasmesso costantemente nelle sale cinematografiche, sarà prossimamente a Cuneo e poi a Treviso, quindi vi invito a seguire sul sito tutti i passaggi. Oggi ovviamente andiamo avanti con questo premio. Vi ricordo che il premio è alla sua 13ª edizione e che a Ostana negli anni passati sono arrivate persone da tutto il mondo dando la testimonianza di almeno 44 lingue diverse, lingue non nazionali, lingue madre appunto. Ieri sera c'è poi stato il concerto spettacolo che mi ha vista protagonista assieme a Cecilia Lasagno, dove abbiamo cercato di vedere quelli che erano gli interventi linguistici diversi in lingua madre all'epoca di Dante. Ma partiamo subito con il programma di oggi perché è assolutamente ricco, così come sarà quello di domani. Iniziamo con la visione dei video che sono stati registrati seguendo quello che è il filo rosso del premio di quest'anno, che è una parola. La parola è partage. Partage, che deriva dal verbo partager, che in occitano significa dividere, condividere, mettere a disposizione di tutti. Noi in questi mesi di preparazione del festival abbiamo chiesto a diverse persone in diverse parti del mondo di portarci la loro testimonianza, di condividere appunto quella che è la loro visione, la loro accezione del termine partager, e ognuno di loro, in base alla propria esperienza, alla propria cultura e al proprio scenario sociale, ci ha regalato quella che è la sua visione del partager. E partager è quello che facciamo noi al Premio Ostana, cioè condividere lingue, condividere esperienze, condividere saperi. Non parlo oltre perché il programma, come vi annunciavo, è ricco e chiedo subito alla regia di lanciare il video Partage.
partage viene da partagià, divisà, dividere, dal latin partire. E lo partage in nostra valade è surtout la divisione di ben, a Blinks, l'autovalvaraccio, divisione e spartizione specie dei beni ereditari, ed è con l'auto Valdueiro, a Sabeltran, partage, divisione dei beni. La spartage all'ardità, so che la nuvenda la tradizione, da nostra gente, ma la spartage deco la poesia, l'arte, e tutto ciò che non fa essere vivo a che è presente. La spartage deco le idee, la fantasia, e tutto ciò che non permette di restare fermo a che è presente. Il premio Stana è un'occasione di partage di tutte queste cose. partage, sharing، مشاركة. المشاركة هي كلمة ذات معاني جميلة جدا ومعبرة، وحقيقة تحتاج حالة اجتماعية كي تحدث، أو حالة من التشارك بين مجموعة أشخاص، وإن كان هذا التشارك بدافع الحب ستكون النتيجة أعظم وأكبر. وهذا حقيقة ما أرنو إليه وما أتمناه، أن أشارك تلك الفكرة أو التجربة التي لطالما فكرت بها وقمت بها مؤخرا، وهي تعليم اللغة العربية من الداخل إلى الخارج. شكرا. Muchapa Milechi Sulichan Kepavigno, Tahe Kohino, Akomio Tahe, Tadoni, Tapiski Maspo. Cyfrenna pro partage yn Occitan. Y gwaith fi yw reg diffresians hag avonsians ieth perilus, hag gwirio ieth. Cyfrenna yw biweg os ni a fynd dasca fos ag yn ietho. Ni heb ken o cyfrenna ag yn ieth, mes ag yn hweddlo, ag yn lyweno, ag yn tristis, ag yn gano, ag yn barthanego. Ni ag efren ag yn ieth gans ag yn tailw, ag yn clan, ag yn pobl, ag yn centrifugion, ag yn cemenetho. An yes rei dri ag yn cemenetho war barth, ha pan ni a dasca fos ag yn ietho, ni a sawir yn cemeneth hag ag yn onan. O dre fen cyfrenna, pau partage. Partagiar viene da parage. Partagen lo mingiar la pitanza, disio mon paire, curo abbiamo qualcuno alla tavola bonus e robel. E ci accompagniamo, disio, perché la pitanza andava sempre accompagnata dallo pan. Allora se penso allo premio Stano come a un luogo, come a dei giorni di partage, la pitanza lo mingiar dell'armo sono le culture e le lingue che ciascun autore porta Buel, e Lupin per companaggià è l'opera poetico, la letteratura, lo cinema, la musica, che ciascun autore betta sulla tavola dal premit.
Condivisione. Condivisione è una parola che in attintantes d'autres andin. Secondo me condivisione, la prima cosa che mi viene in mente, se non come mai, è a starsi da qualche parte e bere una butta insieme. E per me è la prima immagine che mi viene in mente la condivisione, non è l'idea bere un bicchiere di vino, ma l'idea simbolica condivide un momento tutti insieme. E in questo caso lo vino è lo simbolo della condivisione. Lo vino è una roba che ha tanti significati, non l'idea di bere o di fare festa, ma l'idea di stare insieme, l'idea di volersi bene. Compartir és el que dona sentit a tot allò que fem. Un gest, un pensament, un àpat, una producció artística, tot adquireix valor en el moment en què el compartim. Compartir, partir amb algú, no treu, sinó que afegeix. ما جيف ويوم جاي فوسكو كخري برجبت كلاغو يخري سي برجبت Fiala io ai partaggi ma perché show, mi murar condivisione, mamma viem te creditato manciata ci budem meet, cura ancora man buneschen, kopiem, haiem, kundojem di bash. Ma li spensiumata momento in shochim kherent te bujem pamenta. Io kharistese, io falem kalago khore serbejvet. To translate share into Nebizad would be the concept of ke. Reda ke bililon. Nsitu kesigi do yajlki idi in jonle. Ado ayo joba bililinle. Partatge. Compartir és mostrar l'essència de tu mateix als altres. És donar per fer-te proper de l'altre. Els amics, la família, fins i tot un desconegut. Compartir és el que fa de tota experiència una cosa preciosa. És reconèixer-se a un mateix a través del tot. En una paraula, compartir és ser feliç. Per a mi és complicitat, una espurna d'amor, confiança. La manera més autèntica de compartir per a mi és entre cultures. I el que més m'agradaria ara és poder veure-us a tots vosaltres a Ostana i partatjar la joia de les nostres llengües. Be'achan tzahakis, be'acha akohin zen. To be conscious of one another, or to be conscious of others, whether near or far, expressed by either tangible or intangible means, the act of being considerate, thoughtful, or to share.
Bene, ben ritrovati. Come vedete con me in studio c'è Marzia, così come ieri ha aperto con me la giornata del premio, perché abbiamo deciso di creare un piccolo rito, no? Un piccolo inizio che ci accompagnerà in queste giornate, che è il canto di Seicento, che è un canto che per la comunità occitana, dalle valli piemontesi alla Valle d'Aran in Spagna, passando per la Francia, accomuna tutte le persone che si riconoscono nella cultura occitana, e questo è un grandissimo esempio di partagé, cioè di condivisione, una canzone che è conosciuta e cantata da milioni di persone a migliaia di chilometri di distanza. Direi che possiamo partire. Denande ma fenestro ja un'auselu tutto l'anno e cianto sa ciansun se cianto che cianto pa per you, cianto per mio che sta aquelos montaños que tan altas son, m'empachon de veire más aún un su, se cianto che ciante, tanto pa per you, cianto per mio che sta de you, vai savus montaño, planos levavus, perché posse veire mis amurum sun, se cianto che ciante, cianto pa per you, cianto per mio che dal vende autos penson auto ma sabai sarà e mas amoretus persiudurnara se cianto che ciante, cianto pa per you, cianto per mio che dal vende you. Bene, colgo anche l'occasione, non l'ho fatto prima, di presentare Marzia che insomma lavora da mesi dietro le quinte del premio, nella parte organizzativa, nella parte di comunicazione, nella parte legata al web, quindi insomma oltre a essere una musicista, una cantante con cui ho avuto diverse volte il piacere di collaborare, è anche proprio un cuore pulsante e una delle locomotive che muovono e che dirigono, che guidano questo premio. Paola, qualcuno ti ha già presentata, perché è la voce narrante del premio Astana che raccoglie e accompagna le tante voci, i tanti suoni che abbiamo sentito ieri, che continueranno ancora oggi e proseguiranno domani. E il festival delle scritture in lingua madre del premio Astana è fatto di tantissime persone che da mesi
da un anno e oltre lavorano alla realizzazione di questa edizione e ve li presenteremo tutti a poco. State con noi e lascio la parola a Paola, la voce del festival. Grazie mille Marzia. Io adesso lancio la sigla che è stata scritta e composta per l'occasione da Flavio Giacchero, che è un altro dei musicisti con cui lavoriamo e soprattutto un'altra delle persone che si è occupata fattivamente dell'organizzazione del festival, del reperimento dei materiali. La ascoltiamo e dopo la sigla vi presenterò i primi ospiti di oggi. Bene, allora, i primi ospiti di oggi sono un artista, musicista, professore thailandese che ha un nome che per me è molto difficile da pronunciare. Proverò a leggerne un pezzo per voi e poi sicuramente la moderatrice di questo intervento sarà molto più capace di me di rendere onore al nostro ospite, che si chiama Chi Sui-chan ed è appunto, come dicevo, un professore, attivista, musicista, dottorato in arte e cultura della parte di Thailandia in cui vive, ed è una persona che ha svolto negli anni un grandissimo lavoro, un lavoro di grande importanza per la conservazione e la valorizzazione della sua cultura e della sua lingua, che è una lingua Karen, che è una lingua minoritaria della Thailandia. Conduce e lo intervista per il premio Stana Valentina Musmeci, che è una scrittrice e una fotografa molto preparata e pertanto collabora da 9 anni con il premio Stana. Lasciamo la linea a loro, grazie mille e buon ascolto. Grazie Paola, buonasera a tutti. Ringrazio il premio Stana e la capacità di organizzare sempre questi incontri molto interessanti. Ho il piacere di avere con noi questa sera Chi Sui-chan, che come hai introdotto tu, il nostro premiato per quanto riguarda la musica internazionale. Benvenuto Chi. Ciao. Hi, how are you? Hi. I'm fine, thank you. And how are you, Valentina? I'm fine, thank you. It's nice to see you this way, even though we were supposed to stay together in the nice village of Ostana in Piedmont, Italy. È molto bello vederti, anche se avremmo dovuto stare tutti insieme nel paesino di Ostana. So, what's the weather like in Thailand now? In Thailand, it's the beginning of raining season, but it seems like the summer don't want to go on anymore. They still stay with us. And then they try to tell to the raining that don't come yet. But even though the people in the village, they require for the raining. But the summer seem like they say that, let me stay for a few weeks or few months, and I'm not sure. But now we're waiting for raining. Allora, all'inizio della stagione delle piogge sembra che l'estate non voglia arrivare neanche da loro. Also in Italy, we have this problem. So this kind of problem, I mean, we are waiting for the summer. We got a lot of rainy days this year. Yes. Did you bring the rain from Italy to here? Yeah. I will send it to you. It's coming. I will send the sample to you. It's really nice to talk with you. Chi Sui-chan è un artista noto a livello internazionale, si è esibito sia a livello nazionale in Thailandia sia a livello internazionale e anche partecipa a conferenze di vario tipo, sia per la protezione della sua cultura e della sua lingua, sia per quanto riguarda invece la musica, e ha anche coinvolto recentemente in iniziative di attivismo per quanto riguarda i cambiamenti climatici. So, would you like please to tell us a short story of the Karen language so we can come inside the culture and the mother tongue? Yeah, actually... della lingua Karen in termini generali. Okay, so the Karen
language is the word of the Karen is created from the British. No? The British call us as Karen, and then the Thailand people they call us as a Karieng, and then the Burmese. Questa è la pronuncia inglese. I need to translate it from short sentences, otherwise I would be confused. Okay. Dice che la pronuncia Karen deriva dalla pronuncia inglese, in realtà la pronuncia thailandese era leggermente diversa. But we call ourselves Brakenyo. E questo è il nome invece reale della loro lingua, cioè di come loro chiamano la loro cultura e la loro lingua. Could you repeat it, please? Brakenyo. Very nice. Yes. Brakenyo. So we don't understand the meaning of Karen or Karieng that Thai people or the British call us. We just understand Brakenyo, which means human being. E questo vocabolo appunto noi lo comprendiamo, mentre non comprendiamo l'altro vocabolo significa essere umano. So in Brakenyo language, we have we call like a two branch or two sub of Karen language. We call Pro and Jor. Pro is belong to mother and Jor is belong to father. So we have mother tongue language and father tongue language. We have both mother tongue and father tongue. You mean that depending on the teaching of the father and the mother, or it's just a kind of way of division of the language? Way of division, because we have two type of Brakenyo. Ci sono due tipi allora di questa lingua e una è stata chiamata lingua madre, l'altra è stata chiamata lingua paterna invece. Lingua the difference of mother tongue and father tongue is like the alphabet is the same, but the voice is different. For example, like eat rice in the father tongue we call it o me or me, but in the mother tongue they say ang mi ah. We change the voice o to a, but the alphabet a, no, or me and ang mi, something like that. Quindi gli alfabeti sono uguali, ma è la pronuncia che è completamente diversa. Ha fatto due esempi di come si dice mangiare cibo, eat rice, ed effettivamente la pronuncia è, soprattutto per quanto riguarda le vocali, è molto diversa. So you told me that it was a kind of language that were discovered from the Jesuits. È stata una lingua, diciamo, scoperta, ma comunque studiata prima di tutto dai Gesuiti. Sorry? Would you like to share with us something about the history of the language? How it was first written and then teach? That's good. So in our the history of the myth of the current the language history, the thing that our language is we got the language from the chicken, no, because it's our current people we are very favorite to plant the rice, and then when plant the rice, the white chicken is come to our rice field, and then the white chicken come and then eat our rice. And we talk to the white chicken that don't eat our rice much. If don't you eat our rice much, we're gonna kill you and we're gonna eat you. But finally, they don't listen to us. They eat our rice a lot. We crush the chicken, and then the chicken that, please don't kill us. I'm gonna give you the language on the soil, and then they show the scrap of the chicken, and then it become to our language. Ecco, ho raccontato questa leggenda secondo la quale appunto la lingua Karen è nata per dire ai polli di non mangiare il loro riso, perché loro hanno questa tradizione di seminare, trapiantare le piantine del riso, e quando arrivano i polli a mangiarla, questi polli bianchi tipici della zona, e quindi insomma ha raccontato questo. This is a kind of a legend. Yeah, legend. Yeah, very nice. And then now the current people, we very respect in the chicken. We think that the chicken is the animal that give us the language. So we have to give the value to the chicken. So every ceremony in our culture, we use the chicken. We remind the chicken that they give us our language. Ecco,
il pollo, la gallina bianca è diventata anche il simbolo della loro lingua, tanto che appunto nelle varie cerimonie in cui si valorizza la cultura e la lingua viene nominato, viene utilizzata anche questo animale che per loro è sacro. And when I was young, my first remember that I stay in the hug of my grandmother, and then she teach me about the language. So I understand that why we call it mother tongue. So the language, the first I heard the voice in my life is from my grandmother, from my mother. So she also teach me about the language, how to call my mom, how to call my father, or how to call my grandpa, how to call my grandma. This is from the first teacher language for my life, or for the current people life. It's from grandmother or mother. That's absolutely the same all over the world. Sì, lui racconta di questo ricordo che ha di quando era piccolo e di questa nonna che lo teneva in braccio e che gli insegnava a parlare. Lui dice sia mia nonna sia mia mamma si sono spese per insegnarmi questa lingua particolare ed comprendo proprio il significato di questa definizione lingua madre proprio perché l'ho imparata da loro, erano loro che cercavano di insegnarmi a parlare, a nominare il nome della mamma, a nominare il nome delle cose. There is a professor in the USA, Professor Falk, if I'm not wrong, Diane Falk maybe, and she wrote this wonderful book, Mother Tongue, explaining why since the beginning of life on Earth, since the beginning of life in the Paleolithic period, the mothers talked to their children. And it was a kind of a link from the mother who was working with their kids. So that's why language started, probably. So it's an hypothesis about that. C'è una professoressa degli Stati Uniti che si chiama Falk, e se non ricordo male è Diane Falk, che ha scritto un libro meraviglioso che si chiama Lingua Madre e che descrive appunto e fa un'ipotesi molto verosimile di come probabilmente sin dal Paleolitico la lingua è stata frutto del rapporto madre-figlio proprio per trasmettere e per mantenere un legame. But now current language is endangered. Yes. So would you like to tell us something also about that, please? So Adesso now, Karen è in pericolo e gli ho chiesto di raccontarci qualcosa di com'è la situazione in questo periodo, in questo momento. Yes, thank you. So nowadays, the current language is get more rich and rich to lose because of we are current people. Actually, we have more than in Thailand. We have more than 500,000 people belong to the 15 district. Belong the border of the north and then the west part. But ci sono circa 400-500 mila persone che parlano questa lingua al confine della Thailandia, nella parte nord. And the border is it with Burma? That the border yeah. talking The border about of Thai, il confine con la Birmania. Yeah. So when our current people in Thailand side covered by Thai nation building, so we have to register our names, our family register in Thai government, and then we have to change our name to current language, to Thai language. This is an old story. It happened all over the world. Yeah, that's terrible, I know. Loro devono purtroppo registrare la nascita dei bambini con dei nomi, però siccome devono registrarsi presso il governo thailandese con dei nomi in lingua thailandese. For example, so this is the first step, you mean, for the possibility of losing the name. E questo è un primo passo per la perdita dell'identità, per la perdita del nome, per la perdita della trasmissione della lingua. For example, myself, my name is Chi in current language, but I cannot register my name in the born register as Chi. I have to change my name. You can see Suwichan Patana Praiwan is very long. It's in Thai language, but I cannot register as Chi. But in the how to say it, in the informal way, unofficial,
I use she. I always use she because I would like to keep my mother tongue. But when officially I have to use Suvishan, Patana Praiwan. My grandmother even don't understand this kind of meaning. Yeah. Lui dice che appunto per esempio il suo nome che è Chi Suvichan Pratanawan, ecco, il primo è in lingua Karen e lui nelle situazioni informali preferisce utilizzare e mantenere vivo questo che ha scelto come nome d'artista, mentre il secondo e il terzo sono i suoi veri nomi però in lingua thailandese. Yeah. And then when we go to school, we have to use Thai language. We have to write Thai language. We have to read Thai language. We have to speak Thai language. So if we speak Korean language in the classroom, when I was young, the teacher will bite me, will bite my friend. So that is we try to think that, oh, our language is make the problem to us. So better we throw away our language and speak Thai. It's safely, it's comfort for us. Sì, e come appunto anche questa storia è una storia molto conosciuta e ripetuta presso tutti i popoli nativi. Nella scuola dice noi dobbiamo parlare solo il thailandese, se noi parliamo inavvertitamente nella nostra lingua madre siamo puniti, siamo messi in punizione e quindi lì impariamo ad esprimerci soltanto con la lingua thailandese, a scrivere, leggere, parlare e lavorare con questo idioma. So it's made the young generation, they don't have self-confidence or self-esteem to use their own language anymore. Quindi le nuove generazioni non hanno autostima, non hanno confidenza e forza e fiducia nell'usare questa lingua. So this is the kind of the risk for our society to lose our language. Yes, and you also are a professor in a Thai university. Would you like to tell us briefly how you arrived to this university? How was your path to become a professor from a small village? Ti va di raccontarci come sei diventato professore universitario partendo da un piccolo villaggio, Karen? So when I was young, I don't want to be Korean anymore because to be Korean is not have dignity of human being. So I try to change myself to Thai people. So when I graduate in my community, like a grade 9, I have to out of my community to go to the city to study in higher education. Quindi ho potuto studiare, però poi ho dovuto muovermi in un'altra città per poter proseguire con gli studi. And when I graduate bachelor degree, I perceive that if I try to change myself to Thai people, speak Thai language, that who gonna be the keeper of our culture? So I try to study more about the non-formal education and try to go to the university field. I would like to call for our children who come to university and how to say awake to record themselves as you've been the Karen or indigenous people, not only Karen as well, but other indigenous people too. That you have to you can move from the mountain to the city, but you cannot move your own identity or your soul in your heart or in your blood, in your spirit. E lui dice che poi ha preso il diploma e cercava appunto di andare all'università, però nel momento in cui ha fatto anche questo percorso si è reso conto che sentiva la necessità di tutelare questa identità e questa cultura, e nello stesso tempo si rendeva conto appunto che ci può essere uno spostamento fisico dalla montagna, dalla foresta alla città, ma non può esserci uno spostamento dell'anima e dello spirito da una identità che si è appresa ad una situazione diversa. Quindi tu puoi in qualche modo fingere di essere un Thai, però all'interno rimani un Karen. So you mean you can act like a Thai person, but inside you are still a Karen. Yeah. So why I try to become a professor in the university, I would like to prove to the other indigenous people or even the young generation that we are indigenous people. We have competence, we have capacity to do the same thing with other people do,
And then even I do the same thing. I become a professor. I graduate in the PhD, but I still keep this kind of a current church. I still keep this kind of a current music instrument. I still keep current language. So that is mean I still keep our own identity. So even though I be the lecturer in university, professor in university, I not be shy to express myself as a indigenous people. So if you be, so you can try like me. No, you can. I would like to motivate or inspire the next generation. Inspire, be an example, yeah. Yeah. Sì, quindi lui dice quando poi ho fatto il percorso da dottorato e sono entrato in contatto con altri studenti, ho portato avanti il mio percorso e sono diventato professore, ho voluto mantenere la mia identità, il che significa anche indossare i miei abiti tradizionali. Questo lo faccio perché entravo in contatto con molti giovani e mi rendevo conto che era importante essere un esempio e un motivo di ispirazione per loro. So, would you like to share with us something more about your in the part of life where you were a kid, and tell us something about the person that motivated you so much in this, your mother? Okay. Yes. When I was young, qualcosa della tua infanzia e della persona che ti ha spinto, che ti ha motivato così tanto in questo cammino, cioè tua mamma. Yeah. So when I was young, in my community, we don't have electricity, we don't have radio, we don't have television. So before I went to bed to sleep, I request my grandmom to tell like a folk tale to me. It's a kind of one of the most entertainment in my life before I go to sleep. So my grandmom tell the folk story to me, sing the song, traditional song with the current poetry. So it got a lot of current poetry by folktale from my grandmother. Now I keep in my head, keep in my heart, and then keep in my memories. Quindi dice, una delle cose più importanti quando ero piccolo non c'era radio, non c'era televisione, nel villaggio in cui vivevo non c'era connessione, non c'era nulla. La cosa però più bella prima di dormire è farmi raccontare le storie tradizionali da mia nonna, e lei le raccontava e le cantava, quindi c'era questa ed è stata una delle cose più importanti, più divertenti della mia infanzia. So this is an example of the music instrument that I still keep in my culture, and then I would like to sing a sample song that my grandmom teach me about the melody, traditional melody. E vorrei raccontarvi appunto e cantarvi una canzone con questo strumento musicale tradizionale della mia cultura. What's the name of this instrument? The instrument is we call like a tenaku. Tenaku. Yeah, tenaku is we make from the curved wood, and then like the second hand wood. This wood is we make like a firewood, but it's not burn all. So we bring it back, and then this one the curved wood, and then we bring it back, and then we how to say it, merge in together as a music instrument. Sì, lui dice che è formato da due tipi diversi di legno e ne spiega un pochino la lavorazione, e questa è una specie di arpa, è un'arpa portatile. Where are you now? I'm from Chiang Mai in the north of Thailand. Lui è Chiang Mai nel nord della Thailandia, but you are inside a musical room. Yeah, we have music like we call like a home studio. Sometimes the young people, they come to here, they would like to record their music as a mother tongue language, or both mother tongue and Thai language or something like that. So this is a room for the community. Yeah. Questa è una stanza per la comunità dove i giovani possono andare, registrare, suonare musica tradizionale, cantarla e suonarla insieme. So I will try to give example one of my grandmother's song. Delle canzoni di mia nonna.
Mưa khao đưa lơ quê klơ, lơ quê klơ, lơ quê klơ. Lúa từ ghê bồ sa ô, bồ sa ô, bồ sa ô. Mưa khao đưa lơ quê sa, lơ quê sa, lơ quê sa. Lúa từ ghê bồ sa chi, bồ sa chi, bồ sa chi. Sachi, lupa chunne je lupa kle, lune tere, mi os luda se, ne mi oni ya odane, ne mi oni ya odane. It's just simple. Thank you. Gracias. Thank you very much. So nice. And this instrument also is in danger. I mean, it's not usual to find, not so much people can play it, right? Quindi anche questo strumento è in pericolo, non molte persone lo suonano e anche la costruzione stessa è stata recuperata recentemente perché stava per andare perduta. About your music, would you like to share with us something about the way you learned the music, about the production you already published and the concerts, and this kind of music for the dead people that you re-evaluated, how can I say it? Ti va di raccontarci qualcosa di come sei arrivato anche alla musica e alla tua produzione musicale e poi a questo tipo particolare di canti funebri che hai saputo recuperare e rivalorizzare? So this kind of music, you know, when the Christianity came to our community, and they don't allow to play this kind of music in the church. They said that this kind of music is play for devil, play for the bad spirit. So it's not holy enough to play in the church. So in the church we have to play the music that are holy music, as like a guitar, bass, piano, saxophone, or something like that. So when the people play this kind of thing, they don't allow to bring inside the church. Quindi inizialmente già c'è stato un primo contrasto alla diffusione della loro tradizione anche musicale, perché quando è arrivato il cristianesimo e si è diffuso in maniera molto rapida e veloce nella celebrazione della messa e non era possibile portare questo strumento, era vietato, potevano essere utilizzati soltanto strumenti considerati sacri come la chitarra, il piano, ma questo strumento era considerato uno strumento del diavolo e quindi era vietato. So my father, who be the one of who can play this one, when the church don't allow him to went to the church with this instrument, so he also avoid to go to the church 10 years ago. 10 years. And then when I saw this kind of music instrument, or of the, how to say it, spider net already cover the string. So I try to clean it, and then I asked my father to teach me. And my father asked me that, are you sure you want to learn? Because even you can learn, you can play, but you're not allowed to play in the church. Are you sure you want to learn? Quindi quando mio padre, che era la persona della mia famiglia che lo suonava molto bene, ha dovuto smettere di utilizzarlo per adeguarsi a queste regole imposte dalla Chiesa, l'arpa è stata messa da parte. Poi una volta che invece io da giovane sono incappato accidentalmente in questo strumento, era già pieno di ragnatele dei ragni ed era abbandonato da tempo, e gli ho chiesto insistentemente di utilizzarlo e di insegnarmi a suonarlo, e quindi lui con grande disponibilità, dopo avermi però chiesto varie volte se ero convinto di voler imparare questo strumento, che non era più considerato, non era più valorizzato, era considerato uno strumento inutile e dannoso.
So I told him that please teach me, and I promise that in my generation I will try, I will fight to bring the current music instrument to the current church, and then I will bring the current traditional song, current current language song to the church in my generation. I will attempt to do it. And he just Io mi sono impegnato per riportare questa tradizione all'interno delle chiese Karen e all'interno appunto delle cerimonie Karen in cui questo strumento veniva inizialmente utilizzato, e quindi è diventato per me un motivo proprio di una forma di attivismo che sento profondamente, la rivalutazione di questo strumento e delle musiche. So the first time that I perform in my life is in the Christmas time in my community. It's not even in the church, but in the how to say it, in the ground, in the front of the church. La prima volta che ho potuto suonare questo strumento è stato nel mio periodo di gioventù a Natale, non dentro la chiesa, ma fuori sulla piazza. When I brought this kind of music instrument to the stage, everyone loved to me. Even the current people, they also love to me because no one play it, no one brave enough to play it, but I played it. They laugh. But finally, I play this kind of music that the mother call us back to the root, back to the foot, back to the spirit. So if you this song talk about it. So finally, we have one of the foreigner missionary. They come and they said this is one of the God give to current people. So you have to use this one to how to say it, to pray or to how to say it, give the glory to the God. So let's make the current people a little bit wake up that, oh, can you sing again? We should give this one to the God. So then we can play it in the church or something like that. That is the beginning of the turning point of this kind of music. Yeah. Who was this person, this priest? Who was? He be like the foreigner missionary. I think probably he came from Sweden. Bene, lui dice che le prime volte che utilizzava questo strumento veniva deriso, le persone ridevano perché era considerato uno strumento ridicolo da non utilizzare più. E invece poi ha incontrato un prete straniero che veniva da lontano, probabilmente dalla Svezia, che gli ha detto: ma guarda che tu hai un dono, questo è un dono di Dio, lo devi portare. E quindi lui ha trovato il coraggio per ritornare indietro in quelli che erano i passi, le tracce lasciate dalla sua cultura, nel tentativo appunto di recuperare tutto ciò che rimaneva. After that, I tried to write the song in our current language, and then I tried to make like a CD album, and then I tried to make networking with other musicians in the cities, and then I have opportunity to perform in the city, in Chiang Mai city, in how to say it, in the regional city, and then also in the central part in Bangkok, and then they have like a newspaper and television come and interview me, and then it's make the young generation they feel they was surprised that, oh, this kind of music instrument, this kind of people, they play this kind of music instrument, but the mainstream of journalists interest with this is like the Quindi io ho cominciato a scrivere canzoni nella lingua Karen con questo strumento e pian piano appunto mi sono esibito, sono usciti degli articoli, poi sono venuti a intervistarmi e anche i giovani hanno cominciato a rendersi conto che questo strumento era uno strumento gradevole dalle grandi potenzialità. And I start to ask them, you like to play with me? You like to be with me? If you like to play, you can get the ring together, and then I'm willing to teach or really to make the workshop for you. So I start to work the workshop to create the workshop. But the first workshop, I also have strategy to do the workshop. I talk to them that you have to help me to ask the church committee that we're gonna use the church place to do the workshop for training about this kind of music instrument. So finally, the church committee, they allow, because we have many people of the young generation, that we use the church as
training workshop or this kind of instrument. This is the second turning point of this kind of instrument to go to the church. Something. Quindi dice che pian piano alcuni musicisti, amici, giovani hanno cominciato a chiedergli posso suonare con te, poi posso imparare, poi ha organizzato un primo workshop, un primo laboratorio per imparare, per insegnare proprio a utilizzare lo strumento, poi un secondo, e questo è stato un punto appunto di svolta in cui lo strumento ha potuto finalmente ritornare nella chiesa ed essere suonato in cerimonie pubbliche. Do you think that this is the moment where we can have a look at your video, maybe? Yeah. Ok, quindi adesso abbiamo la possibilità di vedere un'intervista e chiedo alla regia se per piacere ce la manda in onda. Mới cho bơ đau bơ có nói đây là lỡ có pu có clơ có thể có su lê có sơ bể có lì bể có sơ bể có nói đây nào. Hello everyone, my name is Chi Surishan and I'm very proud to congratulate the Salawin Peace Park for the important accomplishment to the nature and the community and for receive the prestigious Igora Prize. As I'm a Pocono musician or current musician, I stand with you and support your nature-based solution roots in the traditional ecological practice of the Kothule in Myanmar. I would like to perform the following song as a celebration of your achievement with the very important music instrument of the Pocono or current people. This music instrument is made by buffalo horn. So even this buffalo already died, passed away 7 years ago, but we still keep its horn to use it because we have to conserve. So because we conserve it, so we still have enough to use as a natural resource also. So this is the kind of a music instrument that represents the symbolic of the relationship between human and human and nature, and then human and supernature. So we are current people. We have a very important ideology that teach our children generation by generation, as the word said, how to cut the tree that not let the tree die, how to burn our rice field that not to cause the emission. This is our value of the current people. This meaning to let or lead our generation to generation to have a sustainable consume. So if you would like to see this kind of way of life, this kind of culture, you can come to Salawin Peace Park in the current state in Myanmar, and you can see the really practice like this. So, and also this is the sound of current people, the sound of nature, and the sound of supernature.
Good, thank you. So for the next song, our current people or our current ancestors, they identify themselves that they are be like a we call like a native chicken. We are not be like an external chicken or wild chicken. So we living in Salawin Peace Park. We living in Gothule as a native people, as an indigenous people, long time ago, more than 1,000 years. So we never stole other land. We never stole our other forest. We just fishing in our river. We just planting in our land, and then we just living in our motherland. So our ancestor footprints be there. So we just follow our footprint of our ancestor there. So this song
is just would like to announce that we are native people in Kotule. We are indigenous people there. We're gonna live in there. We're gonna die there. And don't destroy or don't force us to move or to change our way of life. Per cortesia, perché penso che mancano 8 minuti. We have just 8 minutes to talk together, so I'd rather prefer to have some more questions and a small dialogue with you instead of watching this wonderful video that everybody can watch later on YouTube. So please tell us a little bit about these death songs that you recuperate, the songs about the death, the songs that were sung in the moment of the celebration of the death people in the current tradition. Vuoi dirci qualcosa della tradizione, no? Di questi canti che ha recuperato, questi canti funebri? Yes, so in our current culture, we have celebrate every moment of our life. When the child was born, we also celebrate. When the people become when the women have a menstruation or have this one, I don't know how to say English. When they become, we also celebrate. No? When the boy have this kind of throat, Yes, we also celebrate. And when they get married, we celebrate. Sometimes even they get sick, we celebrate. That we celebrate sickness because we think that the life we have to know about the sickness. If we don't know about the sickness, we don't know about healthy. So we have to know about sickness. We also celebrate. And then when the people pass away, for us it's not sadness, but we have to celebrate. Nella nostra cultura celebriamo tutto, celebriamo la nascita, celebriamo la morte, ma celebriamo ogni momento importante della vita, celebriamo le mestruazioni, celebriamo l'arrivo del seno per le ragazze, celebriamo l'arrivo della parte dell'epiglotide che esce in fuori quando il ragazzo matura la parte sessuale, quindi ci sono i vari momenti e stadi della vita. Addirittura festeggiamo la malattia a volte, perché senza malattia non possiamo sapere che cos'è la salute. Yeah, so in the previous, when the people pass away or the people die, we celebrate, depend on the age of the people. If they pass away as not over than 70 years, 70 years, we're gonna celebrate like a 3 nights. But if they, Sorry. Yeah. Quando appunto una persona muore abbiamo vari tipi di canzone e vari tipi di tradizioni, di cerimonie. Per esempio, quando una persona muore intorno ai 70 anni, noi abbiamo 3 notti di cerimonie. But when the people pass away between 70 years to 89 years, we're gonna celebrate as a 5 night. Quando invece una persona muore tra i 70 e i 90 anni, abbiamo 5 notti di celebrazioni. When the people pass away over than 19 years, we're gonna celebrate like a 7 night. Oltre i 90 anni facciamo festa per 7 notti. The importance of the celebration, so we have like a poetry song. We start to sing as a 6 at night till the 6 at morning, all the night. E queste celebrazioni sono molto particolari perché iniziamo alle 6 di sera e andiamo avanti fino alle 6 del mattino. So we how to say, we separate the part like a women part and men part. When the man sing and then the woman has to sing and answer. Who lose? It means that they, for example, if this night the man lose, in the daytime the man have to cook for the woman. If tonight the woman lose, in the daytime the woman have to cook for the man in the funeral ceremony. Quindi ci sono anche delle forme di giochi, le attività sono suddivise anche in base al genere, quindi ci sono delle cose che devono cantare gli uomini, delle cose che devono cantare le donne, e qualora perdessero gli uomini sono gli uomini che devono cucinare per tutti, e viceversa se perdono le donne sono le donne che si prendono cura e cucinano per tutti. Quindi ci sono diversi momenti regolati da gioco. And we have specific song for the funeral ceremony. The meaning of the song is to
to lead the people who died to the heaven or to the better next life. E queste canzoni devono accompagnare la persona morta verso una vita migliore, verso augurare un cammino positivo verso la spiritualità. So we tell them that if you would like to go to the heaven, but actually in Karen we don't call the heaven, but we call in the earth, Karen, we call like crying place. And then in the heaven, is that we compare to when the missionary said, but we call that after we die, after we pass away, we will go to the smile place. But in the earth, that Is it smile place or laughing place, smile place. But quando si muore per loro non si va in paradiso, si va nel posto dei sorrisi. But in the earth, we call it a crying place. Everyone has to cry. When you get pain, you get hurt, you cry. When you're happy, you're so crying. When you're sad, you cry. This is a crying place. E invece sulla terra è chiamato il posto delle lacrime, perché quando ti succede qualcosa di brutto piangi, quando ti succede qualcosa di bello a volte anche piangi. Quindi la terra è il posto delle lacrime e heaven, il paradiso, è chiamato il posto dei sorrisi. Yeah. So when you pass away, they tell that, oh, if you would like to go to the smile place, which way you have to go? And when you face with something, when you get some question, how to answer, and when you get something, how to do, how to act, to go to the smile place. This is the meaning that we sing in the funeral ceremony. Yes. That's super nice. Thank you very much. We have just 2 minutes, and I would love to talk a little bit about the activism you have, because you're such an interesting person, polyedric, and you do many things for your community. Abbiamo solo 2 minuti, vorrei fargli dire 2 cose sul suo attivismo, perché lui è una persona straordinaria, sta facendo veramente tanto per la sua comunità. So first, I would love to ask you, please, to say quickly, very, very shortly, something about the activism in the climate change and in the, for example, during the pandemic period, you told me that you organized an exchange. Yeah. Okay. So now, when the epidemic or COVID-19 during, we see that our brother from the sea part, they have fish, but they cannot plant rice anymore. They cannot buy rice anymore. So we gathering the rice from the mountain, and then we send rice to them in the sea part, and then they send us the dry fish from the sea part, sent to us in the mountain. So we call like a rice for fish, and then fish for rice. So we can survive, even have epidemic, but we can exchange rice and fish together. So as a human being, even you're from Italy, I'm from Thailand, we exchange kind of a spirit and heart and love to each other. We can survive, you can see now. That's sure. Durante la pandemia, appunto, lui aveva letto che esistevano queste comunità di pescatori nella parte del sud della Thailandia che erano rimasti senza riso. Allora non ha battuto ciglio, insieme ad altri attivisti del nord della Thailandia, dove sono ricchi di riso, avevano tutti questi sacchi di riso a disposizione, ma mangiavano solo riso, hanno organizzato questo scambio, riso per pesce, pesce per riso. Quindi hanno mandato avanti questi camion che portavano il pesce secco dal mare alla montagna e il riso dalla montagna al mare. So you do a lot for your community also in the organization of this wonderful park. Could you share something with us? C'è anche un bellissimo parco culturale al quale lui prende parte, esperienza che ha organizzato e che sta progettando insieme ai suoi colleghi. So now I have foundation we call like Karen KNCE, Karen Network for Cultural and Environment Foundation in Thailand. No, we also have foundation that we try to support the young generation and the community to protect and to save their own culture and the environment in the country, because we think that the environment is important. Like we start the conversation about the raining and then summer also. We think that this is kind of, if without if the climate change a lot, our life cannot change, but our life cannot survive or something like that. So the importance of environment, and then the culture is related to environment, the environment related to the culture. So
we have to, because we use it, we have to concern. So because we concern, so we're gonna have enough to use. This is the importance of life, not for our own life, but for the earth too, for other life too. Sì, ha fatto dei discorsi molto importanti, molto interessanti, perché come sappiamo la lingua è strettamente collegata alla cultura, che è strettamente collegata al territorio. Quindi la valorizzazione del territorio è importantissima per una trasmissione della cultura non solo ai nativi, ma anche a chi vuole conoscere e approfondire. Quindi stanno organizzando questo parco al confine, insomma, della foresta, non per entrare dentro la foresta, che resta comunque un'area riservata per la loro comunità, ma all'inizio di questa foresta, in modo che si possa condividere diverse conoscenze e competenze e metterle ancora a frutto. Last but not least, which kind of activity do you do or did you do to promote and save your mother tongue? Okay, so now I'm write the song. I write the song in my mother tongue language and play with the traditional music instrument. I also write the poetry as a book, in both in Thai language, in English, and also in my mother tongue. But the traditional, the original is from our mother tongue. And then I also write the book. It's not kind of poetry, but write the book to promote our mother tongue too. So write a book, poetry, and then music for promote our mother tongue. Ciò che io faccio appunto è scrivere canzoni, non solo suonare musica, ma anche poesia. E questa poesia la scrivo sempre prima in lingua Karen e poi la traduco in thailandese. Adesso mi hanno chiesto di scrivere anche un libro su come si insegna la lingua Karen, è una cosa che faccio volentieri per poterla trasmettere. I see that Paola is there with us. Ciao. Yes, Paola. I am. Ciao. Hi, Chi. Thank you for your beautiful interview. Thank you very much. It was very pleasurable. Grazie a te. E grazie a Valentina. Dimmi Valentina, non volevo interromperti, dimmi. No, dicevo a Chi, I think that our time has come to an end. It was wonderful. We would have loved to have more time to talk together, but let's hope to meet again, not online, but in person. I do hope very so. soon in this Yes. wonderful village of Astana. Yes, thank you. Yes, just stay for a second. I just want to tell you one thing. Yesterday, at the beginning of this festival, I had a gig with a colleague of mine, which is a harp player. And listening to you playing, I realized how wonderful it is that being so distant on Earth, actually things are almost the same all over the world, like an instrument like yours. It's quite different in the shape, but the principle is the same. The material is the same, and the sound is very similar. And that was, just moving for me. And I said, oh, wow, this man comes from Thailand. And music really unites the world with traditions. Stavo dicendo a Ci che ieri sera che abbiamo aperto il festival con questo concerto che io ho fatto con Cecilia, un'arpista, sentendolo suonare stavo considerando il fatto che uno strumento come l'arpa, che è uno strumento antichissimo, è veramente trasversale, che si trova quasi in tutte le culture del mondo. Ovviamente l'arpa Karen è molto diversa dalla nostra arpa occidentale. Cecilia suonava un'arpa celtica, ma nonostante le origini siano diverse, sono state parallele e a distanza di migliaia di chilometri lo stesso principio dello strumento musicale alla fine unisce tutte le popolazioni. Anche questo è partage. This is sharing too as well. Saluto i nostri ospiti. Thank you. Grazie. Thank you. Gracias. Grazie mille Valentina per la meravigliosa moderazione come al solito. Grazie mille. Grazie, speriamo. Sì, noi ci vediamo domani e speriamo dal vivo presto. Bene, chiedo alla regia di mandare la sigla prima di introdurre il prossimo intervento.
Bene, bentornati. Introduco i prossimi ospiti che, come dire, inizieranno l'intervento che segue. Il titolo dell'intervento è La lingua del giallo. Perché il giallo? Perché abbiamo con noi in collegamento Monica Longobardi, docente di filologia romanza del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Ferrara, Matteo Rivoira, che è un insegnante di dialettologia romanza presso il Dipartimento degli Studi Umanistici dell'Università di Torino, quindi super autoctono per quanto mi riguarda, e parleranno della traduzione del genere giallo dalla lingua occitana. Monica Longobardi in particolare, che è anche una provenzalista, si occupa di traduzione di testi dall'occitano. Oggi parleremo in particolare, Monica, correggimi se sbaglio, della traduzione dei testi di Joan Gagnaire, che è anche qui con noi e quindi presto apparirà nello schermo, e lascio ovviamente a loro la parola. Io ho presentato i ruoli, ma chiaramente i contenuti sono tutti quanti, come dire, appannaggio dei nostri ospiti. Vi ringrazio e auguro a tutti quelli che ci stanno ascoltando una meravigliosa ora, perché so che il loro intervento sarà molto molto interessante e anche particolare rispetto a quello che si pensa di solito in base al giallo e in base alla traduzione da una lingua come l'occitano. Grazie mille, buon ascolto. Bene, grazie mille, speriamo di non aver messo troppe aspettative in questa ora, di cui però, come dire, sono abbastanza certo che sarà interessante per il livello dei nostri interlocutori. Io mi limiterò in realtà a fare gli onori di casa, a fare qualche domanda e a spormi in qualche considerazione. Allora, abbiamo tra di noi, come avete sentito, Monica Longobardi, ben nota al Premio Stano perché l'abbiamo più volte ascoltata, l'ultima volta appunto nella scorsa edizione, quando si era cimentata con la traduzione di un testo inerente alla pandemia, della peste di Max Lucchette. Monica Longobardi è una provenzalista, una filologa, ma una filologa, una provenzalista che ha passato le colonne d'Ercole, diciamo così, no? Che si è spostata verso la letteratura moderna, cosa che in Italia è rara, forse la parola inadatta, diciamo unica, forse l'unica antecedente è proprio Fausta Garavini. Si è lanciata in questa avventura, affiancando, integrando avventure anche molto complesse come la traduzione dei classici latini, no? Satiricon di Petronio, le Metamorfosi di Apuleio, testi complessi, difficili, sperimentando la traduzione, una traduzione anche creativa. E questa volta ci viene a parlare della sua ultima fatica, che vedrà presto la luce, che è la traduzione di Vautres che m'avete di Joan Gagnaire. E a questo proposito mi è particolarmente grato presentare la sorpresa di oggi, e cioè siamo riusciti alla fine ad avere l'autore qua con noi. Joan Gagnaire, anche lui è una presenza nota al Premio Stana perché lo ha vinto nel 2016, se non vado errato, facendo riferimento ad altri testi, e conosciuto anche attraverso un video che ha circolato. Questa volta lo intervistiamo, abbiamo la fortuna di averlo qua con noi come autore di una serie di gialli. E qui, come dire, dissento da chi mi ha preceduto, i gialli sono una cosa interessantissima. I gialli in occitano per me sono il top della letteratura di intrattenimento, diciamo, ma non solo di intrattenimento, perché scopriremo, grazie a Monica, che le cose sono un po' più complesse. Io mi permetterei di lasciare la parola a Joan Gagnaire, se volete parlare nulese, carcaren de vostre libre, e quindi lasciare la parola prima di tutto a Joan Gagnaire scrivaire, cioè scrittore, quindi ascoltare dalla sua viva voce un pezzo del suo libro. Poi lo tradurremo e gli faremo un'altra domanda. Bonjour à tout le monde qui sei todo rude sei come votrei. Monica, bonjour, te salude. E Matteo, merci plo per tu aggiunto del motivo, de che un motivo per me da a me potrei come dire, venire come votrei per teleconferenze qui. Alors, oui, Monica, tu voulais qu'elle lise d'abord le texte en occitan, ok? Sì, Grazie. D'accord.
Entre l'occitan, l'italien, le français et tout, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors, vous lisez donc le texte en occitan et Monica, après, vous le lisera avec qui, là, il tombe, Ah, io dico. Alors, avec qui? Cos'è dire di noi? Che io panà alla glicina, che non hai sciocchito men pa che lo plascio, ma fin finale, ai miei avua, che io na, treinato cutà della cugina, e te gli avevo tuso rimpiticau Corea Raunia, che l'Alessandrino, che faceva luminzà, erano bravo fenno, e li lasciavo di ten sopra la sopra. Il resto ero dei più malesi a dire. Ma lui zarato gran, ci convidavano a dire tutta la verità. E beh, oh, c'era la realtà dell'universo, non so mai potevo avere Corea, ma sapai o il parei di grola, il Monteo, che fai più métier adegu. E je creerai si voulait. E il y avait un porto d'Uberto, un volume, et pas une quitte bru. Il n'y avait pas de mots, il passait un codei. Ma vous jurez che lo fanno, il rodei a morto. J'ai connu d'abord, che non hai vu d'autre a sauver. Ah, hai pas traînati nello sombra, vous promette. Or io più manca che qualcuno mi trovi davanti al cadavere. Hai prendi lo garoppo e mi sei tirato ch'io. Bon, l'uscia, il facevo più métier. Le coup de tengu, che non hai fatto il coup de tengu? J'ai foutu l'ai. Che vorrei che non faccia do rusa di bussa, del chamaboum e del poudre per luna? E lo papier? Beh, porrier. Ah, ben non. Tu coche avevo tu lo bulli dell'Alessandrino, che era un po' gras, ma i vi m'aveva delirato il ventre, e lo schiaccio mi prendeva a 200 metri di logaro. Hai pas potuto tenere riba lo cagador. L'hai d'un vei, hai posa culotta in dai poghi, e chi papier. Il rouge de main che lo vio, che orio bravamente brenamo pantalù. Darno Guillem e il piavolo viei Rudiglio e il scecutre du chemin lo tetto, che roppa di credere, che uti pesce il roletto di un corridor dello stolorio, trovano fenno morto, li pano su un sa, e c'entorno butti su un saretù come si dice, veiti che lo fai lo duprem, e che trove re de miei, che ti siete boi salitiu, e lo papier lo mai sersa dell'auto d'ordugno. Vicky. Merci. Qua entrati subito nel vivo della lingua limosina e adesso entriamo subito nel vivo della traduzione italiana per poi venire a qualche cosa di più. Prego Monica. Mi si sente? Sì? Certo. Bene, allora ho scelto per cominciare questo brano perché è un brano comico e Gagnaire sa mischiare sapientemente le parti macabre, e più drammatiche, più patetiche, alternandole a queste comiche, ecco, e divertenti. Rodiglia, tanto per spiegare un po' la situazione, è un barbone. È un barbone che occasionalmente diventa anche un collaboratore dell'indagine, sempre a modo suo naturalmente. E in questo caso ha derubato proprio la morta, la vittima, e senza sapere l'importanza dei documenti che c'erano in questa borsetta. Lui era lì per rimediare qualcosa. E questa parte che traduco vorrei che si sentisse tutta l'oralità, no? Tutto il modo così divertente di parlare di questo povero sciaurato che si trova a confessare quello che ha fatto, e poi si riscatterà. Allora, sì, pensò di dire che no, non c'era andato alla Sglicinas, che è la pensione dove era la morta, che quel posto nemmeno lo conosceva, ma alla fine preferì confessare che c'era andato a ronzare dalle parti delle cucine dove c'era sempre qualcosina da rosicare.
quell'Alessandrina che faceva da mangiare, era una brava donna e gli lasciava a volte finire gli avanzi. Il resto era in imbarazzo a dirlo, ma gli occhi di ghiaccio dell'omone, che sarebbe Arnaud Guillem, ti spingevano a dire tutta la verità. Ebbene sì, si era intrufolato ai piani. Non si sa mai, poteva esserci qualcosa da rimediare, che ne so, un paio di scarpacce, un cappotto che non serve più a nessuno. E mi creda se vuole, c'era una porta aperta, con una luce, a nessun rumore. C'era nulla di male a buttarci un occhio, no? Ma giuro che la donna era già morta, l'ho capito subito, ne ho viste altre, sa. Ah, non ci sono entrato in camera, glielo assicuro. Ci mancava solo che qualcuno mi trovasse davanti al cadavere. Ho preso a correre e mi sono tolto di là, sì. Bon, la borsa non le serviva più. Il contenuto, che ne ho fatto del contenuto? Me ne sono sbarazzato, che vuole che me ne faccia del rossetto, d'acqua di colonia, di cipria per il naso. E i documenti? Uguale. Ah no, tutto sa, o meglio, il bollito dell'Alessandrina un po' grasso, sì, ma aveva guastato la pancia e mi ha preso la cagaia a 200 metri dalla stazione. Non ho avuto il tempo di arrivare ai cessi e allora, vedi, ho mollato le brache dove ho potuto e quei fogli per fortuna che li avevo, altrimenti avrei imbrattato i pantaloni. Arnaud Guillem guardava il vecchio Rodiglia scuotendo lentamente la testa. Non era da crederci, quel soggetto là si intrufola nei corridoi dell'hotel, trova una donna morta, le ruba la borsa e se ne torna a spingere il carretto come se niente fosse e vede un po' che gli prende la cagarella e non trova niente di meglio che pulirsi il culo con i documenti più ricercati dell'Alta Dordogne. Et voilà, nous voilà dans le milieu du travail littéraire et du travail de traduction. Alors, notre heure de conversation s'intitule Joan Gagnaire et il Montalbano Occitano. Alors, ce grand de Louis Gelat, vous nous dites quelque chose sur ce personnage qui à la fois nous est familier, justement parce qu'on connaît d'autres enquêteurs, d'autres commissaires, et en même temps demeure quelque chose d'étrange par sa langue avant tout et par sa ambientation dans la Dordogne qui nous connaissons peut-être pas si bien. Alors, j'aimerais que l'auteur nous dise quelque chose sur son personnage, personnage très fascinant d'ailleurs. Oui, oh ben, un français ou un occitan? Comme vous voulez. Bon, mais je veux dire en occitan alors, si ça nous convient. Oui, che è un personaggio buon, che è più interessante che non è a ciò sinché mo sesimo enquête qui in che un libro qui, ne ho d'autres après qui, et effectivement, come pare che ad un momento uno important di fare lo comparaison, tutto modestio guardato qui, come lo Montalbano de Camilleri. Je pense que j'avais dit le roman giallo de Camilleri, ma le personnage de Montalbano è un po' parier come Lumeo. Oui. Ho giusto un abbriso di traduzione. Sì, beh, forse riuscite a seguire, ma allora lui giustamente riconosce questo parallelo tra il suo Arnaud Guillem e il Camilleri. Lui modestamente dice una sorta di si parva licet, ma insomma credo che il parallelo ci stia su alcuni aspetti e vediamo un po' come l'ha costruito. Oui. Alors, qu'il y a un commissario che va sur la cinquantaine, qui, à peu près, che è solitario di novitto, perché ci offende più l'AIC, a Coca-Noda. Doma non trova d'altra, e o tumba muru più souvent, ma ne dono mai pas grand sauge qui, che ne o lunde s'ancheta, o rincontri della fenna, la trova tutta meravigliosa, ma insomma il reste pas au final. È un cinquantino
pardon, è un cinquantino, come direbbe Camilleri, solitario, che non ha una relazione stabile, ma si innamora delle donne che incontra e che durante le sue indagini. Oui. Alors, è toujours un po', come dire, le monde le trova un po' endormi, come se ero pas bien éveillé, ma che pas totalement vrai, perché a Brunei ho vedo tu, e de temps en temps je verio, e il mondo comprende che il fa un qualcuno, un fascio qualcuno che ha vu e ha piaciuto tutto ciò che fu vedere. Et alors, oui, la historia, bien sûr, il y a des crimes, il y a des morts, mais il y a toujours, j'ai voulu au changer exprès, un peu d'humour et de logico, de burlesque, comme j'avais pu jouer dans ce che venait de Lesi, Monica. È un personaggio che sembra sonnecchiare, diremmo noi, no? Che sembra mezzo addormentato e poi di colpo si sveglia e le persone capiscono che non stava dormendo. È un personaggio che certamente le storie hanno crimini, morti, ma in questo macabro l'autore ci ha inserito, dice forse senza volerlo nemmeno tanto fare, un humor, l'abbiamo letto un esempio di questo humor a volte nero, a volte non nero. Mm-hmm. Oui, e allora so che io lo semblanza come Montalbano de Camilleri, vedo dello lengo, forse perché in Camilleri l'usage do siciliano, che è toujours qui, enfin, mai humain, et effectivement, lui fa d'écrire complètement en occitan, lui fait prose de Montalbano. E mai de co inventa complètement un pays, un Ovido, come Camilleri fagué per Vigata, che è un Ovido immaginario, e già fai senza oreille lesi Montalbano, vuol dire che après che mi sei di ma sono prose e tu finalmente sono totalmente l'un dell'altro. Ecco, finalmente non sono così distanti l'un dall'altro, anche dal punto di vista linguistico, nel senso che noi conosciamo bene le scelte molto connotate di Camilleri, l'uso di questa lingua di italiano popolare mescolato a siciliano che permea i romanzi di Camilleri, e qua invece siamo nell'ambito del limosino. Entrambi vivono in un ambiente, in una città letteraria, nel senso che è stata creata con forti elementi di realtà, ma è stata creata dal suo autore. Oui, et alors, de mai, si vous voulez, curieusement, l'enquête qui y a de la semblance à tomber dans le thème che utilisa, per esempio, dans l'humour che sono trovati in Lorisiero, il y a in Camilleri, dans monde che sono trovati dans le port de Palermo. Enfin, il y a tout un film d'histoires qui sont pré-képorières, enfin, pas tout à fait, bien sûr, parce qu'on n'a pas le même mot, mais enfin, qui curieusement, un peu un rapprochement entre Montalbano e Arnaud Guillem. Lui stabilì anche dal punto di vista delle trame, spesso i motivi si ritrovano, no? Le situazioni, sebbene diverse. Io vorrei aggiungere che i due commissari si rassomigliano anche per qualche cosa di molto più profondo e molto più trasversale, di cui probabilmente ci dirà qualche cosa Monica dopo, ed è una certa afflato etico-civile, una certa passione, un certo rigore etico per la legalità, che è un concetto di giustizia che a volte, come dire, si trova stretto nella legge comune, ecco, diciamo. Allora in questo credo che ci sia una fratellanza di livello anche superiore tra i due giallisti. Io ringrazio moltissimo Joan Gagnaire di aver partecipato, so che ha un altro impegno e che dovrà assentarsi. Leggeremo il suo giallo, io l'ho già letto naturalmente, lo leggeremo, avremo la fortuna
per chi non pratica l'occitano, di leggerlo in traduzione, con testo a fronte, perché la grande novità di questa traduzione, di cui ci parlerà adesso Monica, è quella appunto di un testo che nelle intenzioni ha anche un indirizzo didattico, ma di una didattica mi permetto di dire non necessariamente universitario, non solo universitario, ma una didattica in generale più ampia di avvicinamento di un lettore italiano poco avvezzo a confrontarsi con un'altra delle grandi lingue romanze che Joan Gagnaire ha saputo illustrare in modo così brillante e così vivo. Plan Mercé è... Merci Matteo, merci Monica. Allez, adiciats a tutti. Arrivederci, un bacio. Nous sommes venus perché uno e l'altro. Bravo. Allora, Monica, il giallo. Come mai ci siamo lanciati sul giallo? Dunque, non per gusto personale, nel senso che non ero abituata a leggere polizieschi, gialli, eccetera. Ma ho pensato che fosse il genere che più avvicinava i giovani per cominciare, ecco, a parlare di letteratura occitanica. E perché? Perché forse è un genere un po' più conosciuto, ecco, dai ragazzi, per poi affrontare forse anche cose più complesse. Ma la scrittura di Gagnaire è una scrittura letteraria, ha una caratura retorica bellissima, quindi non si tratta di polizieschi di puro consumo, di paraletteratura. Il genere, ecco, avvince un po' di più. Piuttosto perché ho cominciato da questo Bautres, che è il terzo della serie. Un ricordo che ho distinto è quando ho invitato Gagnaire, che è venuto con Françoise, la moglie, e mi ha fatto molto piacere a Ferrara, e prima di incontrare i miei studenti ci siamo fermati a un bar e lui mi ha raccontato questa storia di Voi che mi avete uccisa, Bautres che mi avete studiata. Ed è una storia vera, non nello sviluppo così dell'omicidio, ma la storia di una paziente che aveva scoperto, naturalmente non dirò... Non svelare troppo! No, aveva scoperto un sopruso che aveva subito da giovane e aveva conservato la pistola del marito, era ormai rimasta vedova ed era la fine della sua vita, in un proposito di omicidio che non aveva mai realizzato, e giustamente Gagnaire dice dovevo a questa signora, ero in dovere, no, di vendicarla con questo delitto di carta. E mi ha colpito questa storia, non lo so, a livello personale, e questo ricordo, e quindi ho pensato di cominciare da questo. Gli ingredienti poi sono i medesimi della serie, quindi si è detto questo macabro, si è detto l'umorismo, abbiamo appena letto questa capacità, no, anche di distendere con una risata, che è un po' anche la necessità di Arnaud Guillem, insomma, di alleggerire la sua vita, appunto, e il suo impegno, la sua indignazione, il suo vissuto molto, diciamo, patito, perché è un ragazzo dell'assistenza e quindi non ha genitori, è passato da esperienze molto brutte di famiglie affidatarie e quindi, insomma, anche il suo vissuto lo porta a odiare i soprusi. E quindi in buona sostanza, ecco, c'è questa necessità anche di ridere, sorridere ed essere indulgente, un'altra caratteristica, anche verso queste figure un po' dispari come quella di Rodiglia. Naturalmente il tutto viene condito da un macabro, forse un po' di situazione, ma dobbiamo pensare, e forse non l'abbiamo detto, che Gagnaire
è medico, è esercitato questa professione per 30 anni. E questo l'ha predisposto a osservare la realtà, quella dei suoi pazienti, da cui tra l'altro ha rimparato questa lingua maledetta, lingua maudicia, che non gli era stata così insegnata dalla famiglia, insomma, sempre per quella vergogna che si ha dei dialetti o delle lingue non ufficiali, insomma. E qui abbondano naturalmente le autopsie, per esempio. È un personaggio duale, no? che duetta appunto con il commissario, e è il medico legale Mas del Bosc, che ha questo gusto anche di un umorismo nero, nerissimo, macabro, ma intanto snocciola gli esiti più raccapriccianti di queste autopsie e da una parte si immagina quindi l'effetto macabro che è necessario come ingrediente, dall'altra però c'è uno sguardo che io dico che Gagnaire dà quasi a come una vista particolare di cui è dotato, no? Come se vedesse dentro gli organi. Io ho detto una volta come la Blimunda, quel personaggio di José Saramago nel Memoriale del Convento, no? Che aveva ereditato dalla madre la facoltà di guardare dentro proprio gli organi delle persone. E questa vita, ecco, e questo destino biologico è interessante, no? Perché viene scrutato dall'interno, salvo poi essere interrotto da pallottole non tanto vaganti di chi ha maturato e covato rancore verso queste persone che muoiono, in questo caso 2 medici. L'ambiente medico infatti è una costante, ecco, di questo poliziesco, ma lo è anche o meglio un accenno vi è anche in un racconto precedente bellissimo, Lo Viaggio a Quitin, incentrato proprio sul ripescaggio di un morto, un barbone di nuovo, e finito poi all'obitorio di Bordeaux. Perché questi corpi di queste persone così senza possibilità di riscatto venivano, mi raccontava proprio Gagnaire, venivano venduti, praticamente si autovendevano per essere mantenuti in vita fin quando appunto morivano. E c'è una scena molto macabra che poi mi ha detto Gagnaire, che è un'esperienza di lui, studente di medicina a Bordeaux, che lo ha colpito e per 20 anni ecco, ha sofferto e elaborato fin quando non ha scritto questo racconto, liberandosi in parte di questa ossessione. Ecco. Quindi il medico e lo scrittore si compenetrano per tante ragioni. Volevo segnalare qui una bellissima tesi che è uscita recentemente di Fabienne Garneren, tesi di dottorato dell'Università di Montpellier, 700 e rotti pagine, che proprio indaga con questa bussola, appunto, il medico e lo scrittore, tutta la produzione di Gagnaire, perché lui stesso dice che anche il poliziesco non è un'eccezione, ho letto in un'intervista, non è che un'occasione di parlare delle persone, e di quelle persone che ho curato, che ho conosciuto e che ho palpato, che ho auscultato, insomma, perché i personaggi, i pazienti li tratto alla medesima maniera, li conosco con tutti i sensi e che ho spesso accompagnato alla morte, per cui questa vicinanza della morte, confidenza dolorosa della morte, delle menomazioni, delle ferite, dell'animo e del corpo, ecco, nel poliziesco lui le declina in un genere, ecco, in cui la morte è configurata naturalmente in questo modo.
Comunque è tutto da leggere e sarebbe tutto da tradurre, ma insomma io mi fermerò qui sperando in forze nuove e fresche. Ma insomma qualcuno doveva iniziare a rompere il ghiaccio, no? Beh, mi sembra la domanda che avrei voluto porti, che in realtà ti porrò comunque, mi sembra che trovi già una sua risposta nelle cose che ci hai detto. Perché proprio Gagnaire? No? Magari dopo ci tratteggerà anche il panorama letterario, perché esiste un giallo noir francese, così come il nostro noir d'autore, fortemente ancorato a un territorio che spesso diventa esso stesso un personaggio, in qualche modo possiamo dire, un po' come avviene con la Dordogne letteraria di Joan Gagnaire. E quindi esiste un panorama di giallo d'autore regionale in qualche modo e forse anche occitano, ma questo ce lo dirai dopo, ma all'interno di questo panorama perché proprio Gagnaire? Si capisce dalle tue parole questo rapporto che tu hai costruito con questo autore che è fatto anche di empatia, mi pare, no? Quindi... Sì, sì, di affetto. Gagnaire è molto generoso e come tu sai in letteratura e in traduttologia, così come si chiama, il rapporto tra chi traduce e l'autore non è sempre roseo. Invece in questo caso Gagnaire è una persona molto generosa e mi ha dato tanti suggerimenti che fra l'altro ho conservato e metterò nella pubblicazione perché è molto spiritoso, non sono solo spiegazioni, sono veramente anche cose amene che solo lui sa e sa porre in questa maniera spiritosissima. Gagnaire, ma forse occupandomi, per carità, io mi sono occupata grazie a Fausta Garavini dai miei 60 anni in avanti, i miei primi 60 anni, chiamiamoli così, di Occitano, perché prima d'allora io stessa colpevolmente non conoscevo la letteratura occitanica moderna e contemporanea e ho sentito questa esigenza di risarcimento, ecco, sempre paladina di qualche fede e ho pensato dai, gli ultimi 5-6 anni li dedico, poi naturalmente ho apprezzato moltissimo leggendo queste cose Gagnaire, quindi avevo letto qualcosa, ma proprio l'ho conosciuta ad Ostana nel 2016, tu hai rammentato, ricordo esattamente dov'era e insomma come ci siamo conosciuti, subito ha cominciato a raccontarmi appunto delle cose, della sua esperienza di medico, delle sue ossessioni, insomma c'è stato subito un gran legame. Dopo è venuto appunto a Ferrara, dopo nel 2018 c'è stato questo convegno dove eri anche e quindi ci siamo affiatati. Ha una scrittura bellissima e ha questo mix che io apprezzo molto di macabro e di umorismo, ecco l'umorismo che secondo me rende questa lettura veramente divertente, salvo poi appunto insomma essere anche, non lo so, molto umana, molto no? Empatica, c'è l'orrore e la pietà. Lui dice che in fondo la compassione è la qualità principale di un medico e di un uomo e si sente questa compassione, si sente la curiosità verso le vite. Infatti i suoi polizieschi sono molto corali, quindi non si riducono no, a uno scheletro così di cose meccaniche, di situazioni meccaniche un po' prevedibili dato il genere. C'è tutta un'umanità di personaggi, di vite che intersecano quella principale che naturalmente deve condurre, come dice lui, in maniera molto più stringente no, ad una dimostrazione. Però è proprio bello seguire anche queste figure secondarie, in questo caso le mogli, le amanti, le infermiere, appunto questi medici che sono avidi e corrotti, che sono alle volte vittime, alle volte comprimari, ma insomma sono tutti ambienti che lui sa e personaggi che lui sa sagomare in maniera impagabile, quindi è una lettura completa, un'umanità completa che lui guarda talvolta con grande severità e tal'altra anche così appunto con indulgenza
con quest'occhio che lui ha in particolare, perché mi sembra dalla sua vita, dalle responsabilità che si è preso civili e politiche, con grande attenzione verso gli indifesi, perché tu hai letto gli altri polizieschi e sai che uno è dedicato proprio ai soprusi e gli abusi perpetrati proprio ai danni degli handicappati nelle strutture che dovrebbero contenerli e difenderli. E questo non è invenzione, perché lui dice negli anni in cui appunto mi sono occupata, no, occupato di questa difesa, quindi di questo mondo in fondo adiacente, no, a quello del medico, sono venuta a contatto con una realtà, e questa in particolare la definisce la cosa più sordida che ha dovuto trattare ed elaborare letterariamente. Però poi ce n'è un altro che parla anche degli zingari, del mondo degli zingari, e altro ambiente che lui ha conosciuto, anche con molta attrazione verso la loro cultura. Oppure un altro che parla di traffico di organi, e quindi ritorniamo agli organi, no? Che sono in fondo una componente che lui non può fare a meno di trattare, di osservare. E in questo io ho detto una volta che c'è una scena della macellazione del porco, che sembra una scena così, un cameo. Lui ritorna al paese dai genitori adottivi per questa macellazione del porco, però io ci ho visto tanto un'uccisione, una spartizione, cioè una cosa molto sanguinosa, tant'è vero che lui dice, gli ripugna a lui assistere a questo dolore di questi animali che sentono l'arrivo della morte, e quindi lui prova ad arrivare quando è già tutto finito e lo si mette in grandi paioli e lo si cuoce. E quindi è una bella scena corale, ma dove queste trippe, questi sanguinacci, insomma, ti fanno parlare, ti fanno pensare ad altri organi, ecco. E tanto è vero che i medici e i macellai di campagna, in particolare uno è soprannominato il trippa, insomma, no? E spesso si chiamano alla medesima maniera, per esempio, cioè gente che fa a pezzi, no? Copaire, quelli che fanno a pezzi i pazienti nelle cliniche di lusso, e il povero maiale, diciamo, nelle cucine di campagna. Però il parallelismo vige ed è impressionante, e siccome questa storia ha a che fare con gli organi, ecco, insomma, la leggi non come una scena di costume. E anni fa, facendo un parallelo un po' ardito, ricordo di aver letto di un'intervista di Primo Levi alla quale chiedevano come faceva a conciliare il suo essere chimico e il suo essere scrittore, e lui rispose: io sono scrittore proprio perché chimico, nel senso che lui nella chimica, nel suo sapere chimico, attingeva come un serbatoio di immagini e di figure che poi diventavano nella sua prosa bellissima e limpida, letterarie. E in questo senso qua Gagnaire è il suo essere medico, cioè lui evidentemente non ha fatto il medico, ma è stato medico, è medico, Bravo, no? sì. E lo si vede sia per tutte le cose che dici tu, sia per effettivamente questa empatia che lui riesce a stabilire con i suoi personaggi, che è un'empatia molto ben costruita, talmente ben costruita che è chiaro che non è costruita, non so come dire, è naturale, sì. è un qualche cosa che gli viene. Peraltro la sua prosa, che pure, come hai detto, è letteraria e di livello elevato, è profondamente ancorata al vissuto, al reale, come si conviene a un giallo d'autore. E in questo senso qua effettivamente la sua invenzione credo che tragga molto da questa sua esperienza di condivisione con i pazienti,
che sono quelli che gli hanno permesso di riappropriarsi della lingua, o di appropriarsi di una lingua che la sua famiglia non gli aveva trasmesso. Peraltro hai accennato all'ironia, al di là di quella un po' più carnale di Rodiglia, però c'è un'ironia sottile che pervade lo scritto, che a me ricorda tantissimo certa ironia, come ti dicevo, certa ironia dei nostri anziani che io ho intervistato per tutt'altro, questo sempre riuscire a raccontarti le cose e poi infilarci un qualche cosa di traverso, di uno sguardo obliquo che in qualche modo gli permette di prendere le distanze da una situazione anche difficile e in qualche modo salvarsi, no? Ricordo le testimonianze di un ex internato militare che raccontava questo incontro con un generale inglese, diceva un gran generale, e poi abbassando il tono, ero mai pagare grande, cioè in realtà non era molto alto, no? E tutto questo gioco di dire una cosa e poi in qualche modo il suo contrario. Mi permetto di inserire qui un paio di considerazioni sulla lingua, perché sulla lingua, sul limosino, e poi vorrei che in qualche modo mi rispondessi invece su qualche cosa rispetto alla tua opera, al tuo cimento di traduttrice, che è tutt'altro che banale. Joan Gagnaire scrive in limosino. Che cosa significa? Significa che scrive in una delle varietà dei grandi dialetti dell'occitano, un dialetto settentrionale che condivide diversi tratti con l'alvergnate e con il vivaro alpino, che è quello che si parla nelle nostre valli. Lo scrive usando la grafia classica, scrive una lingua normata, quindi scrive in uno standard che è occitano, ma è occitano inevitabilmente regionale. Non esiste anche l'occitano classico, l'occitano, o meglio, l'occitano standard, l'occitano larc, come dicono alcuni, in realtà è basato sulla varietà lingua docciana, quindi anch'esso è regionalmente connotato. Quindi lui stabilisce questo parallelo con Montalbano che secondo me dal punto di vista linguistico regge fino a un certo punto, perché il mondo in cui vive Darno Guilhelm è un mondo monolingue, occitanofono, tutti scrivono in occitano, ci sono immigrati, essi stessi parlano occitano, c'è questa ironia di fondo per cui giunge anche al partito delle 3P, no? Partì per la purità occitano, in cui si prende gioco dei militanti oltranzisti perché sono raffigurati come un partito di xenofobi di fascisti sostanzialmente, con cui ogni tanto la polizia ha a che fare. Quindi c'è questo gioco linguistico che effettivamente crea una situazione straniante per certi versi, perché è scritto in una lingua che ormai pochi parlano, pochissimi scrivono, chissà quanti leggono, ma si può leggere, implica un tirocinio, un po' come quando ci si confronta le prime volte con la prosa di Camilleri, se vogliamo continuare nel parallelo, non essendo siciliani, dico naturalmente. E nel contempo però rimane una lingua che da un certo punto di vista è la lingua normale, non necessariamente regionalisticamente connotata, e al contempo però mantiene salda la sua dimensione popolare, che si vede, la sua dimensione, più ancora che popolare, la sua dimensione orale, il suo legame strettissimo con l'oralità, che viene reso attraverso una serie di scelte, per esempio quella di non appiattire, di non piallare in una prospettiva normativa, come alcuni suoi recensori francesi, occitani francesi, hanno in qualche modo, gli hanno un po' criticato, secondo me del tutto in modo indebito, perché la forza di questa lingua nasce proprio da quella essere riuscita a non sganciarsi dalla Dordogne, che è la sua patria, e pur essendo diventata una lingua per altri. Traduttrice di una lingua minore, mudiccia, maledetta, quindi una lingua interrotta in qualche modo. Come l'hai risolta? Dunque, non è semplice. Si parla nell'introduzione, si parla di una lingua popolare, così la si definisce, e soprattutto si avvisa il lettore, ma perché non era previsto che venisse tradotto, no? Che il delitto, dato che si parla di delitti, il delitto
che non si deve commettere è di accademizzarla o renderla asettica, sterilizzarla, cioè dire lasciarla con tutti gli umori, con tutte le irregolarità o comunque con tutte le sue caratteristiche legate giustamente all'oralità. Per esempio, è ricca la lingua di Gagnaire di pleonasmi, di anacoluti, l'indicativo che prevale sul congiuntivo, sono tutte cose che un pochino ci urtano, perché insomma noi difendiamo il congiuntivo, ma come si sa anche nella nostra oralità insomma vacilla, e soprattutto lui stesso, commentando nelle sue generose chiose che mi ha dato i detti, i termini, i soprannomi, i modi di dire, spessissimo dice questo è proprio perigordino, questo è occitano, questo è proprio tipico di, e quindi una tipicità linguistica, ma anche appunto queste caratteristiche di una lingua viva e molto mossa, che una volta che viene tradotta e di nuovo riassestata in un'altra lingua, l'italiano, insomma, non deve essere troppo mummificata. E dal punto di vista linguistico ho dalla mia il fatto che il poliziesco, anche il poliziesco italiano, si dice italiano ma è radicato in realtà regionali ben precise, e vi ricordo, io non sono una lettrice, ne ho letti pochi, ma insomma Malvaldi relativo al Pisano, Maurizio De Giovanni a Napoli, Carofiglio, Bari, che ne so, Andrea Vitali, Lago di Como, eccetera, eccetera. Ça a commencé. Oddio, c'è un'interferenza, posso? Il problema è che si è connesso Cabré per dopo. Prego, Ah, prego, vai benissimo. avanti, vai avanti. Posso andare avanti. E quindi è stato un invito a pigmentare, ecco, a non abusare di certe espressioni dialettali, ma semplicemente un po' speziare con le espressioni regionali, non troppo dialettali, ma regionali, che fanno dell'italiano, ecco, una lingua ancora viva, no? Con queste linfe popolari. E allora l'esempio dei traduttori di Montalbano è significativo, e infatti ne ho parlato nell'introduzione. I due traduttori di Montalbano, e deve essere un cimento ben difficile, che sono Serge Quadruppani, come si pronuncerà, comunque Dominique Vittoz, per chiaroscurare un francese che sarebbe monolitico, attingono l'uno appunto al provenzale, alle loro origini, e l'altra addirittura variante desuete del suo franco-provenzale. Quindi, come vedete, si cerca sempre di trovare una lingua mista, e quindi in questo quindi ho attinto ad alcuni semplici frasi, dialetti che nella mia esperienza, io sono toscana come sentite, ma è 40 anni che vivo in Romagna, quindi ho usato sgavagnare, ho usato invornito, per dire un po' addormentato, ma ho usato anche ravanare, come si dice a Bologna, ravanare nella rumenta, e quindi nel retrum, no? Nelle discariche. Ho usato parannanza nel caso del grembiule del trippa, no? Che quando ha già ucciso il porco e lo ripiega e corre verso un'altra gola. Ma ho usato anche delle forme del mio toscano, che ormai è desueto perché ho 100 anni anch'io, e io mi ricordo della mia nonna, e quindi ho usato scionnare che vuol dire appunto destarsi, oppure ho usato per renifler, che è molto comune e che vuol dire tirare su con il naso, nasicare, ecco, nasicata. E guardate che in italiano o usi una perifrasi, ma in una traduzione pesante, o se no il termine è ben difficile, tirare su col naso. E poi ho tradotto i soprannomi. I nomi nelle traduzioni non si traducono, ma i nomi parlanti sì. E allora è stato un divertimento. Per esempio, lui è spiritosissimo, assegna a Fibbia il soprannome di Sainte la Mort, Sente la morte, nel senso che
sniffa la morte, io sniffa morte l'ho chiamato perché dice ha il vizio di nasicare, appunto, di tirare su con il naso come sentisse puzza di morto, quindi o fiuta la morte, però dice forse per qualche puzza di cadavere che gli altri sentono, no, al suo passaggio. Oppure appunto il macellaio, si è detto il trippa, oppure l'avvocato che ha il soprannome un po' beffardo di La Bafeglia, che vuol dire chiacchierone, e io ho usato il dottor Ciacaron. Insomma, anch'io ho messo insieme così qualche termine naturalmente diluito nella prosa per non appunto usare un italiano del tutto piatto e standard e quindi mi sono divertita a usare questi termini, anche un po' della mia vita, quindi dal toscano, scusate, al romagnolo, ecco, al romagnolo. Poi mi dicevi della lingua in pericolo, no? Tradurre il significato. Allora, tutti noi lavoriamo per una causa. Come stai? Tutto bene? Sì, adesso mi sono collegata anch'io. Posso parlare? Sì, sì. Matteo? No, vai, si collegano e automaticamente parte con l'audio. Benissimo, va bene. Allora, dunque, chiaramente mi sono messa in questa impresa così, che è un po' onerosa, ma qualcuno doveva fare e quindi spero in una scia. Non si è detto che l'occitano non è tradotto, la letteratura occitanica moderna in larga parte non è tradotta e quindi non è conosciuta. Quindi occorre un lavoro, anzi un lavoro sistematico, occorrerebbe. E quando questa lingua è in pericolo, uso le parole di Antonio Prete, questa dice, vi leggo: difendere tutte le specie linguistiche oggi che la loro sopravvivenza è minacciata è un compito ecologico e dunque politico del traduttore. Ogni lingua sembra attendere il transito in una nuova lingua per potersi rinnovare. Tradurre è forse cercare nel corpo vivo delle altre lingue e nel respiro del nuovo testo qualche lontano riverbero di quei suoni e di quei silenzi. Speriamo che di questi silenzi dell'occitano, insomma, non ce ne siano troppi e che sia una lingua silenziata, come è stata silenziata nei secoli, dal francese, non sia del tutto silenziata dalla globalizzazione, dal disinteresse, dal fatto che non esista come interesse verso questa cultura. E poi dice ancora Prete, e in questo mi vedo, che tradurre è un'impresa amorosa. Lì per lì, ho detto, mi ha un po' colpito, ma è vero. Quello che io faccio lo faccio anche per amore delle persone. E Gagnaire è veramente una persona generosa, simpatica. Non vi posso parlare delle cose divertenti, addirittura mi ha detto hai fatto una congettura che non è vera, ma se avessi conosciuto, a proposito di un film, il film che tu presumi, no, a cui abbia alluso, ci avrei messo quello, dice, t'autorizzo a cambiare il testo, capito? Dice, naturalmente non l'ho fatto, però è così generoso che dice, è un'idea migliore della mia, cambia pure il testo. E appunto Prete dice, è questa impresa amorosa, e dice si viaggia in una lingua che si deve conoscere, magari per tradurla, nelle sue foreste, nelle sue meraviglie, però attraverso la propria lingua. E questo infatti mi ha indotto a, non lo so, anche a rivangare tanti termini che ho dimenticato, ma che mi hanno ricordato, insomma, persone che non ci sono più, che non le pronunciano più, e quindi è veramente un sommuovere, ecco, rimuovere anche tanta realtà linguistica che ricordo. Grazie mille. Sì, l'immagine del rapporto amoroso è molto più bella. Io ricordo di aver letto del traduttore di Kafka che invece paragonava la traduzione di Kafka a uno stato di malattia, ecco. Però
in entrambi i casi mi sembra la cosa interessante questo corpo a corpo che uno deve appunto, dare con la traduzione, tanto più in un caso di una lingua come questa, no? Per cui si deve creare, inventare più che ancora che quando si traducono le grandi lingue standard, un corrispettivo adeguato e credibile. In questo io, che ho visto alcune anteprime della traduzione, posso assicurarvi che il lavoro di Monica è un lavoro veramente apprezzabile e encomiabile, che il libro vi consiglio di leggerlo, ha un ricco apparato di note, che permetterà proprio a chi vuole seguire le fasi di questo ingaggio di ricostruire tutto il percorso. Ti lascio ancora la parola e poi chiudiamo perché chiudiamo sicuramente. Volevo spendere veramente una parola per ringraziare l'editrice Veronica Fresta, perché ha accettato tutte le condizioni dell'Istituto di Studi Occitani, della sezione Perigordina, di farne appunto un libro completo con un'introduzione. Questo l'ho fatta io, però lei ha firmato anche di pubblicare un libro che non si vende così in questa formula, cioè solo universitaria, però mi ha anche promesso, e questo Gagnaire lo sa ed è felice, che aprirà una collana cominciando dal tradurre tutti gli altri polizieschi di Gagnaire, e questo per una persona di quel valore, di quell'età. Gagnaire è uno splendido ottantenne, ti ha dato tanta gioia e tanta speranza. Però questa editrice, voglio dire, si spende per l'occitano, un po' come era successo per quell'editore premiato anche a Ostana, Clive, mi pare, come si chiama, Butler, ecco, che ha aperto quella collana sulle lingue meno parlate d'Europa. C'è l'occitano, ma ci sono altre lingue, quindi cose coraggiose. Per fortuna qualche editore fa anche una scelta coraggiosa, appunto, e non di grande tornaconto. Quindi insomma sono contenta. Grazie mille, doverosa questa aggiunta finale, perché dice molto del contesto in cui ci troviamo ad operare. Grazie ancora. Grazie a te. La parola, come si dice. Grazie mille a Monica Longobardi, grazie mille a Matteo Rivoira, perché il vostro intervento è stato assolutamente illuminante e molto chiarificatore, e ringrazio ancora, anche se probabilmente non ci sta più ascoltando, Joan Gagnaire per essere stato presente. Noi avevamo previsto un video in cui lui leggeva il suo romanzo, averlo presente insieme a voi due è stato veramente un privilegio. Vi ringrazio molto per il vostro intervento. Mi auguro di rivedervi presto e vi invito ad ascoltare i prossimi interventi del premio, così come faccio con tutti gli ascoltatori. Grazie mille, a presto. Chiedo alla regia di mandare la sigla di introduzione per il prossimo intervento che vado a presentare. Come vedete, l'argomento che abbiamo appena lasciato continua in questo tardo pomeriggio, perché continuiamo a parlare di traduzione, che come voi sapete è fondamentale nel caso soprattutto di lingue minoritarie che non hanno una diffusione così ampia come molte lingue nazionali, e in cui spesso la traduzione si rende necessaria per far conoscere i contenuti dei testi che vengono appunto tradotti, per fare in modo che chi non conosce quella lingua possa conoscere le tematiche di quello che viene scritto. Diamo il benvenuto, e con un grande onore lo faccio, a Jaume Cabré, che è uno dei più grandi scrittori in lingua catalana contemporanei, tradotto e conosciuto in gran parte dell'Europa e anche nel mondo. Diamo il benvenuto alla sua traduttrice, che potremmo dire storica, ufficiale. Se non sbaglio, lei ha tradotto praticamente tutti i libri di Cabré all'italiano. A volte capita che un autore venga tradotto da traduttori diversi, e invece lei è un'affezionata traduttrice, e quindi rende ancora più facile è ancora più facile il compito di tradurre un testo, perché dal momento che si conosce un autore credo che sia un valore aggiunto, no, alla traduzione, e modera
questo intervento. Maria Teresa Torino, conoscenza storica del premio Stana, che si occupa appunto di lingua spagnola, di lingua basca, e loro ci racconteranno appunto insieme a Stefania Maria Ciminelli, che è un'esperta di traduzione dal catalano, e grazie anche alla presenza dell'autore in persona, ci racconteranno le difficoltà e le facilità e soprattutto i privilegi e tutto quello che c'è di prezioso in una traduzione, in questo caso dal catalano all'italiano. Lascio la parola a voi, vi ringrazio molto e per tutti gli ascoltatori buon ascolto di questo intervento. Arrazzaldeon, buon pomeriggio a tutti, sono contenta di partecipare al premio Stana anche se a distanza e di condividere con questo momento di partager con due persone capaci di parlare al cuore e di smuovere dentro le persone sentimenti e riflessioni sulla condizione umana e farci avere una sensazione di ascoltare la musica mentre si leggono i loro testi. Parlo di entrambi come due artisti perché sia Jaume Cabré, che ho l'onore di presentare, e la sua traduttrice Stefania Ciminelli creano questa magia insieme di trasmettere delle riflessioni incredibili sullo stato umano. Le opere di Jaume Cabré sono tradotte in 15 lingue e hanno raggiunto un successo straordinario sia in Germania, in Francia e in Olanda, consacrandolo come uno dei protagonisti in primo piano nella letteratura internazionale, diciamo, e Stefania lo ha sapientemente tradotto. Senza Stefania non lo avremmo conosciuto qui in Italia. E proprio perché si crea un legame speciale tra traduttore e autore, avrei pensato di introdurre questi due personaggi molto importanti facendo un'intervista doppia, facendo a loro una intervista familiare. Infatti vorrei presentarvi e fare direttamente queste domande ai due protagonisti del momento, dell'ora, chiedendo per esempio, Stefania non la vedo però, chiedendo qual è il nome con cui vi chiamano i vostri familiari. Stefania? Inizio io, sì, i miei familiari. Stefania, qualche amico Stefi, anche se a me non piace, e in famiglia qualcuno Ste, per abbreviare. Okay. E Jaume Cabré? Come la chiamano i suoi familiari? Perdó, és que no... M'he perdut. Sí, com et diuen en família? Com em diuen? Jo em dic Jaume. Jaume. Mi chiamo Jaume. I tothom em diu Jaume. E mi chiamano tutti Jaume. La feina, a la vida, Jaume. Jaume és com seria Jacob, o en italià com seria... Giacomo. 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 Esatto, bene. Come è diventato scrittore? Ripasso la domanda a Jaume. Come è diventata traduttrice per Stefania? Quindi come è diventato scrittore? Com t'has fet escriptor? Sí, doncs perquè m'agrada llegir. Com vaig dient coses i tu vas dient o al mateix temps? Sì, perché mi piace leggere. Vale. E come sei diventata traduttrice? Em sembra che voleva continuare. Aggiungere qualcosa? Sì. Certo. Sí. Volia saber alguna cosa, no, Jaume? No, el que volia dir és que per mi és més senzill escriure que no pas traduir. Per me è più facile scrivere che tradurre. Ok. Sí, em sembla a mi. I per tant em trobo molt bé amb la creació d'escriure. E Stefania come è diventata traduttrice? È una passione che credo di avere da tutta la vita, mi è sempre piaciuta, ci sono arrivata forse un po' alla larga. Ok, e vi siete mai invertiti i ruoli? Quindi infatti Jaume più o meno ha tradotto? Jaume? Has traduït mai alguna cosa? Algun moment he provat de traduir alguna cosa, però era un desastre, perquè la gràcia que tenia l'original, jo feia pecats. Una volta ci ho provato, ma ho fatto un disastro perché la scrittura, l'eleganza che aveva l'originale l'avevo rovinata. E tu Stefania, hai mai provato a scrivere?
Hai mai scritto un Io romanzo? scrivere non sono andata oltre l'età adolescenziale, un paio di racconti, poesie, ma veramente produzione adolescenziale. Ok, vorrei sapere adesso il vostro primo incontro. Vorrei sapere come Jaume ha conosciuto Stefania. Mira, me'n recordo perfectament. Sí? Sí. Els editors em van dir, mira, tenim la persona que et traduirà a l'italià. I aleshores em van dir qui era i me la vaig trucar i vam quedar a prop del lloc de l'editorial. Sí, I la vaig esperar i ella anava amb una moto. Va arribar amb una moto i dic, oh, carai, tu, una traductora, en fi, amb energia. I recordo que vam estar xerrant molt i sobretot m'impressionà que parlés un català fantàstic. Si pots... Mi ricordo perfettamente, mi hanno avvertito gli editori che avevano la persona, la traduttrice, la persona che avrebbe tradotto i miei libri, l'ho chiamata, ci siamo incontrati vicino alla casa editrice e lei è arrivata in moto, mi ha stupita, guarda che traduttrice, quanta energia. E mi ricordo che mi ha impressionato molto come parlava bene il catalano. Ok, e Stefania, come l'hai conosciuto? Hai lo stesso ricordo? Sì. Bene, ok. E qual è il primo libro che ha letto, Jaume? E qual è il primo che ha inciso nella sua vita? E qual è il tuo primo libro letto che ha inciso nella tua vita, Stefania? Em sembla, no n'estic segur, però em sembla que va ser el Zan d'Andrei Platonov. Andrei Platonov, un escriptor rus que em va interessar moltíssim i em va meravellar i llavors em vaig dir m'agradaria escriure com Platonov. Il libro Encara no escrivia, perdó. Sí. Il libro che mi ha influenzato di più è stato Zan di Andrei Platonov e mi ricordo che quando l'ho letto mi ha impressionato molto la sua scrittura e che ho detto voglio scrivere come lui. Ok, e Stefania invece il tuo libro che ha inciso nella tua vita? Sono molti, io mi ricordo probabilmente sono rimasta all'età appunto molto giovane, mi ricordo c'è stato un periodo in cui leggevo parecchio Thomas Mann, Manès, probabilmente era anche una moda del momento, però mi ricordo che mi avevano appassionato molto e credo mi abbiano influito molto. Certo. Allora, un'altra domanda è, un difetto di uno scrittore. Qual è il difetto di uno scrittore per Jaume e un difetto di un traduttore? A mi em sembla que... A veure, l'escriptor que es pensa que és el millor s'està equivocant i només pensar això ja és un defecte, em sembla a mi. Di uno scrittore pensare di essere il migliore, solo questo sbaglia. Sí, perquè llavors es donen aquelles coses de una cosa que deia Eugeni d'Ors, referit a un col·lega, diu, quina gran cultura que hauria tingut si hagués llegit tots els llibres que va escriure. Succederebbe quello che disse Eugeni d'Ors di un collega, che gran cultura che avrebbe avuto se avesse letto tutti i libri che ha scritto. E per te, Stefania, il difetto di uno scrittore? Il difetto di uno scrittore tecnicamente non so, però come lettore... Di un traduttore, se no. Di un traduttore una mancanza di curiosità, forse. Potrebbe essere. Un pregio invece, ribatto la domanda, un pregio di un traduttore di una lingua minorizzata e un pregio di uno scrittore in lingua minorizzata. Per me un pregio di un traduttore credo in tutte le lingue, però soprattutto la lingua minoritaria è sicuramente trasmettere attraverso la traduzione
tutta quella cultura che si deve trasmettere, cultura in senso lato, e che comunque è una virtù che dovrebbe avere qualsiasi traduttore. Esatto. E per Jaume un pregio di uno scrittore di lingua minorizzata? A veure, això de ser un escriptor d'una llengua minoritzada. A veure, alguna vegada, quan anava a Madrid, perquè havien traduït el meu llibre en castellà i anava allà, la primera cosa que em deien els periodistes eren per què no escriu en castellà? Ho pots repetir? Sì, è rimasto un po' perplesso sul fatto di scrittore in lingua minorizzata, o minoritaria, come vogliamo dire. Si ricorda che soprattutto ai primi tempi, quando andava a Madrid a presentare alcuni libri, i giornalisti gli chiedevano sempre: ma perché non scrive in spagnolo? E cosa rispondeva? Llavors diu, escolti, diu, és que si escrius en espanyol et llegirà més gent. Se scrivi in spagnolo avrai più pubblico, più lettori. Però llavors jo no podré escriure de debò. E però lui rispondeva: io però non potrò scrivere davvero. Perché l'ànima de l'escriptura ha de ser amb la teva llengua. Perché l'anima della scrittura è nella propria lingua. I si som parlants, que som 10 milions, doncs som 10 milions, no som més. I què? Els italians en teniu més, mira, Se ci sono teniu més sort. Se ci sono 10 milioni di lettori, di parlanti, avremo 10 milioni di lettori. Pazienza, in Italia ce ne saranno di più. Perquè, esclar, també hem de pensar de la gent de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià, l'Alguero, tot això són zones de parla catalana. Sì, parlo di 10 milioni calcolando la Catalogna, le Isole Baleari, la regione valenziana, Alghero, Sardegna. E Stefania, per te invece un pregio di tradurre in lingua minorizzata? Tu traduci anche in altre lingue, effettivamente, puoi non rispondere. Traduco dallo spagnolo e dal catalano, sì. Esatto, sì, anche. E da quanto tempo parli catalano, Stefania? Ormai direi da più di 30 anni. E cosa rappresenta per te questa lingua? Per me cosa rappresenta? Ora anche la quotidianità, perché appunto vivendo in Catalogna da tantissimo tempo e ho molti rapporti più in catalano che in spagnolo. E poi questo canale per una cultura che attraverso questo canale continuo a scoprire una cultura che comunque mi piace molto. Anche per te rispecchia l'anima. Una delle parole più belle per Jaume in catalano? Una de les paraules que t'agraden més en català. Doncs no ho sé, però aquesta pregunta me l'han fet només italians. D'altres països no. És molt curiós. Non lo so, questa domanda me la fanno solo gli italiani. È strano. Hi ha moltes paraules boniques. Moltíssimes. N'hi ha que són simplement per entendre's, però de tant en tant en trobes alguna que dius, ai, que bonic, però són moltes. És que hi he estat pensant i no porto niente. Ci sono molte parole belle, ma ho pensato, ma non... E per te, Stefania? Per me, mi sembra che un'altra volta anche me l'avessero chiesto, a me piace molto la parola enraonar, che non tanto per la fonetica, ma perché è una parola, vuol dire parlare, però con questa radice di ragione, mi fa pensare sempre a un parlare e pensare. Non sempre così, però la parola porta questa radice. Està molt bé això que dius, és molt intel·ligent. És molt intel·ligent. Sì, infatti. Una definizione di scrittura. Paraules sobre un paper
que serveix per comunicar-me amb algú que mai no coneixeré. Parole su un foglio di carta che mi servono per comunicare con qualcuno che non conoscerò mai. Ok, per te Stefania? Io non scrivo, traduco. E per me la scrittura come lettore, per me è un modo per comunicare con l'autore ma anche con me stessa, è anche un'introspezione. Ok, e come ultima domanda, che cosa pensa di Stefania Jaume e cosa Stefania pensa di Jaume? Un messaggio che vorreste dirvi, non vi vedete forse da un po'. No, ¿Qué piensas tú de mí y qué pienso yo de tú? Que penso que és un privilegi haver conegut Stefania i que hagi tingut la sort que hagi estat la persona que m'ha traduït tots els llibres. Oi que me'ls has traduït? Tots els que han sortit en italià els has traduït. És un privilegi. Che è un privilegio averla conosciuta e che sia la mia traduttrice che ha tradotto tutti i libri che sono usciti in Italia. Sì, e tu Almeno uno ho specificato io. E per me sì, credo che questo sia uno scambio di elogi, perché per me è anche un privilegio aver conosciuto Jaume Cabré come scrittore, come traduttrice, perché ho potuto conoscerlo forse più a fondo. Comunque un traduttore è un lettore che approfondisce molto il testo, quindi lo conosce molto, e anche come persona, che appunto ho tradotto tanti libri e piano piano ci siamo conosciuti sempre di più, e per me è un po' un regalo della vita aver potuto conoscere Jaume come persona. Esatto, parliamo di partagiare, infatti, io vi ringrazio entrambi per questo piccolo giochetto di questa intervista doppia con risposte brevi, iniziale, proprio per far vedere questo legame che c'è, questa condivisione di contenuti, no? E anche di sensibilità che si è creata tra di voi, che di solito si crea tra un traduttore e un autore, tra lo scrittore vero e proprio, e che infatti deve riuscire a rendere lo suo stesso pensiero, il suo stesso tono, in un'altra lingua. E effettivamente la scrittura di Jaume è molto complicata. Io lo ammiro tantissimo perché ho letto alcuni suoi libri e soprattutto sono rimasta incantata dal tono e dalla facilità con cui ci descrive anche le cose più brutte, ad esempio la malvagità del mondo e la criminalità, il lato oscuro che c'è nelle persone. Cabré inizia da giovane e affianca alla scrittura letteraria anche la sceneggiatura, e anche scrive per le serie televisive, ha insegnato anche lingua e letteratura catalana, anche scrittura audiovisuale all'università, però riesce benissimo a conciliare tutti questi suoi aspetti, e non solo nel racconto, nella narrativa, ma anche nei saggi, perché ha parlato anche in alcuni saggi della sua creazione artistica. Ora iniziamo una vera e propria intervista in cui vorrei chiedere a Cabré come nascono i suoi romanzi e se ci può parlare di questo processo creativo, di come si crea un romanzo. Effettivamente so che è difficile spiegare gli impulsi che provocano la scrittura e ci vuole una certa forza di volontà per continuare quell'impulso e portarlo a termine. Quindi credo che sia un po' difficile rispondere a questa domanda, però sarei molto curiosa di sapere come crea i suoi romanzi. M'ho resums per Sí, saber exactament. La pregunta es, ¿cómo neixen las teves novelas? ¿Cómo creas tú las teves novelas? Que es una pregunta difícil, que ja ho sabem, però volem saber una mica com és el teu procés creatiu. Mira, faré un exemple. Vaig estar per fer les veus del Pamano, le voci, com es diu? Le voci del fiume, un esempio, per scrivere le voci del fiume, le veus del Pamano. Sí, van ser 7 anys de feina. 7 anni di lavoro.
lavoro per fer això. I aleshores, quan vaig acabar aquest llibre, vaig llegir un altre llibre, ara no recordo l'exacte títol, però de Vladimir Yankelevich, un professor que va ser molts anys de la Sorbona i que va ser una persona sobrevivent de la Segona Guerra Mundial com a jueu que era. I va dir una frase, vaig llegir una frase que deia Vladimir Yankelevich, que deia: "Pare, no els perdonis, que saben què fan". Li pots dir Sì, això? alla fine, quando ho finito di scrivere Le voci del fiume, ho letto un altro libro di Vladimir Yankelevich, che è un sopravvissuto della Seconda Guerra Mondiale, un ebreo, e mi ha colpito in particolare una frase che dice: "Padre, non li perdonare perché sanno quello che fanno". Interessante. Això em va entrar per dintre. Però jo havia acabat ja la novel·la i llavors vaig posar-la al començament de la novel·la de Voci del fiume. No? Ho vaig posar al començament. E questa frase mi ha colpito molto, io avevo già finito il romanzo e l'ho messa come in eserba. Però què va passar? Que això ho van editar, aquest llibre, però em vaig quedar amb el coquet de la frase de Yankelevich. Una volta pubblicato il libro, mi è rimasta questa frase di Yankelevich dentro. I per tant, la gràcia, com ho diria, la raó profunda de continuar escrivint va ser de donar-li la raó a Yankelevich. En certa manera era això. Havent llegit això vaig dir: he d'escriure una altra cosa. I em vaig posar a escriure. Això van ser 7 anys de feina. 7 anni. I això van ser 8 anys escrivint cada dia. Però... Digues. No, pensava que havies acabat. No, Digues. un rotllo. No. Que aleshores cada començament d'un llibre ve donat per una situació personal i ambiental meva del moment. Això potser sí, pots dir? Questa frase ha continuato a funzionare dentro di me, è stato un motivo profondo per continuare a scrivere, e ho cominciato a scrivere quello che poi è stato Io confesso. Quindi con Le voci del fiume 7 anni di lavoro, con Io confesso 8 anni di lavoro. E questo per dire che i miei romanzi nascono sempre da un motivo profondo, da cose mie o ambientali. Ok, quindi c'è una lunga gestazione di un romanzo, e anche la particolarità della sua scrittura però è dilata i tempi, e diciamo ci sono anche figure che si fondono. Lo stile è molto particolare, si riesce a dire anche con le parole senza dirle veramente, cioè si sente, c'è una struttura che lega il tutto. Riguardo, però prima di farle la prossima domanda, volevo proprio ritornare sulle voci del fiume, che riguarda a parte il processo creativo, ma proprio la creazione del titolo, e se lei tanto legato anche alla traduzione del titolo in modo fedele, proprio perché ha preso il libro Le voci del fiume. Mi pare che in catalano sia diverso il titolo originale, e volevo sapere appunto, anche il titolo subisce la lunga gestazione del romanzo. Preguntant pel títol, si en aquest cas pren l'exemple perquè, de fet, les veus del Pamano en italià és Le voci del fiume, i llavors es pregunta si també el títol té un treball tan llarg per darrere. Mira, quan sobretot els alemanys ho fan molt, canviar els títols dels originals.
No sé per què tenen aquesta mania. I en el moment que ho havien fet, l'editor italià havia vist que això era les veus de Tamano, no? Doncs deia les veus del Tamano en alemany, i llavors ell també va voler fer les veus del riu. I així va quedar. A mi m'hauria agradat. In questo caso viene dal fatto, non motivato proprio, ma insomma, visto l'editore italiano, ha visto che era stato cambiato anche in tedesco. I tedeschi lo fanno spesso di cambiare il titolo. Grazie. Voleva aggiungere? Un'altra domanda particolare, appunto la prossima, riguarda sempre il processo creativo e la particolarità della scrittura, che è basata su una struttura musicale. Io ricordo L'ombra dell'eunuco del 1996, che però in Italia è stato tradotto con La nuova frontiera, con cui Stefania collabora, nel 2010. C'è una struttura che è simile a quella del concerto per violino e orchestra di Alan Berg. Quindi lei riesce a dare al tempo stesso del romanzo anche la musicalità del concerto, appunto. E volevo proprio sapere come mai la musica è così rilevante nel suo processo creativo e come fa ad essere sempre presente. C'è anche un altro protagonista, il violino, che ritorna e che è un simbolo molto importante, questo André che è un protagonista di un altro romanzo, che però suona prodigiosamente questo violino, quindi la musica è un qualcosa di ricorrente sia nella struttura sia nei racconti. Devo sapere come mai e in che modo. En resum, ¿Cómo es que la música es tan presente en la teva escritura i tant en l'estructura com en els personatges? Yeah. En l'estructura ha portat l'exemple de l'ombra de l'eunuc. Saps què passa? Jo volia ser músic. Digues. Volia, no? Jo volia ser músic, sí. Voleu essere musicista. Sí, i aleshores, en el moment en què a casa es fa molta música, quan jo era petit, amb els 5 germans i els pares, doncs els pares sempre estaven tocant el piano, o un o tots dos a 4 mans. I llavors, això et queda aquí dintre. Les meves germanes grans van aprendre piano, els nens havien de fer matemàtiques, allò d'aquella època, i tots els fills ens hem quedat amb l'ànsia, a tots els germans, amb l'ànsia de la música, de tenir-la, d'escoltar-la. I em caso amb una senyora, que és la Margarida, que toca el piano, i aleshores, quan no ens escolta ningú, jo toco el violí i ella toca el piano, ens ho passem molt bé, però ho fem molt malament. In casa con i miei genitori si è sempre ascoltata molta musica, perché loro suonavano il pianoforte e tutti, eravamo 5 figli e tutti ascoltavamo e suonavamo con molto piacere. E quindi c'è rimasto a tutti questa seme della musica. E poi mi sono sposato con una signora che si chiama Margarita e che suona il pianoforte. Allora ogni tanto, quando nessuno ci ascolta, lei suona il pianoforte e io il violino. E lo facciamo molto bene. Molto. I quan estem sols, com que diem. I el que hem fet algunes vegades és fer venir músics a casa i invitar amics, i hem arribat a tenir 40 o 50 persones al lloc on tenim el piano, tots una miqueta apretadets, però una quarantena de persones, i això durant un temps ho hem estat fent cada any. Ara fa uns quants anys que no, però si hi ha algun quartet o així que diuen que volem entrenar-nos amb aquest quartet, que encara el tenim així, doncs vingueu a casa
i ho diem a 10 amics i llavors ho fan a casa. Això és un luxe. Per un periodo abbiamo invitato regolarmente ogni anno degli amici musicisti a suonare a casa e invitavamo 40-50 persone ed eravamo tutti lì stretti, insomma, ascoltavamo insieme la musica. Ora è tanto tempo che non lo facciamo, ma a volte sì, se c'è un quartetto per esempio che conosciamo e che ci dice vogliamo provare questo brano, vogliamo provare questo concerto, allora lo rifacciamo e li invitiamo a suonare a casa nostra e lo diciamo a una decina di persone. E Stefania, infatti interessante, questo non lo sapevo. Sai che l'altra volta parlando, infatti mi hai raccontato che eri andati a un concerto che è stata una riscrittura in chiave musicale di Io confesso, che è un'altra dei romanzi famosissimi di Cabret, bellissimo, e soprattutto la traduzione ha vinto un premio, no? E tu hai vinto un premio attraverso questa traduzione di questo libro difficilissimo, ma molto bello, che appunto riguarda Adrien Adrevol, non so se lo pronuncio bene, che è questo suonatore di violino. Poi non so se Jaume sa di questo concerto, di questa riscrittura di Io confesso, ce la puoi raccontare? Sí, Jaume, que l'última vegada vam parlar amb la Maria Teresa, li vaig comentar del concert de les confessions d'Adrià. I, per tant, com a reescriptura d'una novel·la teva amb música. I volia saber si pots explicar alguna cosa. Sí, un compositor australià va venir a casa a demanar-me permís de fer servir la lectura que havia fet del llibre, em demanava permís, de convertir-ho en música. Un compositore australiano è venuto a casa a chiedermi il permesso per trasportare in musica la sua lettura di Io confesso. I al cap d'un parell o 3 d'anys, no sé, l'any passat s'havia d'estrenar al Palau de la Música Catalana, no va poder ser, i aquest any passat, abans de la part més cruda, vam estrenar aquesta obra extraordinària, però que, en fi, ell diu que està aspirat, tenint en compte el llibre, però allò és una música molt bona i si hagués llegit un altre llibre, doncs també. Però és un home molt interessant i fins i tot el solista és una guitarra perquè és un instrument que a ell li interessa molt i són nous, jo crec que eren sons nous molt bonics els que vam sentir al Palau de la Música Catalana fa 8 o 10 anys, quan encara es podia caminar una miqueta sense problemes. E questo compositore dice che per scrivere questo concerto, un concerto per chitarra orchestra, che si è ispirato al mio romanzo, però secondo me è una musica bellissima, una musica incredibile e avrebbe potuto scriverla sicuramente ispirandosi a qualsiasi altra cosa, perché comunque è molto bello. Ed è stata... doveva esserci la prima al Palau della Musica l'altro anno, ovviamente non si è potuto fare per il Covid e quest'anno abbiamo potuto sentire. È una bella soddisfazione, effettivamente, quando è una particolarità che io non ho mai trovato in altri autori. Infatti sono rimasta colpita anche dalla tua traduzione, Stefania, perché poi ho letto i libri tradotti da te, dove si sente proprio questa musicalità e ti si lascia dentro questo tono e questa grazia, e ti sembra veramente di creare di stare in una magia completa, perché tutti i personaggi, anche di quando si parla della figura di Adrien, che poi ha un senso di colpa suo, parla dei suoi dubbi, delle sue incertezze, è un uomo che racconta la sua storia con un tempo dilatato, appunto, alla fine lo trovi umano, reale, più reale delle persone reali effettivamente, e questo te lo rende anche
questo incontro che di solito si può avere anche nella realtà, se si pensa che ogni persona ha una propria musica. E a me piace molto, devo dire che sono veramente sorpresa e contenta di aver conosciuto te e Jaume grazie al Premio Ostana e di presentarvi qui, davvero è un onore. Infatti la musicalità devo dire che è eccezionale, anche la tua. Mi chiedevo se erano le parole catalane che producessero questa musicalità, se nel processo di creazione ci sia anche un richiamo tra una parola e l'altra. Però avviene anche nell'italiano, quindi non so effettivamente quale sia la risposta e se sia un'intenzione e quindi la musicalità la porta, viene successiva, la si ha dentro, quindi questo non lo so. Però lasciamo questo dubbio. Això m'ha fet, si em permet, Sí. pensar en una cosa, i és que un dia em van fer una senyora em va fer una entrevista i li vaig confessar és que a mi el que m'interessa és la música. I estic escrivint, però m'agradaria la música. Em va mirar així, en silenci, i llavors va dir li dius això tu amb ella primer? Una volta una signora mi ha fatto una domanda e gli ho detto a me quello che mi interessa è la musica, mi piacerebbe essere musicista, appunto non scrivere. La signora mi ha guardato un po' così. Sí. I aleshores em va dir sí, i vostè podria ser que fos un violinista i que quan acaba el concert li faig l'entrevista i vostè em diria jo toco il violí, però jo el que voldria és escriure. Sì, allora lei potrebbe essere stato un violinista, avrebbe fatto un concerto e io magari dopo il concerto le chiederei, le farei un'intervista e lei mi direbbe sì, io sono violinista, ma in realtà quello che vorrei è scrivere. Sí, són aquelles, el que en podríem dir, els impulsos de l'art es fan a partir del que tens. O és la paraula, o és la música, o és el dibuix i la pintura. Hi ha elements que t'ajuden. I a cadascú, doncs, el que li dona més habilitat o el que ha viscut coses concretes que el fan anar cap a la pintura o cap a... Sono gli impulsi dell'arte che uno ha e li esprime attraverso il mezzo che ha sviluppato, quindi può essere la parola, la musica o il disegno. Ma una domanda mi viene, proprio perché nelle varie edizioni è ritornato questo tema del Premio Ostana. Nelle varie edizioni abbiamo parlato della libertà che ha di solito uno scrittore di lingua minorizzata o un artista di lingua minoritaria o minorizzata, io la chiamo in questo modo ormai. E mi chiedevo se anche per Jaume c'è un senso di libertà maggiore proprio perché utilizza il catalano e non deve stare a delle strutture dovute alla lingua maggioritaria, diciamo. Digue-m'ho. Es pregunta si sobre la llibertat d'un escritor en llengua minoritzada, si té més llibertat perquè no ha d'observar les estructures d'una llengua majoritària. No, a mi m'agradaria tenir... D'entrada m'agradaria tenir llibertat i tenir una llengua que sigui llibertat. A Catalunya tenim ara problemes perquè volem llibertat i a Espanya això no ho em passa mai. Intanto mi piacerebbe avere la libertà. Noi dovremmo avere una lingua in libertà. In questo momento abbiamo dei problemi per questa cosa perché la stampa non digerisce. Infatti, un'altra delle mie domande era proprio questa situazione appunto della Catalogna e come se c'è una rivendicazione della lingua catalana e come avete vissuto appunto questo tentativo di indipendenza della Catalogna. Bé,
la llengua catalana, per sort, perquè hem tingut la possibilitat, després de la democràcia, l'escola es fa en català i al mateix temps també s'explica el castellà i l'anglès. I això ha estat una cosa molt important per mantenir la llengua catalana, que és la nostra, encara que a Espanya no ho veuen tan clar, però és igual. Doncs això fa que tots els nens s'escolaritzen amb el català, amb el castellà i amb l'anglès. I segons en quin lloc amb el francès, segons quina escola l'italià, però in generale amb l'inglese. Sì, dopo la dittatura nelle scuole si studia in catalano, si fa anche lo spagnolo e in genere l'inglese o chi fa anche. Però comunque una cosa importante è che si possa fare istruzione nella lingua nostra catalana. Quan els periodistes espanyols em deien per què no escrius en castellà, que et llegirà més gent, diu, és que vostè no ho entén. Li contesto, vostè no ho entén, dediquis al futbol. Quando i giornalisti a Madrid mi chiedono perché non scrive in spagnolo, io proprio dicevo, ma lei non capisce com'è possibile. E Stefania, riguardo alla libertà, faccio una domanda. Quante libertà ti sei riuscita a prendere nel testo, traducendo testi così difficili, con una struttura così complessa, perché alla fine è anche il non detto quello che emerge e che è importante nella scrittura di Cabret. Diciamo che c'è un sottinteso che è molto forte, ci sono anche delle citazioni e dei rimandi in tutta la sua letteratura, dei simboli che si ripetono, ma anche dei personaggi che ritornano. E anche la caratterizzazione dei personaggi. Quindi mi chiedevo quanto di te emerge nelle traduzioni che fai di questo autore. Sicuramente credo come in tutte le traduzioni emerge il bagaglio culturale del traduttore e anche in un certo senso i riferimenti o il bagaglio familiare o il personale, a volte anche senza accorgersene. E probabilmente a me viene sempre in mente come libertà è difficile perché appunto non essendo la traduzione comunque un'interpretazione in quel senso. Credo che siamo liberi ma rimanendo aderenti al testo e quindi all'intenzione dell'autore, Come aneddoti posso dire che a volte ci vengono delle parole che magari sono tipicamente del nostro lessico familiare e ci stanno molto bene in quel punto e lo vogliamo mettere. Quella può essere una libertà del traduttore. Esatto, quindi ti sei concessa, diciamo... A volte sì. Piccole cose, sì. E quali sono quelle difficoltà maggiori che invece hai trovato nel tradurre un autore così particolare, appunto? Beh, sicuramente, soprattutto all'inizio, quando non lo conoscevo ancora, ho dovuto imparare a immergermi in questo stile, a lasciarmi andare, perché proprio io credo che sia proprio un lasciarsi andare per seguirlo nel suo gioco letterario, che è un gioco letterario fatto di tante cose, di contrapposizioni, di associazioni, accostamenti tra personaggi, tra epoche molto diverse, spostamenti di punto di vista che è molto importante. Per quello tu all'inizio dicevi ha uno stile che dice più, cioè è un di più rispetto a quello che racconta, perché con lo stile ci sta dicendo qualcosa che non ci sta dicendo esplicitamente. E tutte queste cose si imparano strada facendo e credo che sia uno degli autori, probabilmente in tutti gli autori è molto importante mantenere
un tandem, credo, autore-scrittore e scrittore-autore, scrittore-traduttore, scusate. E a me ha aiutato moltissimo, perché ho visto che andando avanti colgo molte più riferimenti e molte più particolarità dei suoi libri. È infatti una scrittura evocativa, no? Potremmo definirla, c'è un dire senza spiegare tutto e quindi tu devi saper riprodurre questo dire senza spiegare tutto, appunto. Un'altra curiosità sempre riguardo alla tua professione di traduttrice, perché di lingua catalana, appunto, come hai fatto a avere il contatto con le case editrici, anche ricollegandomi al precedente incontro, questo proporti è stato facile proporre nuovi autori. In questo caso come è avvenuto con Cabré, con La Nuova Frontiera, con cui collabori ormai da tempo? Sì, con La Nuova Frontiera in particolare è stato veramente arrivare al momento giusto, cioè io ero un periodo che mi stavo presentando a varie case editrici con delle proposte, l'ho fatto anche con La Nuova Frontiera che in quel momento aveva aperto da poco, aveva cominciato la pubblicazione da poco ed era specializzata in letteratura di ambito iberico, quindi spagnolo e tutte le altre lingue che si parlano in Spagna. E le mie proposte non sono state prese in considerazione, come spesso succede, però avevano un autore catalano da tradurre, che era il mio primo libro con loro, è stato di Baltasar Porcel. E ho fatto una prova e me l'hanno affidato, quindi diciamo sono arrivata a propormi in un momento in cui loro stavano cercando. E poi è stato un po' un farsi conoscere anche attraverso il proprio lavoro. Meno male, per fortuna devo dire, che infatti ci hai permesso di aprirci questo orizzonte, questo universo di questo scrittore meraviglioso. Un'altra cosa che a me piace tantissimo e spero di avere ancora tempo è la creazione dei personaggi. I personaggi che crea Jaume sono particolari. Ad esempio nella raccolta del 2019, quella di Quando arriva la penombra, questo raccontare il momento in cui arriva la penombra nello stato umano delle persone, in questi personaggi che sono poi assassini, killer. Ad esempio il personaggio del killer io lo adoro, ma è raccontato in modo egregio e l'hai raccontato anche tu in modo egregio, appunto, dove si riesce a capire, a giustificare alla fine, quasi a perdonare queste vite in fuga di questi personaggi che cercano di fuggire proprio dalla propria anima, dai propri traumi, diciamo, e ci riescono, diciamo, diventando criminali, e questa criminalità è anche giustificata. Io infatti volevo chiedere a Jaume se ci può raccontare un attimo come sceglie i personaggi, e poi ho anche una passione per i nomi che sceglie, perché anche in Barranga, uno dei suoi primi personaggi, l'ex prostituta nei primi libri, mi ha molto colpito. Quindi volevo chiedere come fa a creare i personaggi, come li sceglie? Com creas els personatges, perquè sobretot basant en la llibre de relax, quan arriba la penombra, aquests personatges que treuen la seva part fosca, que a través d'aquesta part fosca potser fugen i troben una sortida i que es viuen reals, o sigui, es veuen molt reals i vol saber com neixen aquests personatges. És diferent sempre. En cada conte o en cada novel·la que estic fent sempre és diferent. Sí. Ho dius? È sempre diverso in ogni racconto o in ogni romanzo. El que passa és que quan començo a escriure una història no sé si serà un conte o serà una novel·la. Io quando comincio a scrivere una storia non so mai se sarà un racconto o un romanzo. I comencen a aparèixer alguns personatges i n'hi ha algun que m'enamora. E mi appaiono alcuni personaggi e ce n'è qualcuno di cui mi innamoro. Que potser és un tio amb molta barra, però m'enamora.
E può essere uno che abbia proprio una faccia tosta o un personaggio anche, però mi affascina. Ja. I aleshores això fa que a poc vagi creant un món que jo no coneixia encara, però que aquests personatges me'ls estan donant. E questi personaggi mi stanno dando un loro mondo, magari un mondo che io non conoscevo, però che mi portano verso questo mondo. En el cas de les veus del Pamano, aquests dos últims, i el jo confesso, sempre no sé com anirà, però em poso a escriure i a poc va apareixent un món i com que m'interessa tiro per allà, però tot està ple de boira. Durant molts mesos o potser anys, però vaig escrivint coses. Per esempio, anche in questi ultimi 2 romanzi che ho scritto, Le voci del fiume e Io confesso, io ho cominciato a scrivere, poi mi appaiono questi personaggi, mi portano nel loro mondo, io comincio a vedere un loro mondo, però è pieno di nebbia, io non lo vedo bene, continuo a scrivere e questo può durare mesi o anni. Això, perdoneu, això és 7 anys de feina. Questo l'ho scritto in 7 anni di lavoro. I això 8 anys. I això va ser una conseqüència d'aquest. E Io confesso è stata una conseguenza di Le voci del fiume. Perquè passa una cosa, i és, si em permet, no faig esquemes previs. Perché io non scrivo con uno schema fatto prima. Vaig descobrint a mesura que els personatges em van ensenyant les seves possibilitats. Piano piano scopro nella misura in cui i personaggi mi rivelano le loro possibilità. Sí, i alguns personatges em donen nous personatges. Alcuni I personaggi treballen els personatges, no jo. Alcuni personaggi mi offrono altri personaggi, quindi sono i personaggi che lavorano, non io. Jo dic, vinga, va, sí. I això és molt important perquè em dona sempre llibertat. Puc entrar per aquí, puc entrar per allà, i a poc vaig veient una possibilitat d'argument. E questo modo di lavorare per me è molto importante perché mi dà molta libertà, posso arrivare da una parte o dall'altra finché c'è un momento in cui comincio a vedere una struttura, un argomento. I no faig esquemes. Senza schemi. Vaig escrivint. Scrivo. Sí. I això és una cosa molt curiosa perquè no en faig d'esquemes. Hi ha escriptors que fan un gran món gràfic del que van fent i això els ajuda. Jo vaig escrivint. E questo in contrapposizione al lavoro di altri scrittori che fanno degli schemi anche molto grandi, molto precisi e scrivono in base a questi schemi. Io lavoro un po'. Vale. Doncs bé, un cop dit això, resulta que això ho estava explicant a Tolosa de Llenguadoc, amb els que m'estaven escoltant, estava una sala molt plena, i vaig dir això. I llavors es van aixecar 10 persones del darrere i van dir, no és veritat, miri. I va ensenyar això. Detto questo, io una volta stavo raccontando questa cosa a Toulouse e si sono alzate le persone da dietro e hanno detto non è vero, guardi qua. Doncs això jo no sé qui ho ha fet. Hi ha algú que ha tingut l'interès de fer això que jo quan ho veig dic, però que bonic. No, jo no tinc la capacitat de fer això, però trobo que és extraordinari. E io non so questo chi l'ha fatto, ma io non sono capace di fare schemi del genere, ma trovo che sia straordinario.
I mai no he sabut qui és el que ha fet aquesta feina. El que he fet és copiar-ho i mirar-ho de tant en tant. Però què són els personatges de... Tots els personatges i les relacions que hi ha entre els personatges i els fets argumentals importants també racionalitat i per tant pots agafar un personatge i anar-lo veient cap on va, cap on... És uno impressionant. schema con tutti i personaggi, gli argomenti principali e tutti i rapporti che hanno tra di loro. Io non so chi abbia fatto questo lavoro, ma lo trovo straordinario. Me lo sono copiato. Io això no ho sé fer. Non lo so fare. Quindi è un processo, è un flusso, è un riscrivere, è un ritornare sempre su delle cose già scritte, su dei sentimenti già vissuti e rianalizzarli. È un scrivere e riscrivere, dato che durano 7 anni. Treball és una escritura i reescritura, o sigui, sempre tornes moltes vegades sobre coses que ja has escrit, sobre els teus textos, mentre treballes. Mentre treballo. Mentre treballo, clar, hi ha moments que em perdo, que trobo altres camins, que mato algun personatge, em sap greu, però ho faig, i no tinc pressa, sobretot no tinc pressa. Ci sono momenti, sì, seguo gli argomenti, i personaggi, ci sono momenti in cui mi perdo, in cui trovo altri personaggi, in cui a volte li faccio scomparire, li ammazzo, mi dispiace, ma lo faccio. E soprattutto non ho fretta. Bene, perfetto, infatti si nota e si vede questa magia che viene poi creata. E un'altra cosa che vi accomuna, io credo che sto finendo il tempo, è aver tradotto, Stefania ha tradotto Rodoreda e Jaume, ho ascoltato quando gli è stato consegnato il premio d'onore delle lettere catalane nel 2010, il suo discorso, e dove ha citato appunto il prologo di Specchio infranto di Mercè Rodoreda. Ero curiosa proprio perché dice un romanzo sono parole, e vorrei giusto una spiegazione se è legato anche al suo processo creativo. Bueno, vaig parlar de moltes coses, però recordo aquesta frase perquè quan ho vaig llegir, que això és d'un pròleg d'una novel·la de Mercè Rodoreda, un pròleg d'ella mateixa, i deia, perquè ho anava resumint, deia, és que una novel·la són paraules, i em vaig enamorar d'aquesta idea, perquè realment són paraules, treballem paraules, i amb aquestes paraules, si tenim l'encert, surten mons, però no hem d'oblidar che partim da paraules. Mi sono innamorato di questa frase quando ho letto il prologo a Specchio infranto, un prologo scritto dalla stessa scrittrice, di questa frase che dice un romanzo sono parole, perché in effetti è vero, sono parole, e se ci riusciamo con queste parole creiamo dei mondi, però non dobbiamo mai dimenticare che sono parole. Bellissimo. Io penso, chiedo alla regia anche se abbiamo altro tempo o no, non so, non ricevo messaggi, perché io continuerei con la lettura di un piccolo pezzo effettivamente, anche del famoso capitolo 24 di Io Confesso, perché so che è un po' da lì che è iniziato un processo di scrittura. Ecco, il capitolo 24 era all'inizio una storia a sé, diciamo. Vero Stefania? Sì, parlando del capitolo 24 di Io Confesso, li vaig explicar que una vegada que tu vas començar a escriure alguna cosa a partir d'aquí, o sigui, que no sabies què seria, no? No sé si el tenim, non so se abbiamo il tempo di leggere. Sì? Ok. Vogliamo leggere l'inizio, no? Podem llegir el començament del capítol 24? El capítol 24. En català i italiano, no? Sí. Si tu pots llegir el català, Jaume?
Sí, però... Capítol 24 de Jo Confesso? No ho tinc ara, 24... 22... Sì, mentre Jaume Molt de temps con la terra, sì. cerca, volevo dirvi che avete tempo per continuare, assolutamente per noi è un'occasione unica di avere, come dire, un ospite come lui, la sua traduttrice italiana, quindi assolutamente il palinsesto prevedeva una pausa della cena che però è fatta da un video e quindi avete tutto il tempo e anzi ci godiamo questa occasione di avervi dal vivo e potete rimanere con nostro grande piacere. Prego. Leggiamo quindi questi due pezzettini di questo capitolo 24 dove si vede la fusione di due personaggi, appunto. Vediamo. Sí, Catalano? Tornem al català, al capítol 24 de Jo Confesso, no sé si l'has trobat, sí, el tens Sí. allà. Jo diria el primer tros, no? Fins a la data. Ho fas tu o com va? Tu, en català tu. Jo llegeixo l'italià. Fins a on? Fins a on? El primer paràgraf, aquest fins a la data, no? Diria. Tot el 24, no? Ja m'ho diràs. Bueno, començo. Sí, jo diria justament aquest fins al 13... Bueno, és que ara com és... O tu m'atures? Sí. Va? D'acord. Fa molt de temps, quan la terra era plana i els viatgers temeraris en arribar a la fi del món topaven contra la boira freda o s'estimbaven cingle fosca avall, hi havia un sant baró que va decidir consagrar la seva vida a Déu Nostre Senyor. Es deia Nicolau Aimeric, era de nació catalana i va arribar a ser un reputat professor de sagrada teologia de l'Orde dels Predicadors al convent de Girona. El seu zel religiós el portà a capitanejar amb mà ferma la Inquisició contra la malícia herètica per les terres de Catalunya i dels regnes de València. Nicolau Aimeric havia nascut a Baden-Baden el 25 de novembre de 1900. Havia estat promocionat a SS Obersturmbannführer amb certa celeritat i després d'una gloriosa primera etapa com a Oberlagerführer d'Auschwitz, el 1944 va tornar a dirigir-ne les regnes per donar solució al problema hongarès. En un ofici legal declarava reu d'herètica pravitat el llibre Philosophica Amoris del contomàs Ramon Llull, català natural del Regne de Mallorques, i declarava ítem reus d'herètica pravitat tots aquells qui a València, Alcoi, Barcelona o Saragossa, Alcanyís, Montpeller o a qualsevol altre indret llegeixen, divulguen, ensenyen, copien i pensen l'herètica doctrina pestífera de Ramon Llull. No prové de Crist, ans del diable. I així ho rubrico avui a la ciutat de Girona, a 13 de juliol de 1367. Continua. Procediu. Començo a tenir febre i no vull fer llit fins que... Podeu marxar tranquil, excel·lència. Fra Nicolau va eixugar-se la suor del front, mig de calor, mig de febre, mirar com Fra Miquel de Susqueda, el seu jove secretari, enllestia amb aquella lletra tan polida el document de condemna. Sortia el carre abrusat per un sol d'infern i quasi sense temps de recuperar el bleix, se submergí en la foscor una mica menys escalfada de la capella de Sant Àgata. Es prostrà de genolls al mig de l'estança i reté el cap, humilment, davant la presència divina del sagrari i va dir: «Oh, Senyor, dau-me forces, no permeteu que defalleixi per la meva humana feblesa. No permeteu que les calúmnies, les murmuracions, les enveges i les mentides facin forat en el meu coratge. Ara és el mateix rei qui gosa criticar la meva actuació a favor de la veritable i única fe, Senyor.
Deu-me fortalesa perquè no deixi mai de servir-vos en la missió de vigilància estricta de la veritat. Després de dir un amén, quasi com un sospir de pensament, Fra Nicolau va romandre encara una estona agenollat per deixar que el sol tan estranyament abrusador baixés fins a acaronar la serralada de Ponent, restant la ment en blanc, en actitud d'oració, en comunicació directa amb el Senyor de la veritat. Quan la llum que entrava pel finestral començà a minvar, Fra Nicolau abandonà la capella amb la mateixa energia amb què hi havia entrat. A fora respirà àvidament l'olor de farigola i d'herba seca que emanava de la terra encara escalfada pel dia més calorós de tots els que recordaven els avis. Tornà a eixugar-se la suor del front, que ja li cremava, i s'encaminà cap a l'edifici de pedra grisa del final del carreró. A l'entrada va haver d'aturar la seva impaciència perquè precisament aquella dona, sempre aquella dona, acompanyada pel guerxo de Sal, que li feia de marit, carregava lentament un sac de naps més gros que ella per l'interior del palau. «Han de fer servir aquesta porta», va dir irritat Fra Miquel, que havia sortit a rebre'l. «L'entrada de l'hort està inundada, excel·lència». Amb veu seca, Fra Nicolau Aimeric preguntà si tot estava a punt i, sense deixar de caminar amb llargues gambades cap a la sala, va pensar: «Oh, Senyor, totes les meves energies estan posades a defensar la vostra veritat de dia i de nit. Deu-me forces, ja que al final de la llum sereu vós qui em jutjareu i no els homes». És molt bèstia, això. Wow. Leggo. La justificació dels assassinats per raons religiosos. Tanto tempo fa, lo leggo in italiano. Tanto tempo fa, quando la terra era piatta e i viaggiatori temerari, arrivati alla fine del mondo, andavano a sbattere contro la nebbia fredda o precipitavano giù per il buio dirupo, c'era un sant'uomo che aveva deciso di consacrare la sua vita a Dio nostro Signore. Si chiamava Nicolau Aimeric. Era catalano e arrivò a essere uno stimato professore di sacra teologia dell'ordine dei predicatori nel convento di Girona. Il suo zelo religioso lo portò a guidare con mano salda l'Inquisizione contro la malvagità eretica per le terre di Catalogna e dei regni di Valencia. Nicolau Aimeric era nato a Baden-Baden il 25 novembre del 1900. Era stato promosso SS Obersturmbannführer con una certa celerità e dopo una prima gloriosa tappa come Oberlagerführer di Auschwitz, nel 1944 aveva preso di nuovo in mano le redini del campo per dare soluzione al problema ungherese. In un rapporto legale dichiarava reo di eretica e pravità il libro Philosophica Amoris del contumace Ramon Llull, catalano originario del Regno di Maiorca. Item dichiarava rei di eretica pravità tutti coloro che a Valencia, Alcoy, Barcellona o Saragozza, Alcañiz, Montpellier o in qualsiasi altro luogo leggono, divulgano, insegnano, copiano o pensano l'eretica pestifera dottrina di Ramon Llull, che non proviene da Cristo ma dal diavolo. Parafo in data odierna nella città di Girona il 13 luglio 1366. Procedete, comincio ad avere la febbre e non voglio mettermi a letto finché... Potete andare via tranquillo, eccellenza. Frate Nicolau si asciugò il sudore della fronte, in parte di calore, in parte di febbre. Guardò frate Michel de Suscheda, il suo giovane segretario, che stilava con quella scrittura così ordinata il documento di condanna. Uscì sulla strada infuocata da un calore infernale e quasi senza aver avuto il tempo di riprendere fiato si immerse nell'oscurità un po' meno calda della cappella di Sant'Agata. Si prostrò in ginocchio in mezzo alla sala, chinò il capo umilmente davanti alla presenza divina del tabernacolo e disse: «Oh Signore, datemi la forza, non permettete che mi perda d'animo per la mia umana debolezza».
Non permettete che le calunnie, i mormori, le invidie e le menzogne trovino spazio nel mio animo. Bene, bene, benissimo, grazie. E un'ultimissimissima domanda? Posso? Sì? Giusto, il concetto di partager, che è questo condividere, questa condivisione degli stessi sentimenti e della stessa sensibilità, del rispetto reciproco, come è stato detto all'inizio del premio ieri, appunto. Volevo appunto concludere con la vostra idea di partager, di partecatu in basco sarebbe o banatu, e se mi potete dire anche brevemente cosa è per voi. Partagiar. Partagiar, in occitano, partagiar. Compartir. Che es compartir. Compartir in spagnolo, sì. L'idea de Partagiar in euskera. Sí? En occità, com seria? Partagiar. Partajar. Partage. Va. In occitano. Doncs diem compartir, oi? Quina és la teva idea del compartir? Com ho definiries? Compartir vol dir, penso, també depèn del context i del que s'hagi parlat abans o del que s'hagi de parlar, però així a seques, doncs vol dir tenir en compte algú que no ets tu i que tingui alguna relació amb el que tu tens. I depèn, perquè ja, segons la situació que hi ha, pots donar una explicació o una altra. Però, en certa manera, és la idea de que no estàs sol, sinó que hi ha gent al teu voltant i, per tant, has de poder partagiar. Què diríeu vosaltres? È un modo di, ovviamente dipende molto dal contesto, però quando condividi stai con qualcuno, quindi è un modo anche di rapportarsi con gli altri. Ok, e Stefania, per te? Per me è un condividere con qualcuno, in cui però la parola dividere, secondo me, aggiunge, insomma, qualcosa. È un arricchimento in genere condividere qualcuno, condividere qualcosa con qualcuno. Infatti, anche in basco ha questa origine del dividere, banatu. E io dopo questa intervista posso dire di avere un nuovo significato di partagiar, perché secondo me proprio lo scrittore e il traduttore sono l'esempio in pieno e con i fatti di una condivisione incredibile, perché proprio il traduttore riesce a condividere e a esprimere tutto quello che c'è dietro le parole e la personalità dell'uno e dell'altro, cioè si arriva a una certa comunione che secondo me partagiar è proprio quello che si crea tra uno scrittore e la sua traduttrice, come si è potuto vincere da questo incontro. Quindi vi ringrazio ancora il premio, la regia, per quest'anno dove è stata possibile fare anche questa edizione a distanza, anche se ci piacerebbe di più compartire in realtà e invitare Jaume e Stefania il prossimo anno a un bicchiere di vino, a compartire veramente come fanno gli occitani. Però devo soprattutto ringraziarvi perché ci avete dato tanto, tante storie, tante emozioni, tanta profondità dell'essere umano, e quindi grazie Jaume e grazie Stefania. Grazie Premio Stana. Grazie a voi, al premio e a questa bellissima presentazione. Moltes gràcies a vosaltres i a no sé com dir-ho, però l'amor que poseu en aquest plantejament que feu sobre la societat, sobre la literatura, sobre les circumstàncies. No plegueu mai. Grazie a voi, all'amore che avete per la letteratura, i sentimenti e le circostanze. E grazie a tutti. Grazie mille a voi.
Grazie a Jaume Cabré, grazie a Stefania Maria Ciminelli e grazie anche a Maria Teresa Torino. Siete stati degli interlocutori fantastici, io vi ho seguiti con molta attenzione e interesse e per me è molto, molto importante che ci sia questa comunicazione tra di voi e che sia compartita, come si direbbe, anche con chi ci segue da casa, con il nostro pubblico. Questo è anche un modo di parteggiare, no? Di condividere. Ci sono tanti argomenti che vengono eviscerati al Premio Stana che diversamente non verrebbero toccati se non in ambiti istituzionali o per soli addetti ai lavori. Avere la possibilità di diffondere come funzionano certi tipi di lavoro, come per esempio il rapporto fra uno scrittore e il suo traduttore, come si forma la scrittura di un romanzo, che cosa vuol dire anche culturalmente e socialmente scrivere in una lingua che non è una lingua nazionale, sono tutti argomenti di incredibile interesse che tendenzialmente nella cultura mainstream, come si dice adesso, di massa, non hanno assolutamente spazio. E uno degli obiettivi del premio è anche questo, al di là di, come dire, premiare e dare valore e riconoscimento a chi scrive e a chi traduce, e anche la diffusione di quello che succede e che in tanti ambiti non viene conosciuto perché non è capito, non è un argomento ritenuto di interesse. Io credo che a livello culturale questo sia di un grande interesse per fare in modo che non si vada sempre di più verso un appiattimento e verso il rendere tutto uguale, ma dare assolutamente valore alla differenza, perché compartir o partagiar hanno senso se si condivide qualcosa che è diverso, perché se tutti sanno le stesse cose, hanno la stessa lingua e mangiano gli stessi cibi e vedono le stesse cose, la condivisione decade. Invece l'obiettivo è che la condivisione venga fatta fra delle differenze che vengano appunto fatte conoscere agli altri, e attraverso la conoscenza si amplia la cultura, come ben sappiamo. Questa è storia. Il Premio Stana ha anche, come dire, questo obiettivo, no? Di fare in modo che vengano condivise delle cose che non si conoscono, ma che è una fortuna conoscere. Io tutte le volte che partecipo in misura diversa al premio mi rendo conto di realtà incredibili che ci sono nel mondo, e io sono una persona molto curiosa e mi appassiono di tutto quello che è nuovo, e spero che anche chi ci sta seguendo dalle proprie case viva questa emozione come lo è anche per me. Grazie mille, grazie ancora e buona serata. Grazie. Ciao, ciao. Bene, noi proseguiamo con la nostra serata. Intanto mi ricollego subito al discorso che è stato fatto dai nostri ultimi interlocutori e dal fatto che noi abbiamo parlato, no, di quel filo rosso che collega, come avete visto, tutti gli interventi del Premio Stana, che è il partagiar, il condividere. Vi rilancio l'appello che abbiamo già fatto ieri di mandarci un vostro contributo audio, video, scritto, di quella che è la vostra idea di partagiar, di compartir, di condivisione. Potete farlo nella vostra lingua, vi chiediamo magari una piccola traduzione per fare in modo che sia più facile e anche più veritiero quello che è il messaggio che volete trasmettere. Però sappiate che attraverso i nostri canali social, che sono YouTube, che sono Twitter, che sono Facebook, avete assolutamente la possibilità di far sentire la vostra voce in maniera reale, di registrarla e di mandarci un piccolo video, un piccolo contributo, perché sarebbe molto bello avere una raccolta di testimonianze che sono le vostre. Come ricordavo ieri, il Premio Stana di solito si fa in presenza, questi anni comprensibilmente non è stato possibile farlo, sia l'anno scorso che quest'anno, ma durante i momenti di pausa nel Premio Stana le persone si incontrano e condividono idee, condividono parole, condividono canzoni, e gli autori spesso incontrano il pubblico che arriva ad Ostana per partecipare al premio.
Non essendo possibile in questo momento, noi vi diamo la possibilità in ogni caso di partecipare come se foste in presenza. Quindi potete mandarci un vostro contributo legato al tema del partagiar, ma anche mandarci delle domande, delle curiosità, delle richieste di approfondimento, perché il premio Stana è fatto di persone e le persone hanno come obiettivo sempre quello di crescere, di migliorare. Di conseguenza qualsiasi vostra idea, suggerimento, domanda aiuta tutta l'organizzazione a fare crescere questo meraviglioso festival. Detto questo, io vi lascio a quella che è la pausa della cena, perché noi riprenderemo alle 21, quindi all'incirca tra una mezz'ora, e in questa pausa trasmetteremo alcuni dei contributi video che sono stati effettuati in questi anni durante le realizzazioni del premio. Come voi sapete, tutte le edizioni sono sul sito, sono online, si possono visionare, potete vedere che cosa è successo e chi è stato premiato negli anni passati. Noi per le pause del pranzo e della cena, come in questo caso, abbiamo realizzato una piccola selezione che vi può accompagnare prima dell'evento che vi aspetta alle 21. Quindi vi chiedo di rimanere con noi o di ricollegarvi all'incirca tra mezz'ora, quando avremo un contributo molto molto importante su una questione contemporanea che è di toccante attualità. Vi ringrazio e vi auguro una buona cena. A più tardi. Ciao. Intento fugir sempre de la gent que se sent feliç, justa i equilibrada. Viure així deu ser comodíssim, ho reconec. Però jo prefereixo el risc del dubte. Em conformo sabent-me feliçment infeliç alguna estona. En el fons, només són feliços els nens i els bojos. Els altres ens passem la vida intentant-ho. Un altre Montavien qui aimait la 2 chevaux. Il y avait des nez et à un moment la 2 chevaux a pu voulu monter. Il y avait un cheminat mais le ski da fum. C'est arrivé à qui il y avait une mémeille devant la maison. Elle dit madame de que fait. La dame m'a dit d'hiver restez ici 4 messes d'une année avec 4 messes de nourriture d'une maison. Pour espérer le printemps s'il y a juste des problèmes. M'a pagé le café et elle a demandé comme d'habitude. Il y avait des musiques ici. Mais une chose de sûr, mon père jouait la viole. Alors, un peu dappertut, après qui, j'ai trouvé des mondes qui me parlaient de la viole. Et au printemps, à Gatsavia, une dormieuse, June, et l'habitué à un ballard à la viole.
studi a tutte cantes e a tutti canti. Io nome Ruth Bernardi, io sono di Gredaina, di Urtigei, e la sono cresciuta su. In quei condi stei a Tlusas, che è una piccola città del Medioevo al cominciamento della Valletta di Gredaina. La scuola alta è fatta all'Austria, a Stams, a già che lo è fatto il ginnasio di ski, a già che vive con i ski fino a 9 anni. Dal do è studiato francese, italiano, dal letteratura, è studiato letteratura francese a Innsbruck, all'università. Poi sono stata 3 anni all'università di Zurich. A Zurich è laureata per idiomi romances, romances del grigion della Svizzera, che è una rugneda parentela con il ladin, il reto romansch. E lui è laureata 3 anni e poi sono unita di reviers a casa. E a Tlusas è poi laureata per istituzioni differenti. È insegnata ladin, la scuola, in le università a Innsbruck, a Minka, a Zurich, Dantmo e al di Danquei, l'Università Liedia di Bolzano. Io è laureata per 5 anni dal progetto linguistico SPEL, che fosse il servizio per una rugneda tat o una rugneda scritta del ladin, che fosse la unificazione scritta di 5 idiomi ladins, la 5 valledes ladines, la Dolomites. 5 anni è laureata e poi dal do sono gitta a fare la professionista Liedia. Io ho fatto l'esame di pubblicista e laureata per il radio ladin. Per il radio ho fatto 11 anni una trasmissione su scrittori e letteratura ladina che fa mi gran piacere. Unisada fa libro da pizza a Chanton. E poi vor d'antritten geschritt Literatura, e scrit poesies, prosa, conties e teater. E quel fa for mi major plagiai scri. Per scrivere ho un stipendio per a Vienna nel 2003 e quel fa anche bellissimo per me, per la scoperta della città di Vienna. E dopo l'anno è laureata come scrittura e sono stata buona di drucchetrice che ho potuto fare il progetto scientifico all'Università Liedia di Bolzano sulla storia della letteratura ladina. E laureata in 4 anni e mezzo per la storia della letteratura che unirà pubblicata d'autunno del 2013. E quel è mi gran legrazia e mi ultim gran laur lungo la prelezione che tengo all'università. Che fosse tutto su me. La iepadari. E pa me da di la ie da to igi. Ne sa pa co fe adimo a vota di o no. Il ce ne va pa me agi dossi pe. La ne iepadari. Co ne sa no ei e no si fida di. La ie me da to i de ne di no o. Da di do. Ipad een erad. Con joang flam, fol a flemus ium ni hol. Ar brade eskern lem a sprut, lammon kolade in argol, azu on anno ar rol, tak me de volodat or pleo blot. Tam avat on di ueus ruiria domp, gelien dwen kam penderben d'or poentchetan, kent me vo kavet, o l'air a bar lisen rams, ken me tawei di rerdet un amzir drezam. أوزان من
de du robaran dav jenikir. Du kani herkin wek du karezam. Du zamanan ez hebandım. Du nexşin desmalan du grilken mewaye. Jiber weye ke bi Kurdî hatim dinê, bi Tirkî hez dikim ji cîhanê. Diya min dibêjim, ji ber wê yekê hê libek qehweyê. Perestgehek hê derî nehatî girtin. Ne parsek vegeriyan e, ji ber derî, ne berxekî bi birçî. Niha, ango her gava demsal dimeşe ber bi biharê. Şer dibêje zivistan, çile dibêje, çile de jî daristana şewitî binasî. Tê fer bibî ku mala ku war û tu Tirkiyê bihar, tu ber bibî ji hunerê axa berî simbil zer bibin û bi bazî li bû kewan. Tê ter bibî ji masiyê serkolîk şebûtî û ter bibî ji caya cîranan ji behna kulîlkên çolter ku simbil bi sere de lib tijî bibe wext evzeltir e ji axçeyê dibêje zivistana dinasî payîz perqî wê ye ji ber vê û bender mala ter ji ber vê ye dibêjim diya min Kurdî ye an Kurdî diya min e. Ger girî bira bê bi bişirîne rê. Her emrê demsalek xwe heye, her zimanê baxçeyek xwe. Zimanê min eşqa wek necarekî dinexşîne, xoşewista min a heta. Tu ne axa jê terbûyim ya pêşa dibim ê tu delala minî ji ber vê yekê ku hê xwîdan didim di şevên te da hê bi çekbajarî bim wek nişteciyê melakê an hebandina navnîşanekê dibêjim hezkira min ji ber wê yekê Tirkiyê an ji hezkira min Tirkiyê ji ber wê ye dibêjim di rûyê nasnama min heye di hundirê xwe de di wenawên ve di şêrên di çirçirov. Min birin di robaran, min du germiyan hilbijart di tejaneyên girtî, di behnên deryayî, di pelan ez mezin kirim. Min bi du destan girt, bi yekî re mezin bû, bi yadin ve boş bûmez. Ger hê ji du demsalan li gel hev bijîmez. Hem bo diya min, hem bo delala min. Ger emrekî bi duduyan rê li hev bixim, ji eşqa û ji zayînê dizanim, dibêjim Kurdî zayîna min e, ma Tirkî dibe eşqa min. Kíkú láàyè, gbogbo iṣu kọ́ niyán, gbogbo òrùn kọ́ ló lè máṣọ gbẹ, gbogbo aṣọ kọ́ la ró, gbogbo omi kọ́ ló ṣe é rira. Mo rántí ẹgbẹ̀rún ahọ́n àti yíyin Olúwa. Iye irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ jọni lójú pẹ̀lú ẹ̀rù díẹ̀, ṣùgbọ́n kí ni a tún lè fi ẹ̀yà ara bẹ́ẹ̀ ṣe? Nígbà tí òkùnkùn èrò bolẹ̀ tán, tí gbogbo ahọ́n pa lọ́lọ́ lórí ẹní, báwo la ó ṣe gbára wa kalẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ìgbàgbé?
Mhinsam anam rukia. Aya mhinsamuk anam rukia. Wakanchir mihai. Winuchir mhinsakia. Ewihrum winchir patniuhai. Intiashur atirturia. Aya uhimihai. Sekuta kunkuntihai. Nekartuakia. Piska truinia aya makich atirturia. Kahkeruinia shakap hurut sakia. Misuj ahasam aya aminakahmu. Herui puhuskia. Uhu machik amuram pertusia. Sapih miamur aesturakia. Emiskihir keamuhe. Wikamur aentruria. Ame papang rumi kanai tirehai. Ensa supichik ananui. Huantur kakia. Kanu anundairi naik miti. Mungkin samuk anam rukia. Nihiamanch nawa mukhai. Nuya savini seaks makhai. Arutma nekam terihai. Aran tupet deiru enente ichirua. Shintiar tastan ku wakerahai. Ewuchiram tuhucha ani nui. Winchumam initrum achiak mena nui. Aya kanaran. Hi chirmin kanaran huat sakanku wakirahai. ثلويث سيول ورتسقلوقول أخوذ ديزنا سيرم أينو غرنس مقول سوال النول يسمع ميت والدم وذم يكون من اللول أي سيدي اللول أو نظرين غارقين Glossama. Tiene glossama. Pedaimo. E nilloia zeharti. Kai su pianni cemattenni meletonta. C'è enilloia, cavrica negra mena. Scanemmeo paleolisari. Senattico caustingrutta. E glossama e foni. Foni manejò. Merota posensigna se, posetta sesse ma, istine feretturtea, istine ma se pronò, istozzeri pedaimo, e sundiazzete nozzeri, e foni puvizzasa mattimmana, quando galati glicea, quando oieio tollemò, foni puma se indinne, ma se epezze, ma se per nesto gratti. Foni puma se ma se atraudia. C'è apramata uteu. C'è in agapi. C'è o cosmo. Fonizze poradia. Se sucea. Fonizze cantuna. E su totta se o cantuna. C'è o zuccali monaco. O caccai crema meno sticca mastra. E ci puvrazza motalahana. O tiani matalaito pur misto, pupelusa moa calangia dopo questa ze Cristu. C'è in vrocera, in ennori se in vrocera. Natta tazzila proi, stonanemo de fore. Na piai mia noria vampa, c'ha grauna na jettuno la lumera. Tima sema set secundu. Ittavradia scimonio, intorniciai in brosti in vrocera e cummara Filomena. Sallumera, e puro e glossama. Camastermane izoi. Tispo nevale pleozzila. Tispo fisi se ecipanu nai na ieri lione vampa. C'è arte spinete, mamma. Tisumeni, lilli statti, e non aspro culumai. A nessu pai non enghisi,
ma mia madre paletteggia. Appai non escalisi, na, su cannica mi aspitta. Sozzi toi mi hanno gifamba, te poi spinnete, ma sena. La me sorga e la pou. La pou che sparnio degus, carapo las tripos de cadun, che puiris sun eime sun cor e sun arma, che d'un valen fai un'opeia, e d'un fidel fai un traite. La pou escura, perché s'encara come l'umau, de pertur escondeda a mel. A mai un tespas, sagato l'ome, li nego sun vule sa forza, sun coraggio, e lo butta, lo trai, le scampo din l'era infalenat de more de susur febrosa, e che, ben mai, d'una cara amiga e sana, fai un espaven, d'uno stau placiau, uno meno de tumbo escura, un te degus a uso pus a pega la man sus una taula, sus un veire, sus un tros de pan, sus un eisugaman. Un te lo vin dins un flasco ven puisun, e lo pan, e lo lac. Un te lo putun de la maire o de la novia, do mani o do galan, es beleu a cheu de la mort. Un te vieure es danger de mort entre un monde cargat de terribles puders. Doamna Merseblan, să vând de răspundere curenti todos tres causas de persone che dicono nostri amici, che al pas parla de Roms come un popolo nomade, a causa di un stereotipo, un cliché che è stato comune in tutta Europa, mai in Italia, bello, e a partir de 12% des Roms che sono nomades, che sono mobili, 12%. 12%. Es más que los diabéticos en Italia. Y no pasa que los italianos son un poco de diabéticos. Tampoco. Alors, 12%, ne 12% que son d'industries, de bollos, d'appartements, La verdad es que el grupo Quero fue deportado dentro del norte de la villa de Kadaouch all'Afghanistan, che è una Afghanistan all'epoca, poi in Khorasan, poi il y a eu une série de déportations, de mouvements, parce qu'elle passe par là des Roms comme un peuple de nomades. La première déco que cultivó Curenchiaco. La seconda es que se passe sur el terrestre escampillats en Europa. Podem cercar sur Internet, il y a un site qui se suona Ubi Bene, come la parola de Cicero, Ubi Bene hic patria. Ubi Bene è un portal che mostra los 10 pobles, i 10 pobles sen territori compacte. 10 pobles escampillats din 2, 3, 4 països din Europa. La verdad es que en otras ya 15.000 milions. Alors, c'est un peu mai pesut, mai que mai quand avem de penso, com a foc que veleu los altres pobles que són pitjors, com el Ienish, per exemple, que són 20.000, 25.000. Es la cosa que voglio dar como mensaje. El otro mensaje es que il y a une pantalla, il y a une somme de l'humanité depuis de temps, es la longévité. Fa de temps que l'homme se bat per aumenta la longévité, passant de 50 ans à 70 à 100 ans, ou mai. Eu crezi că d'altres que avem crescut, que avem din dues lengos, un mai, d'un pays. L'infanția avem trabalhul secret de la longevitate. Non pas de mettere in un bevido après l'altro,
Men avem duos vinos, umai, al mette moment. Perché è vero che quando passano di una lingua mai raro all'altro, che sta ben mai raro, un po' raro, se può dire, a cada cop nous despertăm din un altro univers. Parlem în altă lingua și pasă la metei să culus, parlem lus metei să lu su de la bus în espace lu meteis. Când cambian de lingua, e de lingua que se pauză amun aqui. Como când parli punciut, când parli francês, es aqui que se pauză la lingua, que para la lingua, lu sunt de la lu resu. Când parli ucita es mai abat. E când passi del greco l'ucita de l'ucita al romanita be lo sub cambio, la sonorità, la melodia, tutto a cambio. E lo pièce de veire lo monde. Després, per exemple, a nivell grammatical, l'utens grammatical es pas lo meteis. L'utens grammatical es pas lo meteis en grec, en occità e en romani. E l'utens è l'espaci, la relazione all'espaci, l'ironia, la connivenza, es pas la meteis, las cançons, tout à coup, los remembres, las reminiscences, tout à coup, un autre univers. E può dire che es un astre bel, come acolo, de viure dos o tres vidos al encop. Jovan Nikolic Sovli. Čavo te ave la man niekdies, Katar pedake čuči vorta an kafezo džala. Dživde masensar kaparvaravles. Ruven kadavles te kelel. Te sungan pen nek havres. Te činen pen. Lengi čip te siklol. Tai kana porič hutela. Borake ovela. E ruvesko kutup. Kana pagela. Janava kai morzor nas devleski. Kana kadandarelo chavo morvast. Soles parvarel. Mashkare manusha. Shailes lukava. Risposi francamente, io del male non ne ho mai fatto niente, una sol cosa mi viene in mente che non va mai più soldà. E una sol cosa
domande perché sono friulano, ma anche con Salins, che è il saluto romancio. Ieri ho appena accennato a un fatto abbastanza singolare e grave anche, che riguarda la famiglia ladina, le 3 lingue che la compongono, cioè il romancio, il ladino dolomitico e il friulano. Le 3 letterature sono nate separatamente e non si sono mai influenzate reciprocamente. Le frequentazioni anche letterarie sono state molto scarse, per cui non possiamo annoverare un autore in questa famiglia, un autore super partes che potesse rappresentarle insieme tutte e 3, anche in ambito internazionale e in un ambito più vasto di quello che sono il numero ristretto dei nostri parlanti. In questo momento però di crisi non tanto quantitativo quanto qualitativo e di identità di tutte e 3 queste letterature è successo un piccolo prodigio, chiamiamolo così. E dall'angolo estremo della romancia è uscito un artista letterario che ha saputo mescolare ancestralità, oralità e modernità, come ho cercato di dimostrare ieri nel presentare la struttura dei suoi libri. È un qualcosa che non ci si aspettava, personalmente non mi aspettavo, e che credo possa finalmente rappresentare tutte e 3 queste letterature minoritarie. In Gottesnamen. In prima de serale sposte, si rende bublio zilgi, stopirende, qualche budnes vale in urgieni, picche ansea e barricada le sposte. Prima chiudono gli uffici postali, non rendono più, oggigiorno devono rendere. Quel che non fa soldi va niente, dicono, e allora giù le serrande della posta. Lo vencerau le schizunzi, rende in Gottesnamen e dort spier compassion wenn ne botten le schizunzi moppo fada vos giù. Scosci vessen busciocc schon wonda de sbatte mo pregigi o se che le banche sfecce naufragi e posente van ik le valade già do no che stravaganau schizunzi sco alles ginnastica cotongi gieni. Poi chiudono le botteghe del paese, rendono niente, Dio santo, niente rendono, e non si vuol tenere aperte per pietà, solo per vederle andare a ramengo, come non ci fosse già abbastanza da tribolare, tanto per dire, dicono, adesso che naufragano le banche e in cambio fanno scendere la valle ai negozi come palazzetti dello sport che ci hanno piazzato, e ci manca, che non bastano. Lo vencerau la scola, si rende boblia scolastica diebo del vonze de riet, ed esce iagi scolasa di gestrus plipa o knuans gieni, in stoppe capi, dateni dente lì a ginebo de ne senza fin, stoppen sal capi. Poi chiudono le scuole, non rendono più, e gli insegnanti non sovrabbondano, non ce n'è d'avanzo, ma anche se ce ne fosse, gli scolari dicono bisogna capirlo, non hanno soldi da buttare, c'è da farsene una ragione. Lo vencerau la stroi, si rende bu propri, ed è in vita senza scuola, schizune posta, buon capello, ma ne gingiamo buon, trovi a bu stries, perché le stries stoppen svani. Poi chiudono le osterie, non rendono proprio più, e in un paese senza scuole, né bottega né posta, detto con le migliori intenzioni, ben inteso, non serve neanche l'osteria. E allora che spariscano le osterie. Lo ven reduceu il traffic pubblico, in bus per tongi boingi, ne pitadlo mo plim priam, sil pli, sliog rende diebo, also da mo fa i de vizze diebo faccia.
Poi si tagliano i mezzi pubblici, una corriera al giorno può bastare, dicono, dopo anche solo una alla settimana, ma massimo, non rendono più, e a farla girare a vuoto non si risolvono le cose. Lo vedi sbagliato col mantenimento delle svoglies coerenti di stuccia moin auto de posta per moins, anche da disi den giù si fa da sturm per posta de quei auto de posta, non si fa terra, lai planche, si fa 9 giorni, oggi in tirben, devono viren, e fa un paio crocs, frese, pala, se tre sale chisco, costi, ma per giorni. Poi si risparmia sulla manutenzione delle strade. Cosa vuoi che renda se ci sale e scende una corriera al mese? Sarebbe da matti asfaltare e rifare i carrai per un postate e spalar neve giorno e notte tutto il santo inverno e a far fuori spalaneve e spazzaneve e spander sale e ghiaia che costa, tanto per dire, dico. Sbaseglia se sowieso da serana dinca mondi pligi e il prende penitenze sappen in oz ozengi si morde propri je online scia che se devita curs sarà si springa vin e ostius. Le chiese sono comunque da chiudere, non ci va più nessuno, dicono, e oggigiorno se hai premura puoi ben confessarti online che si tagliano i costi, chiuderle le chiese, risparmiare vino e osti. E poi, dicono, fabbriche e aziende ci sono anche giù, quelle possiamo garantirle, mentre lassù se ne cava niente, dicono. E non si può quasi più arrivare al lavoro e bisogna pensare anche all'ambiente, invece di inquinarlo, ciascuno con la sua auto. Guidano tutti come delinquenti, che non va mica bene. E se in paese non c'è scuola, né bottega, né posta, e manco l'osteria, tanto vale andar via anziché intestardirsi a restare lassù, che rende niente e rende mai. E l'ultimo, venga la luce. Lo dia in fabbriche se manage, sa di boin leu giù, gli zappa di boin garantie, se di molti mudo dim leu si, quelle sbudes che rendi un po' plisco e gi, ne soledase di alla lavur, e radunà, di quasi po' pli, e vedi gli ambienze, di de pataccia, in stall de ciuffrigna, mincin con seu auto, moglie di tots, scoccanaglia, comondi turbo, se gli ha di buona scuola, vic, neanche scizzune poste, se di grappi prudente prendere di mora, le ore, in stall de tene ore, si che oggi predico rendi bo, e rendi nuot, che il de vos stizzi la cazzola. L'arbre quitta sa foreste sous une côte de testa. E entra in la villa in dimension de festa. Son peu influït d'une volada do céu. E rousse de Janjader cantavam der nouvelles. L'arbre a quitté sa forêt sur un coup de tête, est entré dans la ville un dimanche de fête, chevelure fleurie d'une volée d'oiseaux, heureux de changer d'air, chantant des airs nouveaux. L'arbre a quitté sa forêt sur un coup de tête. L'arbre s'est promené sur les berges du fleuve, parmi les cœurs des belles dames qui se meuvent, tel l'écolier faisant l'école buissonnière, tel le bourgeois émoustillé par la
l'arbre a quitté sa forêt sur un coup de tête. L'arbre riait jamais, d'humain n'avait vu tant, vinrent à s'embrasser de jeunes et beaux amants. Contre son tronc qui sentait si bon la forêt, elle était aux oranges, lui sortit son couteau et grava transpercé d'une flèche un gros cœur. Puis marqua les deux prénoms qui étaient les leurs. Ne sifflez plus leurs chants, sonnettes les oiseaux. Le jour déclinait devant le soir en arrêt. Les gens dans la nuit s'évanouirent frileux. L'arbre souffrait de son cœur vif, jaillit son sang. Marqué Didier les 12 pitchounous, qu'elle aussi. Les ancêtres se blavent budget, c'est qu'en sonnette. Lo giù tombava davant l'uvès prenarest. Lo mondo di l'escure, grattero come l'aere. L'arbre pâtissier, du corps viu, radiait son sang. della plasso, luperculatum niputem marteleggio las primieros mesuros de la lungonuege. Munin halih nohkat, ja maana ei kirji kirti lähtei. Jätni kähtsai munje, te olitsen chormadan joonna. Jätsän pueremus veet. Per enganar lur crentos de mainacci, los homes risum a contro te, ca se bresan los primie burins. Lohka kohten piippala, ja outalko kilvi kohten siedmani. Outalko ohven, ahte pueremus kilvit, korba jätnami. A bicicletos bumbicentos, lo trulum hysteric, esquizo lumbro de las carrieros. Koletsen nuppelois, jätni pohtsai porrastalta. Äskad alle mun fuomasini, ahte rukse smierra iljan ku kaanjan, suu jaskes rähkes vuoda ekt. Loro che l'hai guiato, reballo, bunelos, pesuros, come dei fialats de pesco.
Olema finne meedustemän. Ja munoinen vanhurskai. Torvastamme nippili. Unohtsen stakku. Unohtsen vuokkai. Criguiats del agachado tristo exploran lor proprio geografia all'ombra della tavole. Letjen pläda min hetjakovai, kun jaapma saa puht teki. Jaukova nohke, tauten passi tulvi uohtene. Loro che lai bielio spartando sailis, disegnan di nuregacci delle membres de nossos e de dentelos. Mutta puolto tuolai, rahkanin mähtsäi. Spotsi di tarpu, tuidjo hätnäi kistu. Kiitä päivit, mumo aala. Choukata ja tieva keesi. Mutta ähkelät. Ähkelät. Nusos sotto la luna, las chimeneas s'adresan als astres in canubel, in la lengua des fenixes. Ofta äkki kullu jo äppä. Sännet ehkä parku minä ähtsei. Välja ei tjero ehkä ätnillä jämmä. Iasta erä, kun tuutjohtan piru kirjahiltu. Vietsä jo amrasti. Uonjuskenko kuihkas firrani. Neka mea tumi sarkani. Koihkalallen ja fumashi. Tahi jaukan vaikka chami ruvei. Tuha oin valmoa jälleen. Buonasera, ben ritrovati. Eccoci con l'appuntamento serale per la seconda serata della 13ª edizione del Premio Stana. Mi vedete qua in studio con Ines Cavalcanti, che è la direttrice artistica del festival, e stasera abbiamo un ospite di eccezione, nel senso che la sua partecipazione al festival è veramente eccezionale. In collegamento dalla Francia abbiamo Ronan Irienne, che è un giornalista che ci parlerà di una questione molto scottante in questi mesi in Francia. Ma per parlare di questo lascio immediatamente la parola a Ines. Sono molto contenta stasera di poter avere un regista e giornalista che lavora a France 3 in Bretagna, che è di lingua e di cultura bretone, che viene per raccontarci un qualcosa che si sta passando in Francia, che non so quanto in Italia sia conosciuto. Ecco, in Francia in questi nel mese di aprile è stata varata una proposta di legge sulla protezione del patrimoniale e la protezione della lingua regionali. È stata presentata da un deputato bretone che si chiama Paul Molac e adottata lo scorso aprile dall'Assemblea nazionale. Lo leggo per non sbagliare assolutamente niente. Con 247 voti a favore, 76 contrari e 19 astenuti. Ma dei deputati contrari
hanno deciso di rivolgersi alla Corte Costituzionale. Non vogliamo anticipare il seguito. Per fare questo abbiamo con noi Ronan Irin, a cui passiamo la parola. Je lis un texte, devo guardare la telecamera e non la televisione che ho qui davanti, mi scuso. Bon. Alors, j'ai expliqué, j'ai fait un breve texte. Voilà. Capisco. Ok. C'est parfait. Je ne voulais pas me tromper, donc j'ai lu seulement ce qui s'est arrivé, que déjà, ce qui s'est arrivé, ça veut dire beaucoup de ce qui se passe en France historiquement, et il n'a pas besoin que moi, je dise d'autres. Je voulais dire que ce soir, on a mis un titre à la soirée, Les lingue tagliate. Les lingue tagliate, c'est un livre qu'il a écrit un écrivain italien, qui est encore vivant, qui s'appelle Sergio Salvi. Il avait fait 2 livres fondamentaux en Italie. Un s'appelait Les Nazioni Proibite. Il parlait aussi de la Bretagne, des Pays Basques, de toutes les nations sans État en Europe. Il a été un livre fondamental pour nous, pour notre formation. Et après, il a écrit Des lingue tagliate, il est un titre dans le 1975, donc il y a beaucoup d'années qu'il a fait ça. Et c'est la première fois qu'en Italie, ils ont parlé de les minorités en un style pas folklorique. Et il avait décrit 12 minorités linguistiques en Italie, et ce sont les minorités linguistiques qui ont été, que dans le 1999, ils ont été objets d'une loi qui s'appelle Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche. L'État italien, dans cette loi, il a reconnu qu'en Italie, il y a 12 langues qui ne sont pas italiennes, qui sont d'autres types de langues. Il y a l'occitan, il y a le sarde, il y a l'adène, il y a l'albrèche. Et donc, on ne peut pas dire que la loi italienne qu'il a passée, il est complètement adopté et dans tous ses parties. Beaucoup, il reste encore à faire, mais c'est clair que la question que les langues ont été reconnues en tant que langue, ils l'ont fait en manière qu'en Italie, maintenant, il y a un point ferme. Il n'y a personne qui peut affirmer d'autres choses et c'est un moment qu'on commence à travailler avec un chemin. Donc, l'augurio que je veux faire, c'est que la loi que maintenant on va parler et des difficultés qu'il va rencontrer, il passe. Parce que je pense qu'on est dans un moment différent dans le monde et c'est plus le moment où les langues, il doit se battre entre eux. Il est le moment que même les colonisateurs, parce que la langue française, il a été une langue de colonisation dans le passé, comme il ont été beaucoup d'autres langues, une langue d'expansion, et il a aussi été une langue de répression pour tous les peuples différents en France. Et ça, nous, on le sait bien, on connaît bien la question occitane de notre côté, mais on connaît aussi un peu la question bretonne, la question basque, la question corse, etc. Et donc, il faut dire que les députés qui s'opposent à cette langue, ils font part du passé. Nous, on veut aller vers le futur. Vous autres, vous voulez aller vers le futur. Et donc, on a un nouvel chemin et j'espère effectivement que vous allez gagner la bataille que vous êtes en train de faire pour affirmer les droits à les langues différentes de la langue française, de vivre et de se promouvoir sur le territoire. Je te remercie beaucoup d'être ici avec nous ce soir. Je te laisse la parole et voilà. Et on donne comme ça occasion à le public de Priostana de connaître une situation qu'en Italie,
on ne connaît pas beaucoup. Voilà, je traduis seulement un menu pour le public italien. Brevemente riassumo cosa ha detto Ines. Come avete sentito, in Francia c'è stata una proposta di legge per l'insegnamento immersivo delle lingue minoritarie, è stata approvata, ma è stato fatto un ricorso da chi ha bocciato questa proposta. Lei ha fatto un confronto con quella che è la situazione italiana, che ha visto nel 1999 approvare una legge, se non sbaglio la 482, che tutela 12 minoranze linguistiche sul territorio italiano. La tutela significa la tutela linguistica, la possibilità di insegnamento, la diffusione e anche la possibilità di ottenere dei finanziamenti. È interessante stasera avere con noi Irene, che parlerà della situazione francese, e abbiamo introdotto questo argomento anche pensando a un confronto. Detto questo, ovviamente lascio la parola a tu. Grazie. Peut-être que dans un premier temps, on peut montrer le court reportage de France 3 Bretagne tourné lors de la manifestation de samedi dernier. D'accordo. Je sais pas si c'est possible. Sì, chiediamo alla regia di far passare la manifestazione che è stata fatta in Bretagna sull'argomento che lui andrà a parlare. Heure mouradue d'une marée humaine à Guingamp pour réagir à la censure de la loi Molac par le Conseil constitutionnel. Au premier rang des manifestants, les collégiens et lycéens de Diwan et des autres filières bilingues. L'immersion linguistique qui a été retoquée à Paris, ils la connaissent bien, ils baignent dedans au quotidien. Maîtriser plusieurs langues, nos problèmes. On arrive à gérer entre les deux parce qu'on a appris le breton depuis notre plus jeune âge. C'est un avantage qu'on a et on essaye de nous retirer cet avantage. Je trouve ça honteux. S'il n'y a pas de breton, il n'y a plus de Bretagne. C'est ancré dans les générations et générations et il faut que ça continue encore. Cette décision du Conseil constitutionnel, on ne la comprend pas. Ça fait 50 ans que Diwan, ça marche très bien et là, tout a été réduit, tout est reparti à zéro. C'est aussi grâce aux enseignants qu'on a eu à Diwan qu'on est aussi polyglotte et le français fait partie des langues qu'on parle. Donc, faut qu'ils nous posent la question, faut qu'ils nous parlent en français et on peut leur prouver qu'il n'y a pas de souci. Parmi les manifestants, beaucoup de familles et d'enseignants médusés de découvrir que leur pédagogie de 4 décennies est jugée illégale à Paris. Une langue, il faut la vivre, donc l'utiliser, évidemment. Et on l'apprend quand on est baigné dans un bain linguistique et on l'apprend d'autant plus vite qu'on la vit au jour le jour. Ils se foutent de nous. Ils tendent la perche pour se faire taper. Ouais, on est vraiment en colère là. Le but du jeu, c'est de changer la Constitution du coup. Car c'est l'article 2 de la Constitution qui stipule que la langue française est la langue de la République, qui est invoquée pour exclure la pratique de l'immersion en langue régionale. La solution, évidemment, c'est de changer la Constitution. Bon, c'est très compliqué en France, mais je pense qu'on peut y arriver. Il faut savoir que les 2/3 des sénateurs, les 2/3 des députés ont quand même voté cette loi Molac. Donc logiquement, ils devraient se retrouver sur cette affaire-là. Il faut faire sortir la France des scléroses, c'est clair. Le cortège a fait une haie d'honneur aux coureurs des derniers kilomètres de la Rédadec, la course relais pour la langue bretonne, qui en une semaine vient de faire le tour de Bretagne. À 3 semaines des régionales, les nombreux candidats présents dans la foule ont pu mesurer combien cette question linguistique est devenue incontournable en Bretagne. Voilà, comme ça vous voyez un peu la dernière manifestation qui a été très importante. Donc, plusieurs manifestations se sont tenues à travers toute la France pour défendre les langues régionales samedi dernier. Il y avait près de 15 000 personnes à Guingamp, de 10 à 15 000 personnes à Guingamp en Bretagne, de 6 à 10 000 personnes à Bayonne au Pays Basque, de 1 000 à 3 000 personnes à Perpignan, où on parle catalan, donc, 200 personnes à Colmar en Alsace, 200 personnes à Bastia en Corse, et pour l'Occitanie, donc, il y a eu une 50aine de rassemblements, avec 500 personnes à Albi, 400 à Pau, 200 à Carcassonne. Voilà, donc c'était des manifestations vraiment très, très importantes, et particulièrement en Bretagne. Ces manifestations, elles interviennent suite à une censure du Conseil constitutionnel, donc saisi par des députés sur la loi Molac. Cette censure concernait 2 articles de la loi Molac. Un article, l'enseignement immersif, qui est pratiqué avec succès donc depuis près de 50 ans. En Bretagne, c'est les écoles Diwan.
Au Pays Basque, c'est ASCA. En Occitanie, Calandreta. En Alsace, ABC, ABCM. Et puis pour le catalan, Bressola. Voilà, les systèmes immersifs, ce sont des écoles privées sous contrat avec l'État, sous contrat d'association avec l'État, dont les enseignants sont financés par l'État et les personnels non enseignants sont financés par les écoles elles-mêmes. Et cet enseignement, donc, la loi Molac espérait le faire reconnaître et permettre de le développer. Et le Conseil constitutionnel a considéré que parce que l'article 2 de la Constitution précise la langue de la République est le français, ça interdisait l'enseignement immersif, ça interdisait qu'il y ait une vie dans l'établissement en langue bretonne et que l'on enseigne des langues et que l'on enseigne des matières, quelles qu'elles soient, en breton. Voilà. Tu peux, je cherche d'expliquer, mais quello che lui dice è che la legge Molac è stata, c'è stato un ricorso alla Corte Costituzionale perché l'articolo 2 della Costituzione francese dice che la lingua della Francia è il francese. Ma in realtà, se vogliamo fare un parallelo con la legge 482 del 99, norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche in Italia, anche la legge italiana parte dicendo che la lingua dello Stato italiano è la lingua italiana, ma poi scrive: sono altresì tutelate le lingue, le minoranze linguistiche storiche, occitana, franco-provenzale, sarda, eccetera, eccetera. Quindi non è diverso da quello che c'è in Francia, perché anche in Italia dice quello, però poi in Italia le lingue regionali non vogliono essere la lingua della Repubblica Francese, no? Il basco, il catalano, l'occitano non prendono il posto della lingua francese, chiedono però di essere considerate e di essere insegnate. Quindi è molto interessante anche questo parallelo tra l'Italia e la Francia. Sì, lui ha fatto notare questa cosa del fatto che la legge Molac suggerisce, propone l'insegnamento immersivo, che già esiste perché ci sono delle scuole private, occitane, bretoni, catalane, basche in Francia, che non hanno delle sovvenzioni. Quello che si vorrebbe è che ci sia un riconoscimento dell'insegnamento immersivo da parte dello Stato, cosa che questa legge propone e cosa che gli oppositori contrastano. Per questo c'è stato questo ricorso. Questo ha fatto sì che ci sia stata in Francia, come avete visto, una grandissima partecipazione alle manifestazioni. In tutta la Francia, nelle zone regionali, ci sono state migliaia di persone che hanno manifestato. Sicuramente avrete sentito quel ragazzino, quindi anche molto giovane, c'è una coscienza linguistica anche nelle generazioni più verdi, che diceva: se non esistono i bretoni non esisterà più la Bretagna. E questo è, come dire, è toccante, no? Soprattutto sentito dire da un adolescente. Questo significa che la coscienza di popolo è molto forte e il non permettere l'insegnamento immersivo delle lingue è un po' visto come una prevaricazione da parte dello Stato, no? Certo, assolutamente. Je pense qu'on a expliqué la chose qui s'est passée, on peut continuer. Oui, voilà. En fait, l'objet initial de la loi Molac, c'est de donner une portée juridique à un nouvel article de la Constitution qui était arrivé en 2008. C'est-à-dire, en 1992, en juin 1992, pour la première fois, est écrit dans la Constitution: la langue de la République est le français. Avant 1992, il n'en a jamais été question. Enfin, ce n'était pas dans la Constitution, dans la loi fondamentale de l'État français. Et depuis lors, alors que lorsque ça a été introduit, en fait, ça a été introduit contre l'anglais parce que c'était l'époque du traité de Maastricht, on allait vers l'euro. Et donc, la France voulait défendre la langue française face à l'anglais. Or, ce dont on se rend compte
ce dont on se rend compte, c'est depuis l'introduction de cette affirmation d'une langue officielle en France en 1992, systématiquement, le Conseil d'État comme le Conseil constitutionnel se sont servis de cet article dans la Constitution pour attaquer les langues régionales. C'est pour ça que la France n'a pas encore ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, par exemple. Elle est signée, mais n'est pas ratifiée. Tu peux te fermer ici un moment, on fait la traduzione. Oui. Lui sostiene che la legge Molac sembra andare contro la Costituzione, ma la Costituzione è vecchia di più di 100 anni. E questa frase nella Costituzione in cui si recita la lingua della Repubblica Francese è il francese è nata in quegli anni, alla fine dell'Ottocento, perché si voleva contrapporre la lingua francese a quella inglese, che era un'altra lingua nazionale. In questo caso, quello che invece si vuole sottolineare è la possibilità di avere un valore anche per quanto riguarda le lingue regionali. Sicuramente questa frase è in qualche modo anacronistica e Molac cerca di far capire che il problema di questa frase nella Costituzione è passato e non era per le lingue regionali, che in questo momento vengono attaccate ma non erano il fulcro della questione quando questo è stato fatto. Tra l'altro la Francia non ha ancora ratificato un trattato europeo sulle lingue minoritarie, forse uno degli unici stati. No, neanche l'Italia, nonostante che è curioso, perché sì, l'Italia ci sia la legge. ha dovuto praticamente fare la legge 482 del 2019 per far sì di poter approvare la Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie. Quindi è passata una legge, la legge insomma è sui territori delle varie minoranze, ma tutte le volte che la Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie viene portata in Parlamento in Italia, o il Parlamento cade, non c'è più il governo, insomma non si è mai riusciti a far approvare neanche in Italia questa legge, questa carta, ed è veramente paradossale. On te redonne la parole. Oui, et donc on a cette affirmation d'une langue officielle en France qui est introduite dans la Constitution en 1992. Et en réaction aux interprétations négatives pour les langues régionales que font le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, en 2008 est introduit un nouvel article dans la Constitution, l'article 75.1, qui précise « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Mais cet article introduit dans la Constitution en 2008, il semble purement déclaratif. Il n'oblige à rien, il ne donne pas de droit ou de devoir. C'est comme s'il n'était que déclaratif, décoratif. Et donc, Molac avait l'intention de donner une portée juridique à cette loi, non, à cet article de la Constitution. Je ne sais pas si on traduit. Sì, c'è stata un'aggiunta alla Costituzione francese nel 2008 in cui è stato aggiunto un articolo che dichiara che le lingue regionali appartengono alla Francia, al patrimonio di tutta la nazione. Il problema, come sottolinea giustamente Ronan Hirier, è che questo articolo lui l'ha definito puramente dichiarativo e decorativo, cioè sono parole scritte in un articolo aggiunto alla Costituzione ma non hanno avuto valore attuativo. Molac sta cercando di fare in modo che queste parole, che hanno oramai 13 anni perché l'articolo è del 2008, siano finalmente messe in pratica, che ci sia un atto fattivo da parte dello Stato a favore delle leggi regionali et des langues régionales. Voilà. Donc, ensuite, après ce point sur la loi Molac, je ne vais pas approfondir davantage ce point sur la loi Molac, je vais évoquer la situation sociolinguistique un peu du breton, et puis l'histoire de la position idéologique de l'État français, et enfin les issues possibles à la crise actuelle. Si vous voulez traduire ce petit plan. Sì.
Allora, lui adesso andrà a illustrare quella che è la posizione storica della lingua bretone, che è quella di cui lui si occupa in particolare, la posizione dello Stato francese, e poi andrà anche a illustrare quella che potrebbe essere una soluzione per dirimere questo caso che sembra, come dire, semplice, sentito sicuramente da un pubblico italiano, dove esiste una tutela, mentre in Francia è veramente una questione spinosa. Tout d'abord, je vais préciser que la loi Molac n'avait pas du tout pour objectif de porter atteinte à la Constitution, évidemment, et que en Bretagne, beaucoup, en tous les cas, considèrent que l'interprétation que fait le Conseil constitutionnel de cet article 2 qui précise la langue de la République est le français, est vraiment très, très étonnante parce que ce n'est pas affirmé, c'est pas parce que la langue de la République est le français que c'est exclusivement le français. Et donc le Conseil constitutionnel, ainsi, il n'a pas jugé en connaissance ou en observant la réalité de l'enseignement des langues régionales aujourd'hui, puisqu'il y a environ 30 000 enfants qui apprennent une langue en immersion en France, soit dans les écoles de 20 à 30 000, suivant la quantité de bilinguisme aussi qu'il peut y avoir dans les écoles privées associatives sous contrat avec l'État, ainsi que dans des écoles publiques aussi, au Pays Basque et en Corse. On voit cet enseignement pratiqué de façon immersive aussi. Et pourquoi l'enseignement immersif? Pourquoi dans certains établissements proposent un enseignement des différentes matières en breton, en basque, en catalan? C'est parce que le poids du français est tel aujourd'hui dans la société, il y a une rupture dans la transmission de la langue, et le poids du français est tel dans la société que c'est l'enseignement qui fabrique le plus facilement de nouveaux locuteurs complets, capables de s'exprimer le plus aisément possible dans ces langues. Mais dans ces écoles, on étudie aussi évidemment les programmes nationaux, on étudie la littérature française en français, et vous avez vu dans le reportage précédent que ces jeunes se débrouillent très bien en français dans les interviews auxquelles ils ont répondu. Voilà. Bon, voglio intervenire perché io conosco abbastanza bene la situazione occitana. Allora lui dice che giustamente in questo caso la società civile è molto più avanti dello Stato francese, perché intanto ci sono queste scuole immersive. Io conosco bene il caso delle Calandretos in Occitania e abbiamo anche collaborato con queste scuole, che appunto sono delle scuole che hanno dei programmi didattici tra l'altro molto avanzati, hanno un ragionamento sulla società contemporanea molto aperto anche nel sistema di insegnamento delle lingue, ma ovviamente sono delle scuole dove i programmi didattici generali della scuola francese vengono rispettati, quindi non c'è contraddizione assolutamente. E quindi non si capisce come davanti a un avanzamento così della società civile, dove praticamente appunto in tutte le lingue diverse dal francese c'è stato questo avanzamento, con una società che si è impegnata, no, per riuscire a mettere in piedi questo sistema, si possa verificare un caso come questo che si sta verificando in questi giorni. Certo, lui sottolineava tra l'altro il fatto che chi ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale invocando l'articolo 2 della Costituzione che recita che la lingua della Repubblica è il francese, non intende rinunciare al francese a favore delle lingue regionali, semplicemente fa notare che le lingue regionali possono avere pari dignità, che già esistono delle scuole associative dove 3.000 ragazzi imparano e studiano le materie nelle lingue regionali,
ma le materie di appannaggio della lingua francese, così come la letteratura, vengono svolte in francese. A maggior ragione la possibilità di studiare in una scuola che promuove il bilinguismo è una grandissima ricchezza a livello educativo. Si sa benissimo, io aggiungo che gli studi neuroscientifici dimostrano che il bilinguismo aiuta lo sviluppo cerebrale delle persone, no? Quindi questo non può che essere un arricchimento, avere delle persone formate che sappiano parlare, esprimersi e ragionare non in una lingua ma in due. Questo non può essere che un vantaggio e una ricchezza per quelli che sono a tutti gli effetti dei cittadini francesi. Oui, et on peut compléter, en fait, non seulement bon, ça donne une aptitude à apprendre les langues, d'autres langues, que d'être bilingue comme ça, avec la langue de son environnement proche, mais apprendre le breton, ça permet aussi de comprendre justement cet environnement proche dans lequel on vit, les toponymes, les noms de lieux, les noms de famille, les expressions dans le français local, et ça permet d'accéder à la compréhension d'un patrimoine aussi chanté, écrit, différent du français. Et c'est essentiellement ça qui anime les locuteurs du breton aujourd'hui. Parler, lire, créer en breton, en basque, en occitan, en alsacien, en corse, en catalan. Voilà. Avere la possibilità di imparare un'altra lingua, come tutte quelle che lui ha elencato, come il catalano, il corso, il bretone, il basco, l'alsaziano, l'occitano, al di là di permettere agli apprendenti, ai discenti, di imparare non solo una lingua, ma dei toponimi, delle espressioni francesi tipiche di quella regione, i nomi dei piatti, i nomi dei fiumi, dei laghi, delle montagne, i modi di dire, una scrittura diversa, tutto quello che comprende la ricchezza di una lingua diversa da un'altra, abitua anche i cervelli dei discenti ad abituarsi ad apprendere altre lingue, perché noi sappiamo che il cervello umano può imparare tante lingue diverse e usarle parallelamente. Imparare una lingua regionale fin da bambini è un grandissimo allenamento per poter poi anche più avanti negli anni ad apprendere lingue diverse e ampliare il proprio vocabolo non soltanto linguistico ma anche culturale. Secondo me Molac non lo conosco, ma sicuramente le sue intenzioni sono dichiarate chiaramente nel titolo della legge che lui propone, perché la legge che lui propone è protezione patrimoniale e protezione delle lingue regionali. La protezione patrimoniale, che cos'è oggi? Cos'è la protezione patrimoniale? È la protezione di un territorio, della sua biodiversità. Noi facciamo dei lavori qui, noi l'occitano, la lingua occitana nelle valli, qui in Italia, appartiene a 12 valli che sono confinanti con la Francia, tutte aree di montagna. E la protezione del territorio, della biodiversità territoriale, passa attraverso tanti tipi di azioni. Ci sono i parchi, ci sono la protezione della natura, c'è la protezione, ma questi luoghi non è che sono dei luoghi anonimi, tutti questi luoghi sono appunto, come diceva il giornalista, sono luoghi che hanno una storia, sono luoghi che hanno vissuto delle storie, e la creazione che avviene in questi territori è legata a tanti elementi di tipo diverso che sono formati dal patrimonio e dalla lingua, perché la lingua è strettamente legata a quel territorio. Quindi secondo me il titolo della proposta di legge non lascia spazio a dubbi, cioè non è chiediamo l'indipendenza della Bretagna, chiediamo l'indipendenza dell'Occitania, eccetera, ma noi vogliamo che venga riconosciuto una cosa che è molto moderna, che il territorio è collegato a tutti gli elementi che lo compongono e quindi alla lingua e al patrimonio. Voilà, alors il faut souligner juste que seuls 2 articles de la loi Molac ont été censurés. Ce n'est pas l'ensemble de la loi qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, mais 2 articles. 2 articles importants, ceci dit. Mais donc la loi aujourd'hui, elle sécurise en fait l'enseignement
des langues régionales dans le cadre horaire normal à l'école. C'est quelque chose qui se faisait, ça y est, c'est dans la loi maintenant, donc c'est sécurisé. Elle donne aussi la possibilité à des collectivités locales d'accorder des subventions d'investissement pour les langues régionales. Elle confirme aussi l'usage de panneaux bilingues par les services publics. On avait vu en Occitanie des citoyens s'attaquer à une municipalité qui avait utilisé des panneaux bilingues, simplement le nom de la commune de façon bilingue avait été attaqué devant le tribunal administratif parce que ce n'était pas assez lisible. Ben voilà, maintenant, ça, ce sont des articles de la loi Molac qui sont passés. Une telle attaque devant le tribunal administratif ne sera plus possible. Et enfin, autre point important de la loi Molac qui a été approuvé aussi, c'est l'instauration du forfait scolaire, c'est-à-dire lorsque une famille souhaite inscrire son enfant dans une école en breton, mais qu'il n'y en a pas sur sa commune de résidence, elle peut l'inscrire dans une commune voisine et même dans une école privée associative sous contrat. Et alors, sa commune de résidence se verra obligée de s'entendre avec la commune de l'école de cet enfant sur une somme à donner ou sur un forfait scolaire. Il y a obligation de s'entendre. Voilà. Et donc ça, c'est un point positif. Seulement, le problème, c'est qu'il y a ce point positif du forfait scolaire, mais ce qu'on comprend de l'interprétation du Conseil constitutionnel, c'est qu'aujourd'hui, cette école immersive d'une commune voisine, elle pourrait être attaquée. Donc, il y a une contradiction là-dedans même. Vado io? Sì, lui dice che la legge, gli articoli che sono stati votati e approvati di questa legge sono fondamentalmente due. Uno che approva e quindi promuove l'insegnamento delle lingue regionali in una qualità immersiva, il che vuol dire insegnare le materie scolastiche nella lingua regionale, come il bretone, il basco, l'occitano. E l'altro di avere la possibilità di avere gli avvisi pubblici, i cartelli, i toponimi bilingue, quindi nella lingua. Il primo non è approvato, l'insino immersivo non è approvato. No, è un suggerimento. Quello che la legge Molac suggerisce è di insegnamento immersivo, giusto? Ma non è approvato. Non è ancora stato approvato, ovviamente. E l'altro è la possibilità di avere appunto gli avvisi pubblici bilingue, quindi nella lingua locale e nella lingua nazionale, perché in Francia succede, come anche in tante regioni italiane, che i toponimi avessero un nome regionale e poi siano stati tradotti. Succede nelle nostre valli, succede, mi viene in mente, nell'Alto Adige, dove tutti i cartelli hanno una traduzione in italiano e in lingua tedesca. E suggerisce anche, si je comprends bien, tu me le dis? Mais, oui, en fait, c'est juste que là, donc la loi, elle a été votée et puis elle a été censurée sur 2 articles par le Conseil constitutionnel, qui est la plus haute institution de l'État. Voilà. Et là, ce que je précisais, ce sont les articles de la loi qui rentrent en application. Les articles de la loi qui rentrent en application, c'est la possibilité normale, comme ça se faisait, d'enseigner la langue régionale dans le cadre normal, mais à titre optionnel dans horaire normal. La possibilité d'avoir une signalétique bilingue, ce ne sera plus jamais attaqué devant un tribunal administratif. Ça, c'est fait. Ainsi que le devoir entre 2 communes de s'entendre si un enfant d'une commune veut aller dans une autre école d'une autre commune pour pouvoir avoir un enseignement en langue régionale. Tout ça, c'est passé, c'est dans la loi. Et la loi c'est approuvé. Voilà, lui dice anche che le parti che sono state
un altro suggerimento della legge è quello che nel momento in cui ci sia una famiglia che vuole mandare un bambino in una scuola dove si insegna la lingua regionale che non è presente nel suo comune di residenza, ci deve essere un'intesa fra il comune di residenza della famiglia e un comune vicino che ha una scuola regionale per permettere a quel bambino di frequentare la scuola regionale che i suoi genitori desiderano che lui frequenti. Quindi il comune deve fare, deve agevolare le famiglie nel momento in cui il comune stesso non possa erogare un insegnamento nella lingua della zona, nella lingua del territorio. In buona sostanza, diciamo che Molac ha, come si dice, scosso le acque, no? Ha agitato le acque, ha messo sul tavolo una questione che in Francia di cui si parla sempre in continuazione. Noi stessi qui dalle nostre valli occitane siamo sempre andati alle manifestazioni grandi che organizzavano in Occitania a Nemoc per la lingua occitano. Quindi c'è sempre stato un grande sommovimento all'interno delle lingue regionali dappertutto. La legge è passata sostanzialmente su diversi articoli, che già è importante, però loro, visto che c'è un'occasione storica di poter cambiare anche i rapporti storici, di soprusi che tutte queste lingue hanno sofferto nel passato, sarebbe il momento che anche questi due articoli che sono stati bocciati senza motivo, perché in realtà poi sono in contraddizione con altri articoli attuativi della legge, passassero. Allora, noi abbiamo fatto una camminata di 1750 km per la lingua occitana. Siamo partiti dalle nostre valli occitane, che siamo in Piemonte, in Italia, al confine con la Francia. Abbiamo attraversato la Provenza, abbiamo attraversato l'Auvergne, il Languedoc, il Midi-Pyrénées, eccetera. Siamo arrivati in Val d'Aran, in Catalogna. Abbiamo fatto 1750 km a piedi per chiedere all'UNESCO che la lingua occitana venisse riconosciuta patrimonio mondiale dell'umanità. E su questo territorio, visto che l'UNESCO ci aveva detto che noi dovevamo fare una ricognizione territoriale per vedere se la lingua e la cultura occitana erano ancora patrimonio comune di questo largo territorio, abbiamo raccolto 29 ore di testimonianze. La domanda che facevamo a tutti, perché noi eravamo 7 persone che camminavano, e abbiamo chiesto in tutta l'Occitania al nostro passaggio farci vedere cosa facevano per la loro lingua e per la loro cultura. E abbiamo raccolto 29 ore di testimonianze e possiamo testimoniare che io dalle valli occitane alla Val d'Aran non ho mai detto una parola in francese, che dappertutto la lingua occitana viene capita, che anche gli stessi amministratori, i presidenti di regione che sono venuti ad incontrarci sul cammino, ci hanno sempre chiesto di parlare occitano e l'hanno sempre capito, al massimo parlavano in francese perché avevano perso la loro lingua originaria. E quindi è ora che si stabilisca una pace tra le lingue, perché noi abbiamo sentito anche in questo cammino delle testimonianze atroci che noi in Italia non è mai successo. Io so benissimo della storia dei bretoni, che c'era scritto vietato sputare per terra, parlare bretone. Io so benissimo della stella gialla che veniva usata per l'ultimo che in Occitania nella scuola parlava occitano ed era costretto a una delazione passando la stella gialla ad un altro bambino. Ora, queste sono delle ferite che nel nostro cammino sull'Occitania Pe noi abbiamo sentito ancora il dolore che c'è da parte della popolazione in quella terra, e quindi
non sarebbe ora che adesso siamo in un momento storico completamente diverso, che queste ferite vengano sanate e che ci sia veramente una pace tra le lingue e che quindi in Francia si possa insegnare la storia, la letteratura delle lingue regionali, perché in Francia sulla questione dei catari e dei trovatori non c'è una parola sui libri di storia. Dei grandi trovatori che nel 1200 sono stati alla base della cultura europea, troviamo quasi niente, non parliamo della crociata contro i catari, che quello è un tabù, e quindi voi insegnate la storia e la letteratura francese, ma la storia e la letteratura francese non è fatta di tutte queste storie regionali che sarebbe ora che venissero insegnate ai bambini, tanto voglio dire appartengono a un territorio talmente, cioè appartengono a un periodo storico talmente passato che secondo me di danno non ne possono più fare. Oui, et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que dans ces organismes, ces institutions de contrôle de la loi, que sont le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, règne toujours cette idéologie née autour de la Révolution française de Barrère et de l'abbé Grégoire, qui disait que les idiomes de France sont contraires à l'égalité et à l'invisibilité de la République, et que nul en France ne devait parler bas-breton, basque, allemand, italien, voilà. Et c'est vrai que c'est là. Ensuite, ce discours, il est né lors de la Révolution française, même si les affiches de la Révolution française étaient traduites en langue bretonne. Les droits de l'homme et du citoyen de 1793 ont été traduits en langue bretonne, puisqu'il fallait bien les donner à comprendre ces textes à la population et dans les autres langues de France. Mais c'est alors qu'est né ce discours pour promouvoir une langue unique, et l'arme pour mettre en place cette politique, cette volonté, eh bien, c'est l'école sous la Troisième République, comme vous le disiez. Voilà. Et donc, on peut dire aujourd'hui que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État se font un peu les héritiers de Barrère et de Grégoire, les héritiers de ce discours de la Révolution française. C'est juste pour approuver et compléter ce qui était dit. Sì, lui sottolineava appunto che ci sono ancora dei discorsi che tornano indietro ai tempi della Rivoluzione francese, che è passata da un pezzo dove c'è questo adagio che continua a sostenere che le lingue regionali siano nemiche della Francia, nemiche dell'uguaglianza, nemiche di quelli che sono stati i principi della rivoluzione, e ancora c'è questo fantasma, questo spauracchio. È come se le lingue regionali andassero a remare contro quelli che sono i diritti di tutti i cittadini francesi, che è un assurdo, perché in realtà la valorizzazione delle lingue regionali va nella direzione della tutela dei diritti, quando il diritto riguarda anche l'istruzione, perché la scuola è uno degli argomenti cardine. Insomma, tutti sanno che la società nasce dall'istruzione, e proprio lì è lo snodo fondamentale su cui verte anche la legge Molag. On doit malheureusement terminer cette soirée, et après on a les hospitants qui sont en scène, Lengo Vivo, Lengo dal Vivo. Et donc, on te remercie beaucoup pour ta disponibilité, parce qu'on t'a demandé ça un peu au dernier moment, mais il me semblait important, enfin, de porter à connaissance de la République italienne cette affaire sur la France. Merci beaucoup. Très bien, merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci, bonsoir. Bene, siamo giunti all'ultimo appuntamento della giornata. Adesso manderemo in onda un documentario, giusto Ines? Un dibattito curato dal SIRDOC, che si intitola Lengo Vivo, Lengo dal Viu, e che porta la testimonianza. Vuoi raccontarlo tu, Ines, che conosci bene? Allora, è organizzato dal SIRDOC,
e appunto porta la testimonianza di 3 giovani che lavorano nelle arti plastiche, nella botanica e insomma nelle arti in generale, e porta la testimonianza di questi 3 giovani sulla loro visione della biodiversità. Biodiversità raccontata in lingua occitana, promossa, il dibattito è promosso dal CIRDOC di Béziers, un organismo col quale noi collaboriamo, che è nato come mediateca dove vengono radunati tutti i testi in lingua occitana di tutta l'Occitania e che si occupa di promozione della lingua e della cultura. Vi lasciamo con questo ultimo appuntamento, noi ci sentiremo di nuovo domani. Adesso Paola magari vi dirà ancora 2 parole su domani e buona visione per questo ultimo appuntamento della serata. Chiaro, sì, se non sbaglio è molto interessante questo dibattito perché si basa anche sull'importanza della conservazione ambientale, della parte ecologica e etica, e quindi ed è anche interessante perché chi interviene è veramente una generazione di giovani che stanno portando avanti questo discorso, e vedrete in ambiti artistici e scientifici molto diversi e molto interessanti. Noi ci vediamo domani mattina alle 9:45, inizia questa giornata piena. Di solito il sabato delle Premio Ostana è un giorno pieno di persone, di interventi e di argomenti che sono assolutamente molto molto interessanti da raccontare e da sviscerare. Vi ricordo che i nostri canali social sono assolutamente aperti a qualsiasi tipo di interazione, sono benvenuti tutti i vostri interventi. Io vi ringrazio, vi auguro buona visione e ci vediamo domani mattina. Donc, je me mets en face de toi, ça sera mieux. Al convite della Chambre d'Oc, les organisatrices del Premio Ostana, che de costume se deban calan a Ostana din las baladas occitanas d'Italia. Le CIRDOC, Institut Occitan de Culture, a décidé de participer à l'édition 2021, che come l'anno passato se deban en ligne. Et donc, l'idée est d'approfitar de l'année de l'UNESCO de l'économie créative al service del desenvolupament durable per faire un pas de costat et per interrogar un camp que encara és pas estat trop abordat en l'encadre del Premio Ostana, que és l'art plastique, en particulier la peinture, la photographie, le dessin, l'art graphique. Mas que és un art en lligam amb de la cultura dels territoris occitans i en lligam amb de la natura que floreix sus aquest territori. Aquí. Et ici, la création en langue peut accompagner et soutenir la protection del vivent, de l'écosystème, del tros de terre sur laquelle s'enrasigue la culture occitane. Et pensam al CIRDOC que l'acte artistique pot nourrir la relation al vivent et le vivent peut també nourrir l'acte artistique. Et par exemple, ici, Joan Carles Couderc, qui est plasticien, utilise des matériaux naturels pour composer ses œuvres amb un toc occitan que fa també toutes les spécificitats. És ici també que Florence Faurebrach, qui est botaniste, qui émet son talent photographique al service de son amour de las plantas et de ce que nous transmettons à travers la sapience populaire et scientifique. Et elle ici també que l'usage occitan de l'artiste Robin Schuller, accompagnant son acte créateur, que sia dins un camp graphique ou dins son activité paisagiste. Donc, vous présente un peu Cajun, un peu rapidement, avant de commencer. Donc, on commence en Béthue, Joan Carles. C'est d'origine aveyronnaise. Ces artistes désignent de Languedoc,
après l'escola Bellas Arts de Marseille, studiare la typographie à Bruxelles. Et une autre question, le territoire, la langue, la nature. Et ce qui est facile dans un travail, des parietalistes, comme ils disent, de cette manière de faire comme une cartographie de la mémoire occitane, de ta mémoire, amb d'entrebesques, des zones d'ombres, des luttes. Un peu comme une métaphore visuelle d'une langue masculine, ou bella d'oublidad, et qui descubrit et qui t'approprias de tout le monde. Ça lui passe si tu conviens à cette description. Hop là, Perrier. C'est une poulie de présentation. Merci. Merci là-dessus d'être de nos œuvres. Et Florence, tu es basée dans la montagne de la Cévennes. C'est une botaniste, spécialiste de las plantas salvajes, medicinales et comestibles. Et comme Berfarot, que j'ai ton emblème, dont tu as présenté par ton activité professionnelle, nous accompagne dans la découverte de las plantas, de leurs vertus, et dans la redécouverte des saber populaires qui sont estat héritats de la culture occitane. Et bon, parlons de l'amour de las plantas, de l'amour de la photographie. Et comme dit tu sur ton site, les escrits qui capturent las couleurs, las textures et los moviments per cabusar de l'intimité et la lume de las plantas. Ok. Mais ça me... Que ne pensas? Esako, il y a toute une biais de ces Sarah de las plantas que se peut faire à l'expérience sensoriale et c'est fort intéressant de passer par ici et de relier tout à coup à mes usages traditionnels ou modernes. Oui, c'est à la frontière entre plein de disciplines. Oh. Et Robin, tu sais la ce que tu animes 1990. Et bon, après une infanzio entre Ville et Garrigue, et ça se formate à l'École nationale supérieure del paysage de Versailles, à Marseille. Et pendant aquesta année, es fait un scambi Erasmus en Finlande, und has découvert un rapport différent avec l'environnement naturel, d'une point de vue technique et culturel. Et puis, il y a un contrat de l'Occitanité en fait des expériences sous Hérodote et à se faire travailler le ligament de ton héritage familial. Et dans quel moment l'espace de jamais arrêté de développer une approche personnelle, force géographique, mais semble, de l'espace naturel et de sa représentation, vers ton activité artistique, paysagiste et littéraire. Ça commence que mon activité paysagiste, c'est dire peu à peu transformée en une activité mais abstraite. Mas alors si on tourne un effort, tourne après le contact avec l'environnement, justement la nature et les éléments qui sont intéressants, aussi dire de faire confronter des formes abstraites, choses qu'elle travaillait avant, avec des formes naturelles qui restent contraires et qui étudier de l'éducation. Par exemple, il y a la forme caïrale, qui est force présente. Ah oh, ben ouais. Avec des questions, d'accord. Ok. Bon. Ben là, je vais commencer avec une question pas générale, vers tout stress, parce que à reparler d'art et parler de tout stress occitan, c'est important dans votre approche.
Et la première question, est-ce que pas au Beleu Provocatorio, existe une art occitane pour vous autres? Et si existe, quelle est-ce? Din camp de imatge? Oui, des camps plastiques, graphiques. Art? Ou din passat? Ah ouais, art. C'est la correction actuelle qui nous intéresse. Enfin, Perrier, oui, il y a une, ma suis pas segur que es consciente de son existence. Enfin, ça y passe s'il y a trop de ligaments entre les personnes qui travaillent, qui font d'images, qui font des créations plastiques, et d'une biais, c'est pour me dire aussi, ça y passe s'il y a une conscience, d'accord, une conscience collective, d'accord, qui passe segur. Perché la question se pose perché ça hésite de trouver de parler de littérature occitane, des films occitans et ça y passe des musiques occitanes parce qu'il y a la langue. Faire une art graphique aussi c'est pas. Beleu qu'il y a une thématique que serait le phénomène d'expression d'un paganisme, des formes pré-chrétiennes, des formes artistiques, un peu mai anciennes, que se peut trapper d'artistes. À qui nous autres, que c'est à représenter comme face des pariétales, et il y a aussi Beleu cerca mai la confrontation avec la nature, mais pensez à d'autres, il y a Rudin Kaufmann qui a cette approche, il avait des tournatrouba, des symboliques chamaniques, des choses comme quoi c'est rien ma réponse. Stade format. C'est une art qui s'enracine d'un imaginaire qui remonte à une époque pré-chrétienne. Oh. Iaute farai une réponse un peu écologique d'un sens mi-temps écologique. Pensi que Beleu sabi pas s'il y a une art à proprement parler botaniste vezes din esprit, mas bon. En tout cas, dans la photographie des plantes, par exemple, ou des paysages, est sûr que c'est face des photographies ou des peintures d'endreches qui sont des Québec ou d'Occitanie, endacom a une idée de l'endrech et donc de la culture. Il y a des plantes aquí qui sont endémiques et c'est face qui quand a mis à aquestes plantes. Beleu que sans avoir la conscience de la langue occitane, a spamé la conscience del territoire, de las plantes, del climat qui est particulier, de la géologie, tout à coup. Des usages. Pensi també a las plantes qui servissent à faire des teintures pels vestits ou baki. Justement, tu utilises des pigments, par exemple, dans divers projets. Est-ce qu'ils te prennent dans la terre, dans la terre, dans la princesse? Ero une biais d'ensaggiare de faire une meno de création occitane, mais sans le dire, parce que la question de la présence de la langue dans la création est une question importante dans la question d'une art occitane, din aquest travail que fa Gary. Il y a bien la question d'anar cercar des matériaux, d'anar prendre de que fa din New York, on te suit à créer, on te suit à faire des cases. Ça y passe trop. Non, mais je pense que la question de la présence de la langue dans la création est une question force compliquée. Dans le passé, il y a une force pintraire, des peintures qui rendent à mettre l'écriture dans leur travail.
come Jaume Privat ou René Durand ou Revanzac, enfin une film des personnes sont qui per que la question est redire que existissent. Et la présence de la langue est importante. Mais possible que se passe mal une question, ça y passe. C'est intéressant parce que par exemple, avec une approche de la langue d'une nostra art qui est pas différente, tu mettais en scène la langue d'un travail graphique et per tu est mai instituts la présentation des surfaces qui est en langue. Oui, c'est comme être des univers un peu parallèles, es résulier que justement si a escambia des mondes proches des balles, donc en Suisse on se parle le français et l'allemand, et il y a des titus et des commentaires et même aussi tikai kazenutsita et bon il y a es revendicatif des Fairako. Après, Ségu qui est dans la création, Seriema, il y a Implega, par exemple, un moment, travailler force à la canne des provinces, par exemple, comme une matériel, et puis il y a surtout l'ancrage est concret, est-ce que c'est Waki, et Boli demora aqui, viu aqui, travailler aqui, travailler au pays. Tout à coup, est-ce dit mon travail. Mais la création est occitane parce que au ciel. Et tu perché a causit de mettre la langue d'une art graphique directement. Il y a bien la présence la lettre comme un outil graphique. Le premier qui fait des typographies et de tout bien c'est un moment où tu hai pensato che mi calio mettere in so che fa un apprendissaggio della lingua e sai pas trop perché ma ero importante di fare. Il me semble que tu avais dans ton travail un aspect poétique. Il y a l'écriture. Oui, il y a comme une rythme, une rythmique qui est importante par l'écriture. C'est pour des souvenirs sympathiques, mais il y a une salle de femme, mais c'est. L'écriture est dit mon travail, mais c'est pas une cause qu'elles aient des fois per le moment période, pas un cas. Et c'est une matériau comme une autre. Oui. Et puis, il y a la question, tu avais des supports. Travailler tout le stress avec des créateurs différents. Tu as la photographie, tu as l'art pariétaliste. Donc, tu avais la question de savoir où sont les paredes, par exemple, et que si face à causir une parede et pas une autre, en nature, en ville, en extérieur, en effort, alors, per il momento tutto dipende se un progetto è una collettività o chi quando ufficiale hai che causi amb las personas que soy a trabalhar e se que nous es qui comme da magat es proprio di causi la parete che vuoi. Oui. Et il y a comme une démarche pour justement choisir ces lieux. Je me souviens qu'on avait parlé lors d'une conversation de cabanons dans les vignes, des choses en nature, justement. Et ça peut être l'objet d'une flânerie, ça peut être de gambader, de trouver quelque chose
Ou alors ça peut être quelque chose de beaucoup plus réfléchi si je veux m'inscrire dans un paysage, dans une géographie, dans une culture qui est propre à un paysage, qui est liée à un paysage. Là, je vais peut-être plus réfléchir s'il y avait des façons de faire, s'il y avait des failles, des biais des failles ou des... Enfin, ouais. Ok. Et bon, Florence a un peu de questions de parce que c'est Hélène Kopp, donc botaniste, formatrice en botanique et en occitan, c'est psychothérapeute, c'est aromathérapeute. Non, t'arrêtes. Si on pas aromathérapeute. Nous m'intéresse aux huiles essentielles, mais pour le moment, alors le problème mais la législation est que le mot thérapeute ne pose pas un pléga, c'est si on pas médecin. D'accord. Ah oui. Il y a tout à coup où il passe. D'accord. Mais alors, hai visto tutto lo progetto che fa che sono visibili su internet che metteremo in legame da questa intervista e il y a un film, il y a Myristem, il y a Luca Farot, la photographie, il y a Entre Clair et Lune. Donc, nos podem parlar de totes aquests projectes? Alors, così dire ecco. Soy pas brico une spécialiste. Io pas faire come specializzata in Qigong e continuare di madrai finché arriva in Dacom. E Qigong che podi pas faire. Io tutto mi interessa e des cop che io hai l'impression e la sentito d'aver viscut mai d'une vide. Et tout à coup, c'est teis las causas se ven un entremezcla, pau a chapau, et des cops qu'il y a des causes que dais une pau de costat pendant un certain. C'est parlant de création en occitan, une copère escrivió des textes, des nouvelles, des poèmes, des causes a tal, mais fa longtemps qu'il n'a pas tournat près les stylos. Et effectivement, à un moment donné, m'a semblé mai cohérent, mai compréhensible pels autres, c'est faisait différents projets. Esperiau es la meteis o causa, es toute ma vie. Mas pels autres, beleu que es une pau toute mesclate et se comprennent pas bien. Donc, ai déséparat per donar une pau mai de clartat, mas esperiau es tout ensen, en fait. Et donc, la photographie est quelqu'un qui fait depuis force longtemps, depuis tout au pitchoun. Escrire et tabé, et l'occitan, ici, tomba de dédier une pas par hasard à la fac. Donc, puis là où quelqu'un des récents de ma vie, relativement récent, on va dire, mais tabe quelqu'un qui a mis le territoire, à qui on te bibi, à Sumen, le monde parle en occitan. Et il y a où la yaouzit à l'encop à la fac et à l'encop à le village, à mis le monde des montagnes. Perdeke par là, vous pas vers à dire mais occitan, mais francitan et plus là occitan que francitan. Donc, et revers à dire même bi ou periao. Et à qui donc sont pas vertadirement des projets, sont plus là ou des camis, c'est vos. Et donc, il y a une articulation entre ton travail photographique et la langue occitane, comment il y a une articulation entre la botanique et l'occitan? Alors, il y a une articulation, où la photographie n'est pas une création. Ce que fait une photographie, espace de création. Est-ce plus là où des desvela qui comptent. Et à qui est-ce la méthode au cause que Faguer en tant que formatrice, en occitan, cours fazio ako a met d'adultes que cabio une pas ou la langue din la cervelle et mon travail era de faire tourner monta la langue era pas de l'ur aprene quiconque era de prene so que sabio
e delu desvela. Et es ako ke fau tabe ame la photographie. Donc c'est vos l'articulation per iau es aki. Es din biais de faire. Mais c'est pas directement entre la photographie et l'oucitan. Et perché la photographie? Perché la photographie? Mon père est une affougate des photographies et courir pitchounette, sabioi à peine marcha, camina, mais mettait son appareil photo entre les mains. Et à partir d'acquis, elle toujours fait des photographies. Bah, est-ce qu'il compte des normales, Periao? Et ouais, asta solamente des séries, des photographies des plantes, mais saber des mécaniques, des musiques, il y a encore des... Oh, tout à coup, parier sont des camis qui pressent à un moment donné de ma vie et aquí. Et mi torni perché tu as sviluppato un travail alentour, mi sembra, come diceva alla début, alentour d'une géométrie quasi mathématique, et en particulier le Kairat, il me semble. Et à cause, ça retrouve un peu du dessin, de la photographie, est-ce que c'est comme une belle sur un site. Même si tu avais la vidéo au maître Kairat, sur la page d'accueil de ton site, che faccia l'inverno. Perché a questa forma, che mette? Bon, en fait, il y a sur la forme Kairat, il y a deux significations. Et il y a ce liga de ce livre. Que justement, à une thème, faisait taber de botanique. Et en botanique, c'est ça. Alors, ça ne dit pas le nom du processus, mais c'est per conta la biodiversité de New York, qu'elle avait une Kairat, un quadre d'une maître Kairat, pardon. Et donc, au dedans, qu'à tout conta. Cas de plantes et à Mako, est-ce possible de faire des statistiques, enfin, pour faire une relevade écologique. Donc, à cause de l'idée qu'il y a un monde qui vit dans la forme. Et donc, espérons que l'œuvre du maître Kairat, qui est une Kairat qui se fait des cannes, qui navigue sur rose. Et bien, justement, il y a l'idée qu'il y a un espace particulier qui se dessine au dedans, qui est différent de l'espace d'effort. Donc, à cause de l'aspect, micro, l'escale au micro, il y a també l'idée que c'est possible, un peu de la manière d'analyser l'espace géographique en le simplifiant le Grazi Kairat. Et Azako qui Faguer dans des projets des paysages, notamment une qui est sur le site qui s'est passé en Alsace. Et avec l'idée, avec nos collègues Livia, des tourna fabrica une montagnette, de tourna faire le relais d'une montagnette, justement à une Grazi Kairat. Donc, à cause de l'escale macro, et l'idée SDV et Koussi s'organise l'espace et là, quand on fait une ligan avec la langue, parce qu'il y a une biais finalement de comprendre le monde et de le tourner transcrire une pau comme ce qu'est une langue finalement, de par là des sauts qui existent et il y a toujours à quelle inexactitude, à quelle imperfection de langage qui existe et qui existe dans le dessin qu'il fait et la sculpture et à quel moment je dirais à quelle confrontation entre le mouvement naturel, le vent, l'air et la forme qui est sérieux, une abstraction géométrique.
come risponde a ma curiosità, perché su questo sito il y a une phrase che a despertat ma curiosità, que es Rubin Schuller évite les adjus technologicos per se focalizar sur une pratique engagée physiquement, en me force répétition et desplacement. C'est une pratique, un mouvement que li plaît de faire contrastar amb l'apparence immutable de sa production. Es vrai perché finalement il y a des biais, des bastis, des dessins géométriques, il y a des designs justement informatiques, des programmations, est-ce possible de modéliser des mouvements des ondes, par exemple, des animaux, et tout à coup, mais ce qui me plaît des fois, c'est des mangaja, justement, d'avoir une costat un peu mai brutaliste, justement, un peu mai ouais, physique. Et à quoi va vous dire que beleu si dire que invece d'être capable de faire les causes saoulées amb des médiums que siano simples et un peu primitifs, en fait. E ne pensi al rapporto alla forma che si ritrova, ne pensi al progetto sulla Mediterranea che si fa in Belgique. Avete fatto un giardino amb la forma o il percorso della forma del mar Mediterraneo. C'est un projet que avem fait avec Livia Toutoun, que avem fait pour le Festival des Jardins de la Côte d'Azur. Donc, elles a grâce. Et l'idée, justement, il y a le contraste qui apparaît entre une forme simplifiée de la mare qui est déçue et une forme mai, actuelle ou mai réelle de la mare qui est indéçue. Et bon, alors, sur ce projet, il me disait tout jeune que sérieux est meilleur d'être mai radical. Parce qu'il y a une constate visuelle qui est liée, que le monde comprenne que c'est la mare. Mais surtout, je me dis qu'il n'y a rien d'aigu faire le tour de la mare, mai précise, mais toujours des formes caïrades, toujours géométriques. Comme si serait possible de descendre de la précision cap à tout cas la réalité de la côte, mais sans jamais la représenter vertadirement. Bon, c'est une idée sur ce projet. Ça que là, marché plat, il y a eu d'articles, l'impact visuel qui est fort. Tu as une idée politique pour de dire que la mare est une liaison entre le monde qui vit alentour et espère qu'avec qu'elle suce le public et non pas juste. Que le monde pense que passa d'un costat à l'autre et l'endroit est une petite porte en fait. Et que le monde pense que passa d'un costat à l'autre et que sur la mare est un médium de déplacement et non pas la terre. Et l'idée de ce projet. Et descop il y a une idée dans des projets souvent es meglio de n'aver qu'une. Et la causide de las plantes, c'est une recherche, imagine. C'est une palette végétale, comme on s'est dit, qui ont des plantes méditerranéennes, mais l'idée de tout mescler, c'est-à-dire de mettre des plantes africaines, costates européennes, et justement de symboliser les scambi
que les plantes ne sont une testimoniage. Florence vous dira, pense. Les plantes sont des causes que se transportent un bien d'un endroit à l'autre del monde et que peuvent faire le lien effectivement commercial et puis après culturel també. Et arrive à une question plus générale et là qui pourrait intéresser le public del Premio Stan es se poden ver les vostres obres al moment a tot estrès. Sur internet. Internet, hi ha ce qui publique sur internet pel moment a jamais fait des mostres ou qui quand est Se podria imaginar, per exemple, de faire une mostre. Tout se pot imaginar. Ouais. Tout se pot imaginar, tout se pot basti. Et vous d'autres? Per io il y a un po' di mascarrière qui est de Moura. C'est que nous, je suis mis au site internet. Une quelle carrière? Comment? Une quelle carrière? Eh bien, un po' di Baixadu et un po' en Rouergue, din las escolas din cauques escolas de Rouergue. Il y aura à la Primalbo, à Rodez, à la Barraco, à Seberac. Enfin, un peu din tout est le Rouergue. D'accord. Il y aura une tiers. Ça y passe encore, mais c'est possible que la Fara et la notre sur une site. Mais ça y est pas, c'est comme une mostre à la scala mondiale. Ouais. Et puis après, sérieux, enfin, las mostres sont des questions, je suis une idée. Une June, il y aura un dessin à Bâle, mas pas esta faig encara per causa del confinament, mas el dessin express de son que el festenau és estat anul·lat. Bon, donc beleu aquest l'any que ven, perquè és la Biennale, et si que nous, sur Internet, et puis arrive aquí, donc il y a des vidéos sur YouTube, il y a un Instagram, puis surtout il y a le site. Après, nous, avec des projets pour faire une peu après, par l'estiu, c'est toujours à faire des projets permet de faire avancer. Donc il y a d'idées, mais c'est pas facile. Et qui, comme dirait demain, il y aura une mostre à Grisol, au musée au Calvets, qui s'aimerait travailler à des Suisses. Et possible, c'est toutes ces demandes-là. Il y aura une intervention picturale vers l'estivado de Rodez, à Castescu. Ouais, non, vraiment. C'est pas ce cas. Et les projets éditoriaux, c'est-à-dire abbiamo fatto un libro amb el CCOR de Bayrou, del Rouergue, e già che faccio un libro també, un libro per Stroles, amb lo staff d'édition per Noste, un libro che s'appelle Diome Discio, un texte qui fu écrit par Rémi Siboy. Rémi Siboy. Et la dernière question. Sono curiosa di sapere se conoscete o lavorate con altri artisti, plastici o musicali, artisti in generale, che fanno collaborare un po' come vous autres, nature e culture occitane qualcuno di vostro universo. Il y a d'autres artistes secondo te? Il y a une amie qui s'appelle Gérard Marty et qui travaille à Bayrou, très bien. Et ça m'a travaillé à toutes les études d'une collection qui s'appelle Forama, qui veut dire hors d'attente, fort de la main. Et travailler sur des formats qui
il y a toujours una lettre e la presenza della lingua occitana e dei cops, il y a des formes che pensi per io che vengono dalla natura, ce che è l'entour. Ao momento, se eu mais solitário, me conhece, mas trabalho solo. Ocasionalmente, il y a ma compagne che fa d'actività também a Miguel, justement, donc pour lui dire qu'elle est une artiste também, et donc me connaissez une personnellement, mais c'est que nous avec des relations avec d'artistes, que sont d'artistes comme pas, considère comme pas, si on comme pas scap d'ancrage de la culture occitane, si on une occitanité pas assumée ou pas assumée de création. Tu fais ça? Il y a pas de nous qui me ben aital des personnes qui font verdadeirament le ligam entre nature et langue occitane. Pas mal, la nature la retrobe toujours une part d'impertut et mai din las cançons et pensi a des cançons de Mauresco par exemple sur l'Arzac ou sur las barraquettes sont des causes qui sont verdadeirament typiques del paysage d'aquí et mai lu seriol ou lu d'alfi qui parlent també force de lur paysage et de las plantes que y a din las valades. Mas bon, Ako fait partie de leurs paysages et des vidéos, donc ça ne pas c'est perel et c'est une ligame entre nature et occitan. Oui, mais ouais, c'est sûr qu'il y a une ligame dans l'imaginaire, les usages des costumes, também, que s'y rencontrent dans des partout. Et c'est sûr qu'il y a une origine légale semble à la nature. Bon. Et pas mal, il y a au travail tout au sous, il y a des mondes, des mains, des copes des mains, des copes qu'il y a perdu nos causes, per des vidéos, prennent des musiques au damix, mais sont pas des mondes qui sont aussi tanophones, donc il n'y a pas à quel ligan à mettre la langue pour ça demain. Une camp à une camp à desbarta ça. Ouais. Eh bien, merci à tous les stress. Merci à tu. Je suis sûre qu'il y aura des questions des spectateurs du premier stand à Metidum. Donc, cette stress reste à répondre à las questions des 13 meses. Sérieux pour ce pas. Merci, Pla. Merci. Merci à tu. Sore questi pavoddin lenchiaus segnan tuo de cor enamoram din lur cor